Questa è la Sartiglia di Oristano del 2020, una giornata splendida che sta accogliendo i tanti visitatori che si stanno già assiepando lungo il percorso della stella qui lungo la via Duomo. Ricordiamo a tutti che in questo momento si sta anche svolgendo, si sta per svolgere la vestizione, no? Stanno il presidente del gremio e i suoi componitori a breve usciranno dalla casa del presidente per arrivare poi alla via Aristana, alla sede del gremio dei contadini, dove si svolgerà la vestizione dei suoi componitori. Questo primo collegamento per dare un po' di informazioni di servizio. Intanto per ringraziare chi ha reso possibile la Sartiglia anche quest'anno, salutiamo tutte le persone che sono lungo le vie, che ci stanno sentendo e vedendo già il percorso dalle immagini che arrivano dalla regia in tutte le piazze, in Piazza Eleonora, in Piazza Roma, in Piazza Cova e nelle altre piazze dove sono sistemati i maxi schermi. E ringraziamo sicuramente il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Oristano e la Fondazione Sardegna, e poi i tanti sponsor, il main sponsor CRAI, i CNUSA, il Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano e in più Sardex, Banco di Sardegna, Old Wild West, Energy, PGMR Italia, IVI Petrolifera, GSA Gruppo Servizi Associati e tanti altri sponsor che hanno reso possibile questa diretta che sta iniziando in questo momento, e anche tantissime altre attività che stiamo realizzando per la Sartiglia di quest'anno. Poi chiaramente ringraziamo chi sta supportando, c'è l'ASL di Oristano, il comando della Polizia Locale di Oristano, il centro commerciale Portanuova e la società operaia di mutuo soccorso. I tanti medici volontari della Lavos, i veterinari che hanno un punto nella via Sant'Antonio con un collegamento diretto con l'ospedale didattico veterinario dell'Università di Sassari, gli alpini che insomma vedrete lungo tutti i percorsi, il personale della GSS IPA che presidia i varchi, Unitalsi, GSA che effettua il servizio antincendio, il servizio radio a cura della Hi-Fi Service, e poi c'è il personale della ditta Centro Stand Sardegna di Raimondo Pizzalis che si occupa della sistemazione del percorso. Poi ricordiamo che i varchi sono realizzati con un servizio di controllo della PGMR Mail Ticket, e poi potete seguire chiaramente le tante dirette che ci sono sia su YouTube sia su Facebook con la produzione di EIA TV in collaborazione con Video Goom e il supporto tecnico di Videobank, Oxide, Ari Online, UTG e tanti altri operatori e aziende che stanno supportando il servizio di comunicazione. La diretta è sia in lingua italiana, in lingua sarda e in lingua inglese. Troverete tutte le informazioni anche sul sito della Fondazione Sasartiglia, sartiglia.info, e sulle pagine collegate, quindi EIA TV e Sardegna 2024 e tante altre pagine che stanno seguendo la Sartiglia in diretta in collegamento con noi. La diretta invece sul digitale terrestre sarà su Super TV al canale 605 e su Sardegna 1 con il commento di Mario Tasca al canale 19. Ci saranno poi in collegamento anche Videolina e ci saranno anche tante TV che arrivano da tutto il mondo, la TV pubblica coreana, le TV delle case di produzione che arrivano da Londra, dalla Francia. Insomma, siamo molto contenti. Seguiteci su tutti i social. Vi ricordiamo poi che all'info point della Sartiglia si possono ritirare i biglietti. L'info point rimane aperto con orario continuato fino alle ore 19. Poi per chi volesse mangiare qualcosa ci sono tanti posti, punti di ristoro, tra tutti sicuramente importantissimo ricordiamo il villaggio Sartiglia in Piazza Cova, dove ci sono tantissime eccellenze, potete assaggiare le cose buone che arrivano da tutte le parti della Sardegna. Salutiamo anche chi già da stamattina presto sta preparando lì in Piazza Cova. Un saluto speciale poi lo diamo anche ai delegati, ospiti, rappresentanti dell'Alca di Signo e delle giostre cavalleresche di Zante e Sulmona. Poi al villaggio Sartiglia è attivo anche l'ufficio delle poste italiane con gli annunci speciali, il folder ufficiale della Sartiglia. Magari mandate una cartolina, anche se ormai non si usa più, della Sartiglia, promuovete la Sartiglia nel mondo. Poi prima di dare un po' di indicazioni che riguardano invece i servizi anche sui varchi e la sicurezza, vi
volevamo ricordare come Sartiglia, come Fondazione Sasartiglia, Etta Serra e Lina Casu, un ricordo più che doveroso a due persone che sono state e sono importanti per questa manifestazione. Un po' di annunci di servizio invece, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, di quanti correranno ad assistere alla Sartiglia, si comunica che ci sono sia le forze dell'ordine sia gli addetti ai varchi, su tutti i varchi d'accesso sia per la via Aristano, la Vestizione, sia per la Corsa alla Stella, sia per le Pariglie. È vietato portare all'interno delle aree armi, bastoni, lattine, bottiglie di vetro e plastica, se non privata del tappo, e insomma oggetti atti all'offesa della persona. Mi sembra abbastanza evidente, però è giusto ricordarlo perché è importantissimo. Poi è severamente vietato sostare sul percorso senza autorizzazione, quindi ricordiamo a chi invece ha le autorizzazioni di tenerle bene in evidenza in modo che non ci siano poi problemi di nessun tipo. Un'altra cosa importante, raggiungete, chi fosse in giro adesso a Oristano, i varchi per tempo, perché come sapete la Sartiglia è una manifestazione importante, e quindi ci sono molte persone che lungo i percorsi, quindi è bene venire su queste tribune che vedete inquadrate. Adesso le telecamere stanno già raccontando quello che succede. È bene venire, insomma, venire presto. Poi ricordiamo anche chi fa fotografie, ma questo è anche per una questione di sicurezza. Sapete che comunque è una manifestazione dove ci sono 111 cavalli, di non utilizzare i flash. Poi è vietato attraversare la pista durante la manifestazione, mi sembra abbastanza evidente, però è giusto ricordarlo perché è comunque una manifestazione equestre e la sicurezza è veramente molto importante. E poi vi ricordiamo che poi stasera la via dritta sarà, insomma, lo scenario dove si svolgerà la parata dei cavalieri, che si avvieranno verso la via Mazzini, dove si svolgeranno le pariglie, per cui anche lì poi bisognerà stare ben attenti, però siamo ben felici che tanti di voi restino a Oristano oggi tutto il giorno. E poi chi ci sta guardando in streaming fa sempre in tempo, insomma, a venire qui da ogni parte della Sardegna e partecipare alla Sartiglia. Dico, è bellissimo seguirla da casa, ma stare qua è un'emozione veramente, veramente unica. Insomma, io penso di aver dato almeno queste primissime indicazioni di rito. Auguro a tutti una buona Sartiglia, un festeggiamento pieno di felicità, perché insomma questa è la Sartiglia, è il carnevale di Oristano, ma è anche il carnevale di tutta la Sardegna. Lascio la linea alla regia, torniamo intorno alle 11:45 e insieme a me ci sarà Tiziana Fanni e inizieremo a raccontarvi la vestizione. A dopo. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli 19,90 € al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G.
La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case e grazie a voi che ci avete dato fiducia siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. L'Acquolina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa e 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. e in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa e 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. e in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. L'Acquolina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case e grazie a voi che ci avete dato fiducia siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare. Buongiorno a tutti e benvenuti, questa è la Sartiglia di Oristano. Siamo in postazione commento qua lungo la via Duomo, ma siamo già pronti e vediamo già arrivare le immagini della via Aristana, dove a brevissimo si svolgerà la vestizione. Qui in postazione commento con me, che sono Tori Cubeddu, ci sono Tiziana Fanni e Roberto Turigia. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica di carnevale e buona Sartiglia a tutti. Ciao Tori, ciao Tiziana. Ciao. Beh Roberto, iniziamo subito. Che tra un po' ci racconterà una magia antica che ogni anno da secoli trasforma un cavaliere nel re della città, di questa città di Eleonora, che oggi con l'abito della festa è ancora più bella.
sì. Allora, guarda, intanto vediamo le immagini che ci mandano dalla regia, vediamo già i tamburini e i trombettieri. Tiziana, tu sei stata a Masai Amman tante volte, sì. Che cosa succede adesso? Adesso è in arrivo il corteo che è preceduto dai tamburini e trombettieri, e dietro di loro il gremio, su Campoidori, Masai Edas, Masai Amman, e sono giusto lì, arrivano. Eccoli qua. Roberto, dici un po', che cos'è la vestizione? Faccio una breve introduzione per chi per la prima volta che ci guarda anche dai maxi schermi in città, adesso non è potuto andare lì perché comunque lo sappiamo, lo spazio è abbastanza ristretto. La vestizione dei Sucomponidori, che ho definito già magia antica, era in effetti fino a non tantissimi anni fa una cerimonia molto intima e molto riservata a chi poteva effettivamente entrare nella saletta buona delle case del presidente, dove si effettuava questa cosa alla presenza di pochissime persone. Oggi naturalmente con l'avvento dei media, con la curiosità cresciuta, con la pubblicità della nostra manifestazione, mi sembra giusto e doveroso che una moltitudine di gente possa finalmente vederla. Sì, è un momento sicuramente anche emozionante. Io dico sempre che probabilmente il momento più emozionante è la Candelora, Sì. è quando inizia un po' tutto, la giornata in cui vengono ufficializzati anche i 2 capicorsa, sia della domenica sia del martedì. Devo dire che la messa nella chiesetta di San Giovanni dei Fiori la mattina è sempre molto emozionante e sicuramente adesso siamo al culmine di questa emozione, un percorso fatto di tante storie che si incrociano, e oggi sono le storie di tutti, no? Del suo componitore, ma anche del presidente del gremio, di Gianni Dessì. Ricordiamo che su componitore si chiama Ignazio Lombardi, su secondo componi Corrado Massidda e su terzo componi Fabrizio Manca. Questa è la pariglia della capocorsa di quest'anno. Dal presidente del gremio che con la bandiera benedice la folla. Gianni Dessì, presidente del gremio. Ecco su Campoidori, accompagnato da Masai Amman, che fa il suo ingresso nella sede del gremio dei contadini. E adesso naturalmente cominciano i pensieri, le riflessioni, perché lui in questo momento si sente coccolato e circondato da tutti gli amici, parenti del gremio, delle massaiette. E tra un po' però passerà questo momento e avrà perché è vero che il suo Campoidori è per un giorno il re della città, ma è anche l'uomo che ha più problemi in questa città per un giorno. Grande responsabilità per lui oggi, dirigere la corsa, scegliere i cavalieri che scenderanno alla stella, inizio e fine gara, tutto spetta a lui. Cosa significa per un oristanese arrivare a diventare capocorsa, Roberto? Penso che non solo i sartiglianti tutti lo desiderano ardentemente, ma anche nel popolo dei non cavalieri c'è sicuramente qualche persona che ci avrà pensato, che ci avrà sperato, che avrà sognato. Ecco, intanto vediamo i tamburini che si stanno avviando. Ricordiamocelo adesso, una piccola curiosità: come vedete sono senza la maschera. Tradizionalmente tamburini e trombettieri indossano la maschera insieme al capocorsa, anche in segno di rispetto in qualche modo. Fanno questo percorso insieme a lui. Ecco qua, vediamo il bellissimo costume di Oristano, che insomma primeggia sempre alla vestizione. È sicuramente un momento di grande colore. Vediamo che stanno andando a prendere posto, tante macchine fotografiche, tante persone che si stringono dentro alla sede del gremio dei contadini.
Ricordiamolo, oggi è la domenica, è la giornata che è organizzata dal Gremio dei Contadini, martedì toccherà al Gremio di San Giuseppe, Gremio dei Falegnami. I due gremi si distinguono anche per i colori, oggi vedete un po' dappertutto il bianco e il rosso, e invece martedì troveremo il rosa e l'azzurro, che sono i colori dello stendardo di San Giuseppe. Mi riallaccio a ciò che dicevamo prima, parlando delle sedi antiche della vestizione, che erano le case dei presidenti. Sì. Io personalmente da bambino ho assistito a disastri di specchiere e porta cose anche di un certo valore, perché bisognava introdurre in queste piccole case il cavallo, e ne sono successe di tutti i colori. Adesso dal 1990 il Gremio dei Contadini di San Giovanni ha come sede fissa quella di Via Aristana, mentre il Gremio di San Giuseppe è ancora senza fissa dimora, diciamo così. Negli ultimi anni è stata utilizzata di frequente una bellissima location in via Solferino, sì, una casa capitanese tradizionale, molto bella. Adesso però, quando questa è la terza volta, il presidente Pisano organizza sempre diversamente. Sì, no, quest'anno ha scelto una bella piazza molto grande, infatti per il Gremio dei Falegnami martedì non ci saranno i problemi di spazio che invece abbiamo oggi, e intanto vediamo che Suon Polidori è salito sul tavolo. Tiziana, cosa sta succedendo adesso? Salito su Samesita, da questo momento, dopo che verrà vestito, salirà a cavallo e poi rientrerà per la svestizione, e comunque da questo momento lui non potrà più scendere da cavallo sino al suo rientro. Ecco qua le Massaia con il loro costume nero da gala. Grandi applausi. Ricordiamo Massaia Mana Patrizia Pala, le Massaia di Alice Franceschi e Susanna Sanna. Ma a giudicare dalle espressioni e dagli atteggiamenti mi sembrano belli, tranquilli. Molto tranquilli. Insomma, questa è una cosa importante. Tiziana, in apparenza, poi magari c'è grande emozione, magari è un momento un po' particolare. Tu che sai, quante volte l'avranno provata prima di oggi? Perché anticamente non si provava mai. Provavano la maschera e basta. Ogni Massaia Mana vede un pochino, magari se le ragazze sono più esperte o meno esperte, si fanno una decina. Una decina? Sì, di prove a casa del presidente. Ecco, intanto che è lui che custodisce i costumi del Suon Polidori, poi vengono passati l'anno successivo all'altro presidente. Quindi possiamo anche ricordare che per esempio in questo costume di San Giovanni, che differisce per diversi particolari da quello di San Giuseppe, il Suon Polidori è uscito stamattina da casa del presidente indossando già i pantaloni. Sono dei pantaloni in pelle, lui sotto ai suoi pantaloni di equitazione, mentre nel costume del martedì vengono indossati una sorta di pantalone più corto al ginocchio, che viene indossato in vestizione. Indossato la camicia bianca di lino. Massaia fanno tutto, lo ricordiamo, lui non si deve vestire, lo vestono loro. Lui non ha... Ci ho pensato però, Tiziana, tu che sei una signora, negli anni 60 questa vestizione doveva avere, era quasi spudorata. Vabbè. Diciamo che qualche risata scappava sempre. Ma infatti me l'immagino. Me l'immagino. Meno male, visto che Suon Polidori è in linea. Sì. Con me avrebbero avuto più difficoltà. I bottoni si spostano, eh? Ah, ok, perfetto, per grazie. quelli più rotondetti.
Ecco qua, vediamo anche le immagini che ci arrivano dalla regia, Marco Di Stefano. Ci stanno proponendo sia la sede della vestizione e già anche qua la Via Duomo, dove già le tribune si stanno riempendo. Roberto, hai visto? C'è da dire anche una cosa, la giornata promette bene, insomma, anche se il cielo è un po' nuvoloso. È domenica e quindi Oristano è invasa anche da una moltitudine di forestieri e di curiosi, al contrario di quello che generalmente avviene il martedì, in cui si nota qualche piccolo spazio libero, anche se negli ultimi anni abbiamo riempito sempre anche il martedì. Sì, assolutamente. Adesso cuciscono la camicia e poi legheranno un nastro rosso nel collo, colore del gremio dei contadini, che potremmo intendere come la sua cravatta, insomma. Sì. Beh, sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito a delle vestizioni che hanno concesso un componitore quasi perfetto fino alla fine della corsa. Questa sicuramente è una grande capacità, no? Di cucire, la maschera resta intatta fino alla fine nelle sue posizioni. Sì, ma è giusto così. Adesso ci siamo migliorate tanto. Insomma, sono delle immagini che entreranno nella storia della Sartiglia, per cui è anche bene che lui, a parte che stia comodo, e comunque che queste immagini siano belle per sempre, per lui e per tutti, e per anche la storia della Sartiglia. Prima poi quelle immagini antiche ce le terremo gelosamente custodite comunque. Ecco una bella immagine di Patrizia. La sorella Marta. È la sorella. In costume si assomigliano. In costume mi ha imbrogliato. La sede del gremio è naturalmente strapiena come ogni anno e infatti lì i non addetti ai lavori possono accedere solo attraverso un invito. Sì, strettamente personale. Sono circa 200 posti, poi non bastano mai i posti alla fine, però se si deve rispettare un minimo di tradizione si fa comunque in un posto che, come dicevi tu prima, si svolgeva a casa del presidente, che poi spesso veniva portato fuori da 2 persone in braccio per poi essere passato su un tavolo all'esterno e poi salire a cavallo. Ci sono delle immagini meravigliose di questa. E ne sono anche usciti dalla finestra. Sì, scavalcando, poi presi insomma, a braccio. case piccolissime, casa Campidanese bassa dove non poteva entrare il cavallo. Mi ricordo nel 73 che Annadina, che adesso ci sta aiutando da lassù, aveva distrutto in questo corridoio molto angusto. Avevano fatto delle prove qualche giorno prima della domenica, avevano fatto delle prove e mi ricordo questa signora, la moglie del presidente, che diceva non è successo niente. No. L'importante è fare entrare il cavallo. Beh, diciamo anche, ne approfittiamo visto che abbiamo citato la parte equestre che la Sartiglia di Oristano, la Fondazione Sartiglia, la Fondazione Oristano, negli ultimi anni in particolare ha lavorato molto per la tutela e il benessere degli animali. Anche oggi il servizio veterinario è attivo qui lungo il percorso sia della Via Duomo sia delle Pariglie. C'è addirittura un'ambulanza dedicata ai cavalli in collegamento sempre con l'Università di Sassari, quindi insomma un aspetto non di poco conto anche nell'evoluzione della manifestazione, che unisce, come ha più volte ripetuto il sindaco, sicurezza, tradizione e festa, è spettacolo. Anche il cavallo naturalmente è protagonista
assieme al suo cavaliere della giostra. Da secoli il cavallo accompagna l'uomo in tutte le imprese più importanti. È possibile che talvolta possa anche incappare in qualche incidente, ma questa è la vita. Certo. Alcune terribili polemiche di anni fa erano, secondo me, assolutamente fuori luogo, perché ad Oristano il culto del cavallo c'è a prescindere dalla Sardegna. Certo. Intanto vediamo che stanno appuntando i nastri. Sì, legano il nastro del braccio, lo devono cucire anche sotto, così in modo che non si muova, che a lui non dia fastidio e non scenda, visto che la manica è abbastanza ampia, viene fermato anche quello. Tamburini e trombetteri accompagnano ogni fase della vestizione, ma di tutta la Sartiglia. Poi una cosa che magari Roberto tu li riconosci meglio, i tamburini hanno diversi passi, no? Quando arrivano su passi in strada, poi c'è su basso del suo componidori, su basso del suo secondo e del suo terzo, di cui io sono particolarmente appassionato. Non so, un giorno parlavo con il nostro amico Luigi Cozzoli. Ma a te quale che piace salutiamo di più? E tutti e due siamo arrivati a stabilire che era quello che ci piaceva. Sì, che poi ricordiamo, i cavalli si mettono al passo. I cavalli ballano al ritmo dei tamburi. È una cosa che non... Sì, ci può essere qualche cavallo che magari alla prima esperienza un po' si spaventa, diventa un po' ombroso, ma generalmente il cavallo, se si trova tranquillo, sereno ed è trattato bene, qui si diverte come si divertono i cavalieri. Beh, sicuramente c'è una grande simbiosi, no? Lo ricordiamo anche che tantissimi chi frequenta Oristano già nelle settimane precedenti alla Sartiglia può trovare le pariglie in giro che fanno affiatare, si affiatano sia tra cavalieri sia tra cavalli. A proposito di affiatamento, oggi credo che San Giovanni ci offra una pariglia che probabilmente negli ultimi anni non ha neanche avuto molto bisogno perché sono oltre 23 anni insieme. 23 anni insieme, sì. Vedi? E questa è una cosa importante, Tiziana. Importantissima. Meritevolissimi di ricoprire questo ruolo loro. Su secondo l'ha già fatto, mi sembra 5 anni fa. Sì, qualche anno fa l'ha fatto anche lui. Corrado Massidda. Una rarità questa di correre 23 anni insieme, una pariglia così, penso che non ce ne siano altre. 23 anni sono 23 tanti. Penso che sia il record. Sì, il record, loro sono unici. Tanto sentiamo anche canti qui, anche lungo la via ci sono i tifosi. Alla nostra destra, naturalmente, io da tanti anni li chiamo così, sui gradini del Sagrato ci sono gli ultra che io chiamo Gruppo Vernaccia, perché loro, insomma, la Vernaccia fa parte di una tradizione, a patto che non si esageri, insomma. E intanto sentiamo anche il suono delle launeddas, Tiziana. Sì, bellissimo. Fanno assolutamente parte. Sempre la vestizione del gremio dei contadini. Adesso legano l'altro nastro nel braccio. Abbastanza sereno, Sì, molto, sì, molto. Sì. Mi piace anche, ogni anno San Giovanni apporta qualche piccola modifica al fondale. Sì. Molto bello questo. Molto bello. Molto bello. E poi credo che comunque quando uno come lui arrivi con un percorso di Sartiglia così lungo, bello, sai, hai tutta quella esperienza per poter viverla anche con molta serenità.
Ecco qua che la regia va a inquadrare le Launeddas per noi, Andrea Pisu che guida i suonatori. Ricordiamo anche che la regia lì che c'è adesso in via Aristana è guidata da Davide Corona di Oxide, con Mauro Strazzera, Lucio Frau, Mauro Pes e Vincenzo Rodi e Sandro Corona in produzione, che ci stanno mandando queste splendide immagini qua al Media Center che si trova in via Duomo. Chissà cosa gli passa per la testa adesso, Roberto? Dimmi. Cosa gli passa per la testa a lui? Cosa passa a lui per la testa? Lui sta pensando semplicemente che adesso sta bene e che siccome è tranquillo e un raggio di sole sta già facendo capolino, sei super poetico oggi. Lui naturalmente spera prima di tutto che le cose procedano per tutti bene, che tutti possano tornare stasera all'imbrunire a casa felici, sani soprattutto. E poi magari certamente una stella non ci starebbe male, insomma. Ecco, inquadrata Patrizia Pala, Masaya Manna, grande esperienza. Patrizia è nata in una casa dove si viveva di pane e sartiglia, quindi, il papà era in gremio dei contadini, c'è cresciuta in mezzo lei a una sartiglia, grande passione. Il papà Nino è stato presidente del gremio nel 1976 con Polidori Gavino Uras. La vestizione era stata fatta, mi ricordo, nella saletta dietro la chiesa di Sant'Efisio. Poi lei ha avuto continuità di vita nella Sartiglia perché ha sposato un grande cavaliere, Carletto Pala, per cui l'ha scelto giustamente anche con lo stesso cognome, tanto per non creare equivoci, insomma. Sulla destra già pronto l'abito, su Goietto, una sorta di gilet in pelle con gonnellino che adesso faranno indossare a Sugo Poidori. Che da quello che ho letto anni fa, eccetera, pare che assomigli molto a un costume del Sud Sardegna, esattamente adesso non ricordo quale paese. Ce l'hanno a San Luri. A San Luri, brava. Ed era stato addirittura un anno indossato da cavalieri, c'era Gianni Desini, mi sembra con cognato Mariano, e ci assomigliava moltissimo. Sì, un colore un po' più scuro, però insomma il senso è quello, perché comunque assomiglia un po' a quei costumi da lavoro che usavano un tempo. Sì, molto particolare quest'anno lo sfondo che hanno. Sì, molto bello. Sì, molto bello. Riporta anche i veli bianchi, insomma, un po' di grano e altre particolarità. Noto invece una grande pulizia e compostezza anche nella sistemazione, diciamo lì davanti a Samesitta, dove solitamente a volte diciamo c'erano troppe persone accalcate, invece il presidente quest'anno ha voluto ritornare a un minimo di ordine lì davanti. Chiaramente molti fotografi non sono riusciti a entrare, però quello che vediamo è sicuramente una grande compostezza. Sì, questa è una cosa che io apprezzo moltissimo, perché comunque questo vai e vieni di gente un po' infastidisce sia Samasayamana, che deve lavorare, andare e tornare per portare i pezzi, deve seguire la vestizione, insomma, e poi anche per il pubblico che è seduto, alla fine è bene che sia così, ha fatto una giusta scelta. Tanto vediamo, sono inquadrati adesso i tamburini. Ancora senza maschera. Adesso cosa stanno legando? Adesso chiudono i nastrini di questo sorta di abito con gonnellino, un gilet diciamo, legano questi nastrini in modo che stiano fermi, poi sopra verrà posto il cinturone in pelle. Ricordiamolo che invece quello di Falegnami ha delle borchie, giusto? Sì, argentate. Sono dei cuori d'argento. Ci
ci sono delle piccole differenze, poi Sì. a parte nel vestiario, anche nel colore della maschera. Della no? maschera, sì. Una maschera color terra, e poi invece il martedì abbiamo una maschera con un colore quasi bianco, color cera. Sì, un più chiara. Loro hanno più la maschera, i contadini più su color grano. Ecco il cinturone in pelle. Eccolo qua. Che in questo caso viene allacciato dietro. Qual è la cosa più difficile da sistemare? Il velo. Il velo. Subito. Non Ci ha ha- pensato moltissimo. non ha avuto grandi esitazioni a rispondere. È una tortura perché comunque è molto sottile, poi lo vedremo, molto delicato, da posizionare non è facile. Si fanno tante prove prima, però un giorno un po' di emozione, un po'... Intanto, se posso dire, la tribuna B alle nostre spalle, perché noi insomma stiamo commentando dalla Via Duomo, è piena. E manca, sì, insomma, oltre un'ora all'arrivo dei cavalieri qui sul percorso. Tiziana, cosa ti sembra come tempi? No, velocissimi. Sono molto veloci. Molto allora, veloci, sì. Ho avuto questa sensazione. Certo, ci sono delle fasi che poi in cui rallenteranno, perché comunque non sono cose che si possono fare in fretta, insomma, quando si mettono le fasce in viso, la maschera, il velo, il cilindro, quello rallentano sulla camelia, insomma, un po'. Questa fase però sono andate belle veloci. Per martedì si può trovare un'altra soluzione. Quello che io avevo detto di fare l'altro giorno. Quindi se si è seduto di nuovo vuol dire Eccolo che qui. stiamo passando ai fazzoletti. Sì, stiamo passando ai fazzoletti e questa è la prima fascia. Questo viene posizionato per sistemare bene la maschera, giusto? Sì, in modo che non tocchi il viso e non dia fastidio, no? Comunque è un fazzoletto che protegge quello che può essere lo sfregamento, perché poi dopo viene legato sopra anche il cilindro e lui deve star bene tutto il giorno. Adesso viene legata e poi i lembi vengono ripiegati e cuciti tra loro. Intanto la regia ha inquadrato il presidente. Ah, Serio, sì. Presidente del gremio dei contadini. È più serio, lui è serio. Sì, ma sicuramente c'è anche grande tensione. Sì, grande tensione. Ricordiamolo che il presidente del gremio viene poi eletto per San Giovanni, quindi il 24-25 giugno dell'anno precedente, viene insignito di questo ruolo, viene portata la bandiera a casa sua, da lì inizia il suo percorso in Sartiglia il presidente. E ricordiamo anche che questo è stato inquadrato è suo presidente della bandiera. Poi c'è Soveraio E Gascia. De Gascia, Giuseppe Vacca. Bisogna anche ricordare che, non so se sto per dire una cosa che non è esatta, ma questo sicuramente è uno dei presidenti più giovani della storia Sì. di questo gremio. Sì, sì. Questo è il famoso fazzoletto del mal di denti, poi ci Sì. sarà quello del mal di testa. Però è giusto ricordare anche a chi non è molto pratico i termini.
Ma sicuramente anche un po' di stanchezza, poi la notte prima, cioè ieri notte avevano la SABPMI, dunque si fa orario anche la sera prima, anche quello, un'altra bella tradizione che si fa la notte prima della Sartiglia. Poi la giornata è cominciata sicuramente molto presto, perché adesso non so da quanti anni c'è in uso il fatto che su Campoidori, prima di recarsi a casa del presidente, faccia il giro delle scuderie portando un bottiglione di vernaccia. Sì. Sveglia presto. A patto che abbia dormito. Esatto. A patto che abbia dormito. Tanto, visto che vedo da qua, dalla nostra postazione, vedo tante persone in Piazza Eleonora, ce ne saranno sicuramente tante anche in Piazza Roma. Ricordo anche a tutti che questa diretta può essere seguita sulle pagine della Fondazione Sa Sartiglia, sia sul sito internet, sul canale YouTube, sulle pagine Facebook. Facciamo anche la diretta Instagram e Twitter. E poi chiaramente sulle pagine di EIA TV, Sardegna 2024, sulla pagina di utg.net, la TV dei comuni, la Nuova Sardegna e tante altre pagine che sono collegate alla diretta di oggi. La diretta è in italiano, lo ricordo, in sardo e in inglese. Per il commento in inglese abbiamo Bettina Brovelli e Davide Camba, il commento in sardo invece lo stanno facendo ed è visibile anche sul canale 172 del Digitale Terrestre, lo stanno facendo Ottavio Niedo, Maria Barca e Marcello Marras. Questa diretta la potete seguire sul Digitale Terrestre anche su Super TV, sul canale 605, e in questo momento è live anche Sardegna 1 sul canale 19. Mentre per quanto riguarda il satellite siamo sul canale Viva l'Italia Channel. Un'altra fascia, Tiziana? Sì, ci siamo quasi. Fascia, quasi pronto per il brindisi col presidente. Diciamo che il brindisi è il momento che divide il suo essere ancora visibile a tutti dal momento in cui indosserà una maschera che, Roberto, è una maschera androgina, una maschera che non ha sembianze né maschili né femminili. Né maschili né femminili. Vorrei ricordare che questa maschera che viene indossata oggi per la prima volta è stata posata sul volto del suo componitore nel 1992, perché la vecchia, che era di 40 anni prima, incominciava a mostrare dei segni di usura e di cedimento. Sì. Questa maschera, che è di legno di pero, era stata commissionata per il gremio di San Giovanni da Ignazio Pinna, più volte presidente dello stesso gremio, già componitore nel 1970, e che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa. Tiziana, è tranquillo, sì. È tranquillo, dai. Anche le masaiede sono molto allegre, spensierate, molto affiatate loro. Ma ogni componente di ciò che si sta facendo, sereno, porta serenità. Sì. Ma lui ha un carattere così, secondo me, molto tranquillo. Ricordiamo che ha anche, in ambito sartigliesco, ha anche un cognome importante, sì, perché i suoi cugini di molto più grandi hanno fatto storia nella Sartiglia. Uno nel 79 Sandro Componidori per questo gremio, e nel 90 Andrea
componitore per San Giuseppe. Andrea che ci raggiungerà qui in postazione commento con tutte le chicche che lui avrà raccolto in mezzo ai cavalieri. Lo diciamo anche che lui gestisce una pagina Facebook piuttosto vivace che racconta la Sartiglia. Ne approfitto, visto che abbiamo parlato anche dei social, per salutare i nostri social media manager Manca e Andrea Muroni, e poi per salutare e ringraziare i ragazzi che da giorni sono in regia, Nicola Di Mille, Andrea Marras, Nicola Azzori. Insomma, sono sicuramente questi giorni abbiamo avuto un bel po' da fare, li ringrazio moltissimo. Scusate, poi Matteo Casula, chiaramente, non voglio dimenticarlo. E poi ne approfitto anche per salutare un amico che dopo tanti anni era sempre con noi qui a fianco a noi in postazione, e non c'è, anzi due, Roberto Frau e Giorgio Trincas, che quest'anno non ci sono, insomma li pensiamo, ci mancano. Ecco inquadrata la maschera, bellissima. Bellissima immagine questa. E ci ha raggiunto il presidente della fondazione, dell'istituzione Sartiglia, della fondazione Oristano, Luigi Cozzoli. Per Bacco, che onore. Buongiorno a tutti. Luigi, guarda, dopo tanti anni che hai passato le giornate qui con me a commentare, adesso hai un ruolo istituzionale. Guarda, da un punto di vista diciamo istituzionale sono molto contento di fare quello che sto facendo e mi piace, e cercherò di mettercela tutta, anche sperando che diciamo di essere all'altezza del compito. Ma la cosa importante è che vedo di nuovo persone che sono tornate a fare il commento dopo che vi abbiamo fatto tanti anni insieme. Sono contento, Tiziana e Roberto. Con Roberto siamo come fratelli, quindi siamo sempre stati molto vicini da ragazzini. Dacci una prima impressione di questa mattinata, la vestizione sta andando avanti? Sta andando tutto bene, io vengo adesso dalla vestizione, devo dire che i tempi si stanno rispettando, non ci sono problemi di nessun genere, vediamo un pochettino che tenga il tempo, perché purtroppo c'era sole fino a ieri e quindi non un po' nuvolo. Passerà. San Giovanni ci assiste, vedrai che ci fa ritornare il sole, anche perché col sole i colori sono un'altra cosa. Sì, diciamolo. Che non piova comunque. Questo è sicuro. Diciamo che quest'anno, grazie a Dio, si sta svolgendo tutto nella maniera che abbiamo ideale, perché non ci sono state grandi polemiche, grandi diciamo problemi, tranne insomma i piccoli problemi che ci sono sempre per l'allestimento della pista e la sicurezza e queste cose. La sicurezza richiede anche un grande impegno, giusto Luigi? Soprattutto le leggi cambiano continuamente, quindi ecco, questo è il momento della maschera. Lascio Tiziana, a chi c'è, perché sennò non voglio rubare il posto. Tiziana, grazie a tutti, ci sentiamo più tardi. A dopo Luigi, grazie. Ciao Luigi. Questo è il momento della maschera e siamo pronti per vedere la trasformazione dal cavaliere a capocorsa. Ecco qua, ora scompare dietro la maschera che sale sempre dal basso verso l'alto, sì. Sarà una sorta di elevazione del personaggio, non so. No, è per non travolgere i fazzoletti, in modo che venga calzata bene in questa maniera. Ecco, lui la tiene finché non avrà nella la posizione più che, comoda, ecco, e per loro nel frattempo legano i nastri. Verranno cuciti dietro i nastri lo stesso. È tutto fermato e cucito in modo che stia fermo, anche perché ci saranno dei momenti in cui, a parte il galoppo, ma anche Saremada, dove è facile che le cose si possano spostare, per cui viene fermato molto bene. Beh, ricordiamolo, comunque è a cavallo, la maschera se si sposta impedisce anche la vista, quindi deve essere sistemata sicuramente bene. Sicuramente bene.
Ecco, se la tocca dà anche lui l'assenso. Sì. In modo che non sia neanche eccessivamente stretta, perché poi gli può creare fastidi dopo. Magari al momento può sembrare anche così che sta bene, poi è una cosa millimetrica trovare il punto giusto. Da questo momento qui non si tratta più di Ignazio Lombardi, questo è su Componidori di Oristano. Ripeti come si dice? Cos'è? Su Componidori. Luigi Cozzoli o su Componidori, come insomma. No, perché qui se apriamo un dibattito su questa cosa non ne usciamo. Facciamo notte. Non ne usciamo vivi. Eliminiamo subito il dibattito dicendo che da seneghese io dicevo su Componidori e sono stato tacciato di eresia. Approfitto anche per salutare chi mi ha accompagnato nel commento negli anni scorsi, Cristiano Manconi, che mi sgridava parecchio per questa cosa. Tanto qui sul percorso vediamo che stanno già arrivando i buontemponi con costumi variopinti. Maschera sistemata, stanno proseguendo e intanto ci ha raggiunto qui in postazione un altro caro amico, Antonio Sanna. Antonio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Niente, un correre continuo stamattina, ma ci siamo quasi. Ci siamo quasi arrivati. Vedo che hai un mio componente di Pariglia, però sì. Non ci posso fare niente, me lo devo tenere tutta la serata, quindi bene. Sì, no, noi siamo a buon punto, sembra che sia tutto in orario. Antonio, tu stai girando lungo il percorso, giusto? Sì, sto girando lungo il percorso, sto finendo di dare le location alle varie delegazioni che sono giunte in città. Ricordiamolo, quali sono le delegazioni, da dove arrivano? Allora, una delegazione arriva dalla Croazia, dalla città di Signo, con cui la Sartiglia è già gemellata da 6-7 anni, mentre poi c'è Zante, dall'isola greca di Zante, Sulmona e niente, e Barban. Sono tutti luoghi dove si fanno giostre equestri, corse all'anello o comunque quintane, giusto? Esatto. Quindi stiamo cercando di costruire una rete di corse all'anello. Tutto qua. Grande Antonio, grazie mille. Bene, grazie mille. poi... Ti aspettiamo per le Pariglie. Va bene. Anche prima. Anche prima. Ma come vogliamo ripetere, Antonio, che siccome ha la possibilità di muoversi da qua, porterà una graditissima vernaccia in postazione. Dipende, se fate da bravi vi ascolterò fino a pochi secondi prima. Okay, grazie, dai, grazie Antonio, grazie. Allora torniamo in diretta. Adesso Tiziana, cosa sta succedendo? Stanno cucendo cuciscono i nastrini della maschera con le fasce in modo che resti ferma. Possiamo ricordare che comunque la Sartiglia è l'unica manifestazione, credo, al mondo che prevede la cerimonia di una vestizione di un cavaliere. Questo la rende unica nel suo genere rispetto a tante altre corse o palio, e poi ha tutto il suo lato religioso, per cui si svolge l'ultima domenica e martedì di carnevale, però comunque non è un carnevale. No, è una festa, però è un mix di tante cose la Sartiglia, è anche difficile da descrivere, poi perché si arriva anche al giorno della Sartiglia con tante cose precedenti, con il loro lato religioso, comunque ogni gremio ha il proprio santo, è un carnevale diverso dal solito. È un carnevale, diciamo, che ha dei risvolti di misticità e pensiamo solamente al fatto che con una cosa che poi descriverai tu, cioè Savi Maio, su Componidori benedice la folla, benedice i cavalieri,
E anche questo è sinonimo di un qualcosa di più alto della semplice festa con i coriandoli e la vernaccia. Sì, ma anche il fatto che lui, dopo che sale su Samesita, debba tenere tutto il giorno questo distacco tra cielo e terra, perché alla fine lui sale lì, sale a cavallo, poi ritorna e sale, non può mai scendere dal cavallo, anche questo ha tutta la sua importanza. Mentre un cavaliere comune comunque può scendere da cavallo senza problemi, lui no. Io anni fa mi ero permesso di definire questa nostra manifestazione la giostra equestre più grande e importante del mondo, e sono disposto a ridirlo anche oggi. Sì. Una corsa che si corre da più di 500 anni, ininterrottamente, con bello e cattivo tempo, guerra o pace, comunque non si ferma mai la Sartiglia, per cui è una forza in sé che continua ad andare avanti sempre e comunque. È la storia di Oristano. Questa musica era bellissima, ma non ci appiccica granché. Prova. Ecco qui, quindi adesso hanno posato un'altra fascia sulla maschera, viene legata anche questa cucita. E questa, su questa verrà cucito il velo. Sì, mentre per San Giuseppe si posiziona un'altra ulteriore fascia in fronte e poi posizionato il velo. Ci sono un po' di differenze che cambiano dal gremio di San Giovanni al gremio di San Giuseppe, oltre che i colori. Intanto la musica che sentite qua sulla Via Duomo sono delle maschere di Luigi Costa li chiamava i buontemponi, che sono insomma mascherati con da hippie degli anni 60 e stanno ballando qua davanti. Non è uno spettacolo particolarmente edificante, devo dire, preferisco la vestizione, però ricordiamoci sempre che è carnevale. Certo. Approfitto anche per dire che insomma quello che ci stava dicendo Antonio Sanna, riguardo ai gemellaggi, perché comunque ricordiamolo, la Sartiglia è una giostra equestre che ha più di 500 anni, affonda le radici nella storia medievale, dove in quelle giostre equestri erano, diciamo, parte integrante anche di un modo di vivere della nobiltà, della cultura del tempo, e chiaramente è bellissima questa cosa che la Sartiglia abbia creato una rete, ossia è entrata proprio in una rete molto più ampia a livello europeo, che celebra le corse alla stella o le corse all'anello e le quintane, quindi anche questa internazionalizzazione dell'evento la trovo magnifica. Assolutamente sì. Se poi vogliamo un attimo rinvangare le origini della Sartiglia nostra, è chiaro che sono di origine spagnoleggiante, eccetera eccetera, però quando il famoso canonico Dessì decise che a Carnevale sangue e alcol erano diventati troppo e anche di più, si inventò questo sistema per distrarre il popolo, naturalmente allora non vi erano le possibilità che ci sono adesso e non tutti potevano disporre di un cavallo, o addirittura potevano anche non saperci andare per non averlo mai avuto. Quindi all'inizio era una roba per pochi e per nobili. Per nobili, sì. Beh, ricordiamo il cilindro poi ricorda la nobiltà. Naturalmente il cilindro chissà quando è stato inventato, se a fine 700, primi 800, adesso è difficile dirlo. Sì. Quindi probabilmente il costume dei suoi componidori prima prevedeva un altro tipo di cappello, insomma.
Beh, ricordiamo anche che poi è stato fatto in questi anni un grande lavoro di ricerca. Naturalmente c'è una datazione anche che riguarda le primissime informazioni sulla Sartiglia così come la conosciamo oggi, stiamo parlando del Settecento, ma è evidente che insomma le radici non siano settecentesche ma siano molto precedenti. Si parla anche di una Sartiglia in onore di Carlo V, per esempio, no? Quindi siamo ai primissimi del Cinquecento. Intanto vediamo che adesso la maschera è stata sistemata ulteriormente. Tiziana, a che punto siamo arrivati nella vestizione? Adesso stanno continuando a cucire e poi E verrà anche posato tamburini e il velo. trombettieri hanno la maschera, vero? Sì. Sì, è stata apposta. Tamburini, trombettieri. Maschera. Sì, no. Intanto con la regia in questo momento ci mostra Eleonora, il corteo di Eleonora che sta arrivando qui in via Duomo. È una componente dello spettacolo che ormai diventa parte integrante dell'evento e comunque allieta già le persone che sono qui in attesa invece dell'arrivo del corteo dei cavalieri, che dovrebbe giungere qui sulla via Duomo tra un'oretta circa. Accogliamo con un bel applauso la nostra giudice, come vi dicevo impersonata. E in questo momento è bellissima questa inquadratura che ci sta proponendo la regia, una immagine molto simmetrica, quasi ieratica del suo componitore, che ormai ha assunto delle sembianze veramente. L'altro giorno Jimmy Spiga, giornalista, scrittore, avvocato ristanese, ha pubblicato su Facebook un elenco di luoghi comuni che arrivano dalle postazioni di commento. Una è semidio, la dico così in onore a Jimmy Spiga, però vero è che il ruolo che viene attribuito al suo componitore è un po' quello. Roberto, molti si fanno anche il segno della croce, per quanto sia un rito pagano. Sì, assolutamente. Io ricordo di aver assistito alla Sartiglia e di averla commentata un anno dal balcone dell'arcivescovo, il quale arcivescovo, quando su Campoidori era salito verso la fine della corsa, verso le ex carceri, per fare la sua benedizione, che oggi viene chiamata remada, eccetera, l'arcivescovo si era ritirato e non aveva assistito a quel momento della corsa. Questo mi è sempre rimasto impresso, Beh, forse io l'ho inteso come un segno di rispetto. Sì. Ci sei tu in quel momento, io non ci sono. Non lo so. È incredibile, trovo sia uno degli elementi più particolari, no? Come alla fine il rito pagano vada in qualche modo a incrociare in maniera sostanziale invece il credo e la fede. Ricordiamolo, noi siamo la via Duomo dove ci troviamo noi oggi, è un luogo che mette insieme il potere ecclesiastico e il potere civile, il municipio. Siamo nel punto centrale e focale della città, pertanto insomma non è una cosa molto particolare come queste due forze insomma in qualche modo si incrociano su questa via. Ecco qua, siamo al momento del velo, stanno posizionando, Samasa Yamana controlla, fermano in fronte con le mani, fanno una sorta di pieghetta che si chiama pizzicorru. Che invece falegnami no, non fanno, loro no. Rinascere una piccole differenze, Tiziana. Sì, tu piccole hai fatto differenze. Masai Yamana per entrambi i gremi? No, per San Giuseppe. con la sinergia dell'associazione. Quindi martedì sarai pienamente nel tuo mondo. Sì, no, ma anche oggi, ma figurati, per me. Sempre Sartiglia, è uguale, il cuore è uguale. Un'iniziativa molto... Tiziana, sono curioso, ma si fa uso di amido qui? Sì, nel velo sì, quando viene preparato viene lavato con acqua e amido e poi anche stirato. Sì, perché sennò sarebbe troppo morbido. Molto sottile.
rinascere sopra. Chiederei di fare un bel... Abbiamo intanto una compagine veramente nutrita di costumi della corte. Sì, il momento del velo sempre richiede un po' più di tempo, sempre un po' che sfugge da una parte all'altra, per cui ci vuole un pochino di tempo prima di fermarlo. A casa dalle mamme pazienti. Ma io credo, se non ho guardato male l'orologio prima, siamo intorno Perfetto quasi orario. a 50 minuti, ancora non siamo a un'ora. Quindi. Perfetto orario. Questi costumi splendono ancora. La luce del sole. E quindi un bel applauso a questi ragazzi che da prestissimo sicuramente hanno dato alla picchiata. Stato la regia Marco Di Stefano con la direzione tecnica di Roberto De Martis. Ci stanno facendo vedere il corteo di Eleonora che anticipa l'arrivo dei cavalieri. Siamo agli ultimi punti. Adesso manca ancora il cilindro e la camelia, giusto? Sì, i guanti. C'è una fantasia. E i guanti. Naturalmente tutto ripreso dai. I guanti che non tutti i scompoidorisi, ti piace così? Mi piace Scompoidorisi, è il nome suo. Non tutti indossano per tutta la corsa, ci sono quelli che li devono indossare perché così si conclude la cerimonia, ma poi per motivi loro personali se li tolgono. Vabbè, la corsa è comunque sempre una corsa a cavallo. Ricordiamolo che qua i cavalli sfrecciano lungo la via Duomo, non è solo una formale esibizione, ma c'è la giostra equestre che vedremo poi iniziare con l'incrocio delle spade, che è in qualche modo un retaggio del singolar tenzone, no? Cioè Certo. del confronto. Questa è una giostra in cui, e lo diremo dopo al momento dell'incrocio, è una giostra equestre in cui si fa uso di armi naturalmente bianche, e quando vi è un torneo di questo tipo tutto deve cominciare con un saluto. Ecco, il velo viene cucito sotto il mento. Da Borgo Piatosto. Lì pareri discordanti, poi chi lo lascia aperto oppure chi lo chiude, comunque. Io ho sempre sentito dire che quello di San Giuseppe dovrebbe rimanere un po' più aperto, ma insomma. Io ho un'opinione, che prima non venivano cucite le cose, venivano anche fermate con spille di sicurezza, per cui quando il cavaliere galoppava si spostava tutto e il velo se ne andava fino a dietro, per cui... Main sponsor CRAI, collaborator sponsor ICNUSA, supporter sponsor Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano. In più hanno scelto la Sardiglia Sardex.net, Banco di Sardegna, Oddwild West, Energy, PGMR. Ultime fasi della cucitura del velo, posizionamento del velo. Ringraziamo tutte le persone che aderendo alla fondazione, acquistando un biglietto per le tribune, in gadget presso la fondazione o contribuendo. Parte, ecco qua l'inquadrata, Savi Piemma e il mazzolino di Viole Mammole. Certo che questo adesso, a parte insomma, gli scherzi, il cambiamento climatico adesso inciderà anche sul far coincidere il mazzolino di Viole Mammole e la fioritura con questo periodo, nel lasso di tempo che va insomma più o meno dai primi di febbraio ai primi di marzo, no? Che è lo svolgimento del carnevale, anche se abbiamo avuto carnevali lunghi, come si dice, no? Anche a fine marzo quasi. Ma lì è peggio comunque, quest'anno sono andati meglio con la raccolta delle mammole, perché comunque il giusto. periodo giusto, perché altrimenti si bruciano, è un fiore tanto delicato.
E anche le camelie hanno cominciato prestissimo a fiorire. Che compare per la prima volta. Abbiamo parlato della SBPMI, lo ricordiamo poi qua all'Info Point della Sartiglia. Saluto anche le ragazze che lavorano lì all'Info Point e sono da giorni lì alla sede della Fondazione Oristano, dove si trovano i gadget anche oltre che i biglietti della Sartiglia. C'è uno shop dove ci sono anche dei libri e c'è un bellissimo libro di Erika Meles che si chiama SBPMI, edito dalla Fondazione. E poi si possono trovare altri libri, come un libro molto bello proprio sul gremio dei contadini. Chi fosse interessato ad approfondire un po' di più, a cura di Maurizio Caso e Francesco Bino, ci sono bellissimi libri fotografici, insomma la biglietteria è qui sulla via Leonora. Chi fosse in giro per Oristano, chi fosse a Oristano può naturalmente andare lì e vedere e trovare tante cose interessanti. E intanto continua, questa è veramente la parte più delicata. Più delicata. Ci vuole il tempo perché tende a spostarsi e non sembra, ma puoi fare tantissime prove, ma il velo è sempre un po' difficoltoso essere posizionato. Indossa un velo meraviglioso con dei ricami bellissimi fatti a mano. Naturalmente non credo che il velo possa essere tramandato per tantissimi anni. Ma poi no, vengono conservati in bacheca perché comunque si rovinano a forza di cucire e scucire, anche se da un anno all'altro magari in prova si possono usare altri veli per le prove, però comunque anche l'amido lavandolo poi si rovina il velo. Della nascita del gruppo Tamburini e Trombettieri della Sartiglia Proloco di Oristano, che vide la luce il 6 giugno 1954. Per festeggiare questa ricorrenza, i tamburini e trombettieri della Proloco di Oristano hanno deciso, mossi dall'intento di valorizzare. Arrivano sbandieratori sul percorso. Penso che adesso sia il momento dei gemellaggi della Proloco di Oristano. Parte veramente più lunga questa da raccontare. Sì. Poi sarà il momento del cilindro e comunque però sono a buon punto. Sì, sono a buon punto, sono state molto brave. Vediamo ora un'esibizione, eccoli qua. Perché ripeto, non è semplice, è per tutti così, per cui qui vediamo di spalle Samma Sayamana. Sì, Samma Sayamana che guarda anche a distanza in modo da vedere come cade il velo. Come cade il velo, sì. Poi lei è molto attenta, sempre. Ecco qua. Masayedasa, vediamo che è stato passato il cilindro. È stato passato il cilindro e lo stanno apponendo in questo momento. Anche in questo caso viene legato e cucito, giusto Tiziana? In questo caso è il nastrino rosso, mentre il martedì per il gremio di San Giuseppe avrà il nastrino verde. Per evitare il cosiddetto effetto paperino, cioè il cilindro che va a finire proprio verso gli occhi, immagino che lì si debba, non so, durante le prove insomma avranno stabilito la posizione, in modo che non perché si sposti verso gli occhi. Ogni testa è diversa, insomma. È solo che questo cilindro è un po' piccolo, dunque non è che calza bene dentro ed è posato sulla maschera e nella parte di dietro sul nodo del fazzoletto, per cui viene fermato legandolo sotto il mento e cucendolo sia sotto il mento che ai lati alla base del cilindro.
gli applausi che state sentendo vengono dalla tribuna A e dalla tribuna autorità per gli sbandieratori. Continua insomma questo passaggio medievale e sono gli sbandieratori d'Asti. Grazie, accompagniamoli con un bel applauso. Eccoli qua, passano qua sotto la nostra postazione gli sbandieratori d'Asti. L'incedere dei tamburi che sentite è loro. Beh, qua vedi Roberto, sotto di noi le trombe e i tamburi. Ma sai, i musici di quell'epoca erano per forza trombe e tamburi, quindi i nostri suoni, naturalmente, i nostri tempi sono assolutamente diversi, però Sì. Ma vediamo infatti che i tamburi sono diversi, sono dei tamburi molto più grandi, le bacchette sono foderate in questo caso, invece i suoni della Sartiglia sono quasi suoni più militareschi, molto più acuti, sono dei rullanti, li sentirete a brevissimo qui sulla via Duomo. La regia ci propone di nuovo la tribuna B che si sta riempendo anche all'estremità in alto, gli sbandieratori che proseguono il loro percorso fino ad arrivare qui alla curva Chiesa di San Francesco, che è uno dei luoghi diciamo più importanti anche per la Sartiglia, perché è lì insomma dove si vede il cavaliere. io lo definirei luogo di culto, perché quando si poteva fare ancora, gli esperti, gli appassionati, i tifosi più accaniti sostavano sui gradini della chiesa di San Francesco perché volevano vedere come il cavaliere impostasse la curva, perché il cavaliere a suo giudizio o a suo cuore può entrare a palla anche in curva oppure tirare leggermente il freno a mano, come dicevano. E allora quello era il punto di ritrovo dei più fanatici, insomma. Adesso non si può più stare per motivi di sicurezza. Sì, la curva da quella parte adesso è chiusa. Beh, sicuramente pensare un attimino a cosa poteva essere la Sartiglia qualche anno fa, la sicurezza ha un po' modificato lo scenario, i percorsi, vecchie foto con persone arrampicate sugli alberi oggi sarebbero impossibili. È quasi pronto, manca la Camelia, ultimi punti per fermare il cilindro. Sì, in questo momento siamo praticamente a 1 ora e 2 minuti mi sembra dalla salita sulla Sì, bravissime. Quindi sono state molto brave. E direi molto bello, praticamente è perfetto, è bellissimo. Mi piace che ve lo racconti Tiziano, perché se lo È bellissimo. se lo dice lei, allora è la verità. Sì, sì, è bellissimo. Molto molto brave. Alla maschera posizionata in modo perfetto gli si vedono gli occhi e così lui vedrà in modo perfetto tutto il giorno. Che non sono però gli occhi dell'uomo, sono gli occhi del suo Pomodori. Sì. Guardalo, si vede benissimo gli occhi, perfetto. Molto bene. E adesso siamo veramente a buon punto, manca la Camilla e i guanti, poi ricordiamolo, verrà portato dentro il cavallo, lui salirà direttamente sul cavallo e guiderà il corteo, benedicendo la folla, fino qui sulla via Duomo. Siamo forse, no, non direi, non siamo in ritardo, è l'1:05, adesso fra un quarto d'ora circa dovrebbe essere tutto finito in via Aristana e il corteo che si avvia verso la via Duomo impiega circa 20 minuti, mezz'ora.
Però la meraviglia di questa maschera, quando si muove prende delle espressioni diverse, è meravigliosa. Allora, diciamolo così per chi ci sta seguendo adesso da casa, che Tiziana entra ogni tanto in fase contemplativa. Perché? Ma è facile da spiegare, quando l'atmosfera è magica si contempla. No, perché quando faccio Samasayamana guardo e parlo con loro, è più difficile commentare quello che fanno gli altri che fare Samasayamana. Pensa Tiziana, dietro quella maschera, quanti anni di preoccupazioni, pensieri, gioie, dolori, impegno. Tutto. La Sartiglia però cancella tutto, è una gioia, è una festa da vivere al massimo. Questo è il giorno in cui i conti tornano, è il giorno Sì. della felicità e della gioia. Molto bello questo. Sì, poi i conti tornano anche a chi gli avrà dato la spada, a chi non gliel'avrà data. Sai, oggi lui Torneranno tutti i conti. oggi se c'ha qualche sassolino nello stivale È il momento giusto. dicono che su Pompoidori poi pian piano diventi più buono, e non è così. No. Non è così. Poi lui ha avuto 23 anni per poter quantificare chi è meritevole e chi no. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Sì. La Camelia ha il pezzo di stelo avvolto da un nastro? No, allora non viene avvolto da un nastro, viene, come si dice, inferrettata. Viene messa una stina fine in ferro per bloccarlo, perché è delicata la camelia, potrebbe perdere il bocciolo, per cui la infilano dentro proprio il fiore da sotto, poi ripiegato, ripassato sempre dentro il fiore in modo che stia bene per tutto il giorno. Ma la parte che viene cucita sul velo è solo quella dello stelo? Non Solo lo stelo. Solo lo stelo. È la base del fiore. Ancora forse non è arrivato il cavallo, non ci sono immagini ancora all'esterno, non deve essere arrivato ancora. Tanto si è sgomberato anche lo spazio lì. Sì. Infatti io mi sono assentato un secondo perché ci sono delle colleghe che sono arrivate da Siena, dal Palio, e dopo le chiameremo qui da noi. E intanto qua dietro è già arrivato anche Andrea Lombardi, che poi ci farà compagnia. No, e per la ci stella. dovrà raccontare le ultime. Le news. Le news. Che lui ne sa. Sa, e poi naturalmente essendo stato lì davanti alla sede del gremio dove si sta ultimando la vestizione del suo Pompoidori, avrà raccolto sicuramente qualcosa. Ecco la camelia. Ecco, vedi, adesso Vedi, tiene la parte del velo sopra e sotto e va a cucire lo stelo. Anche questo vuole fermato bene benissimo perché è pesante e tende sempre a reclinarsi.
E intanto qui sulla via Duomo stanno già posizionando il nastro verde con la stella. Quasi fatto, Quasi fatto. Ricordiamo a chi ci sta guardando che non appena il corteo si avvierà dalla via Aristana per venire qui verso la via Duomo, faremo anche noi, ci fermeremo un istante lasciando spazio agli sponsor che stanno supportando tutto l'evento e la diretta. E poi torneremo, insomma, appena Su Componitori sarà qui sul percorso per raccontarvi questa Sartiglia 2020 che spero possa essere, come tutte quelle che io ho vissuto, meravigliosa. 2020 è anche un bel numero. È anche un bel numero. Beh sì, chi è appassionato di numerologia ci si può veramente divertire. E quando tamburini e trombettieri escono dalla sala vuol dire che siamo pronti. Eh sì. A breve entrerà il cavallo. Non ho visto guanti, Tiziano, o sbaglio? No, ma adesso che finisce di cucire la cammelia, penso che li metterà. Per un po', come dici tu, li indossa e poi dopo, siccome non si è abituati con le redini, scivolano, da fastidio, li userà giusto per la sfilata, poi dopo... Alcuni lo hanno tenuto, sì. li hanno tenuti. Poi sai, dipende anche dal tessuto. Adesso negli ultimi anni usavano quelli proprio che hanno una bella presa, tipo equitazione. Però il guantino da capocorsa... Il guantino era un guantino di cotone leggero. Leggero e ti scivola le redini scivola, dappertutto. Giusto la sfilata e poi li tolgono. Stella a 8 punte per Su Componitori, dovrebbe essere d'argento. D'argento quando passa lui, poi e dopo se la dovesse anche centrare sarà sua. Sarà a portarli a casa. Ed è naturalmente un augurio che facciamo a questo bravo cavaliere. Anzi, no, a questo bravo Componitori. Non è più cavaliere. In questo momento... Questi sono i suoi compagni, si ecco, intravede il suo cavallo che tra un po' farà l'ingresso nella sede. Poi per quanto riguarda le informazioni sui cavalli e quant'altro interrogheremo a dovere Andrea. Si chiama Reynolds, il cavallo che monta, è un angolo arabo sardo. Ecco i guanti. Ecco. E quindi ci siamo. Ecco, visto che hai detto i nomi dei cavalli, si chiamano Reynolds, White, Oleander e Quando Sì. Sono i 3 cavalli della pariglia di testa. Sì, ha quel tipo di guantino che dicevi tu, che poi si chiude così, è più... È probabile che magari lo tenga. Lo tenga, sì. Quando comincia l'incrocio lo sapremo. Ultimi punti alla Camelia per fermarla ancora di più.
perché tanto lo vedi quando si muove, se tende a reclinarsi, per cui adesso hanno deciso di mettere un altro po' di punti. Ecco, arrivano anche sul percorso i costumi della Sardegna. Da tutta la Sardegna arrivano a festeggiare questa sartiglia, che è una sartiglia di grande tradizione. Organetto in testa. Eccolo pronto. Intanto il suo componitore si è sollevato in attesa che gli portino il suo Reinos. Quindi dopo aver montato a cavallo, il presidente gli consegnerà lo scettro Savepia de Maio, col quale immagino che benedirà all'interno il suo gremio e poi all'esterno tutti i cavalieri. Eccolo qua. Bardatura bellissima. Bellissima. Si arriva da Bono con una bimba, braccio, segue una coppia di nozzorai. Eccolo qua. Certo che Luigi mi ha spiegato tante volte che il cavallo all'inizio non lo riconosce, ma quando poi il cavaliere si siede, allora cambia tutto, si tranquillizza. E speriamo sia così, insomma, perché comunque è uno spazio abbastanza stretto, con molte persone. Ecco Savepia de Maio. E ora è lui. Porge il suo saluto con Savepia de Maio. No, notavo come ha scelto il colore delle rosette inusuale, perché solitamente c'è sempre il rosso. C'è sempre il rosso di me. Sono curioso quando passeranno qui di vederle alla luce del sole. Eccolo qua. Sta uscendo. Ecco qua, l'uscita. Bravissimo. Viene affiancato dai compagni immediatamente. Ecco qua. E saluta tutti con la sua Savepia de Maio. E quindi tra un po' vedremo arrivare appunto il gruppo dei cavalieri della Sartiglia con il Gamma. L'uscita. Abbiamo il gruppo di San Nicolò Artigiano. Abbiamo due ragazzi di Bona. Il gruppo di Manacalatoni. Bene, vedendo queste immagini del suo componitore che si avvia verso la via Duomo, chiedo alla regia se siamo pronti, possiamo anche salutarvi. Per ora salutiamo Tiziana Fanni, che ci ha fatto compagnia in questa prima fase e ha raccontato con noi la vestizione del suo componitore della domenica, Ignazio Lombardi, che ora è su componitore. Attendiamo Andrea Lombardi, che arriva con noi qui per raccontare invece la seconda parte e poi fino alle pariglie stasera la Sartiglia 2020. Vi ringraziamo, grazie Tiziana, saluto. grazie Roberto, ci sentiamo tra un po'. Un Grazie, saluto, attore. buona Sartiglia a tutti. Grazie, Grazie, Tiziana. grazie.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa e 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. e in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa e 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. e in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979.
la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Bene, siamo tornati. Il corteo del suo Pomodori è arrivato in Via Duomo. A farmi compagnia, io sono Tore Cuveddu, a fianco a me ci sono Andrea Lombardi e Roberto Torigia. Benvenuti. Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a tutti. È il caso di ridire buona Sartiglia a tutti, buona domenica di Carnevale. Sì, allora, vediamo il corteo che sta arrivando. Alla fine, diciamo, nei tempi, no? Sono le 13:30, precedono i tamburini e trombettieri Sasartiglia, sono seguiti dal corteo Samasayamanna, Samasayedas e il gremio, e poi vediamo già in fondo, ma le immagini sono più che eloquenti, credo che ci arrivano dalla regia, arriva su Pomodori che benedice la folla. Andrea, che momento è questo? È un bel colpo d'occhio. Adesso vediamo proprio la Sartiglia in pieno. Su Pomodori nel momento in cui indossa Savacioa non è più Ignazio Lombardi, ma è su Pomodori, è accompagnato da Corrado Massidda e Fabrizio Macca. Eccoli qua, riportano, mi pare di vedere i colori del gremio nelle coccarde, con qualcosa di dorato
mi pare un bottone dorato. E il particolare sono questi abiti che lo affiancano, e Roberto forse ne sa qualcosa di questi abiti. Questi mi ricordano un anno tipo 83. Tipo 83, mi è venuto fuori così. Ci fidiamo, Roberto. Bene, intanto vediamo che il suo componitore indossa, l'abbiamo già detto anche prima, il costume di Oristano, e indosserà il costume di Oristano sia oggi sia martedì. Tutta la pariglia, chiaramente. La pariglia invece dei suoi componitori di San Giuseppe indossa oggi il costume di Pattada. Ecco, anche Sallaonedda sa il suono che più di tutti contraddistingue la Sardegna, e poi Oristano, la zona del Sinis, è una delle zone a vocazione, insomma, di questo strumento musicale antichissimo che ritroviamo già nei bronzetti di epoca nuragica. Le bardature sono fantastiche, ma non avevamo dubbi in proposito. Addirittura il particolare del sottosella con i riporti dorati che ci riavvicinano a queste rosette meravigliose. Si è ritornati un po' alla rosetta coccarda, diciamo, non più abbombata, ma più tipo panettone, più tipo piatta, come si usavano negli anni 50-60. Ovviamente ci sono ancora qualche pariglia opta sempre per la rosetta mo' di garofano, come in effetti anche su Campoidori, la pariglia su Campoidori ha optato questa scelta per quanto riguarda la rosetta modi di garofano. Mi è sembrata, Andrea, correggimi se sbaglio, ma credo di no, anche da un punto di vista qualitativo dei destrieri mi è sembrata una pariglia senza ombra di dubbio. Sì, in effetti il corsiero che monta Ignazio su Campoidori è di proprietà di Enrico Fiori, che ha ripreso, perché quando hanno rivisto l'associazione Cavalieri l'età massima per correre la Sartiglia era 2 anni fa a 60 anni e hanno aumentato a 65, perciò Enrico è di nuovo in campo, è sicuramente il più anziano che troviamo in Sasea de Santa Maria. Ci sono poi diversi ritorni eccellenti e ne parleremo dopo, insomma, quando sarà il momento. E intanto prosegue, bellissimi costumi, siamo al costume di Desulo che è portato dalla pariglia di Paolo Faedda, Andrea Manias e Giorgio Sanna. Proseguono, insomma, costume di Gadoni, costume diciamo così sardo di velluto, ma chiaramente sardo. Diciamo, c'è il costume di Orgosolo, insomma costumi bellissimi provenienti da tutta la Sardegna. Come sempre c'è una grande ricerca. Abbiamo visto che intanto Ignazio ha preferito togliersi i guanti per avere una maggiore presa per le redini. Sì, ne abbiamo discusso prima durante la vestizione con Tiziana che non tutti, anzi la maggior parte dei capicorsa proseguono la corsa con i guanti, preferiscono avere un contatto più perfetto con le mani, più aderente per le redini, che comunque in genere vengono bardate anche esse, nel senso che viene passato un telo di cotone e poi intrecciato con dei nastri o dei fiocchi. Intanto continua una sfilata meravigliosa, credo che questo sia il colpo d'occhio più bello che possiamo avere. Alle nostre spalle la tribuna B è gremita, ma vediamo insomma che tutte le tribune sono piene, tantissime persone anche lungo i percorsi. Invitiamo anche chi non avesse preso posto di farlo subito, chiaramente poi se no è difficilissimo raggiungere le varie postazioni.
Poi stavamo dicendo, Andrea, una grande ricerca sui costumi, sempre di Sì. più probabilmente. Oggi per esempio, giusto per dirne uno, c'era una pariglia, quella di Marco Cardias, di Francesco Serra e Marco Serra, che indossava un costume antichissimo di Paolo Latino, un costume dell'Ottocento ricostruito, ma così insomma Sì, c'è tanti altri. Sì, c'è anche questo particolare della pariglia su Campoidori, dicevo Roberto, costumi che tra l'altro abbiamo, non questi ma un po' più vecchi, li abbiamo usati anche noi qualche anno fa, rientrano come costumi di Oristano, ma in fondo era un qualcosa ritrovato da Enrico Fiori per un viaggio che si doveva fare in Germania. Lì, siccome c'è un po' più di freddo, almeno in quel periodo c'era più freddo che nella nostra zona, decise di costruire questi nuovi abiti per essere sovrapposti a quello a gilet smanicato del costume di Oristano, quello tipico rosso da sposo. E intanto lo ricordiamo per chi sia perché qui per chi sta fuori, insomma, che potete seguirci sia sui canali social, su Facebook, su YouTube, su Instagram. La diretta è sia in italiano che in sardo che in inglese. E ci salutano, insomma, sono ben felice da tutto il mondo. Intanto ci scrivono dal Libano, da Merano, da Vimercate, da un sacco di posti, e li salutiamo tutti. E salutiamo anche chi è davanti agli schermi qua a Oristano, sia in piazza Cova, in piazza Eleonora, in piazza Roma, e chiaramente anche i cavalieri che adesso saranno arrivati a Sant'Antonio, dove abbiamo posizionato uno schermo anche per loro, possono vedere le discese. Mica roba da poco, siamo contenti, e se no stando là non possono vedere i colleghi compiere la discesa. Anche la giornata si sta riprendendo, era un po' più nuvolosa, più grigia, e effettivamente ora il cielo si sta un po' aprendo, qualche raggio di sole cade anche sulla nostra postazione. Che non è cosa da poco. Abbiamo avuto tanto freddo altre volte, invece anche quest'anno. Considerando gli ultimi guasti nell'impianto di riscaldamento della postazione, insomma, non ci dispiace. Non solo freddo, anche acqua. Bene, allora intanto adesso cosa succederà, Andrea? La pista è sgombera, il gremio ha preso posizione sotto all'albero dove si tiene il nastro che poi sorreggerà la verde, stella, che al momento non mi pare sia stato rigirato su se stesso, perché in genere c'è anche questo piccolo particolare, che il nastro viene arrotolato quando c'è un po' più di vento, perché così prende, appunto, lasciandolo largo, prende troppo vento e perciò oscilla. In questo caso è rimasto normale. Adesso lui rientra con su Segundu, ecco anche i tamburini, i musici che rientrano per posizionarsi nel loro palco, oltre a quelli sul percorso. E chiaramente adesso ci sarà questo incrocio di spade. L'incrocio delle spade. Perché, come dicevamo prima, caro Tore, questo è un torneo cavalleresco, innanzitutto, dove si fa uso di armi naturalmente bianche, e in tutti i tornei del mondo e in tutti i tornei di tutti i tempi si è sempre cominciato con un saluto. Il saluto è l'incrocio delle armi. Si diceva che quando le pariglie non esistevano, che Sugo Campoidori scegliesse un cavaliere che lui riteneva molto molto forte, molto bravo, molto competitivo, e questo incrocio effettuato prima della prima corsa era un po' una sfida. Vediamo chi è più bravo, così qualcuno ha raccontato. Scusate, ma ho sbagliato canale oppure queste voci di chi sono? Qui c'è un'altra figura istituzionale che si abbatte su di noi. Oh, è arrivato da noi. Dicevo, è una voce che giunge dall'iperuranio, e invece è Gianni Ledda,
che ci ha raggiunto finalmente avendo fatto tutti i suoi doveri da presidente della Proloco, è arrivato con noi sul percorso e dal percorso ci porterà le ultime news. Esatto, allora una comunicazione alla regia, io non ho il ritorno della mia voce, vi sento benissimo ma non ho il ritorno della mia voce. Allora, buonasera a tutti, ecco, adesso mi risento. Buonasera. Buonasera. Dicevo, ho sbagliato canale, no? Siamo su no. Super TV. Sì, siamo noi. Perché ci si ritrova praticamente dopo anni, qualche anno, ecco dai. Siamo contenti Gianni, ci porterai le novità dalla pista, quando avrai qualche ospite avvisaci pure, lasceremo la parola a te. Intanto molto ci volentieri. lasciamo i suoni della Sartiglia, su Componidore ci saluta, passa sotto la nostra postazione in questo momento. Sì, e questo è il Savipiede Maio, scettro magico che nelle mani dei suoi compositori è proprio una cosa bellissima da vedere, con ampi segni di croce. Saluta il popolo di Oristano e non solo quello di Oristano, perché oggi sicuramente a Oristano sono giunte persone da tutta la Sardegna e non solo, e questo è il benvenuto del suo compositori a tutti questi signori che sono presenti in Sasede Santa Maria. Ecco qua il suo compositori che si accinge a adesso dopo terminato la benedizione, cosiddetta benedizione, io la direi molto di più, ampi segni di croce di benvenuto verso la folla. È una benedizione benaugurante, no? Sì, certo. Sarà poi eccolo qua, il presidente Gianni De Sì che gli offre le spade, che sono delle sciabole, delle fioretti questi. Questi sono più fioretti rispetto alla spada che è più di San Giuseppe. Quella che si userà poi martedì. Cambia anche l'elsa, giusto? Sì, cambia l'elsa soprattutto. Ma anche la lama. Anche la lama. Le lame di San Giuseppe sono leggermente più corte e più piatte, più larghe. E come dicevamo prima con Tiziana, abbigliamento impeccabile dei suoi compositori oggi, ma è diventata tradizione che il minimo particolare non viene lasciato al caso. No. E la regia di Patrizia Palla naturalmente è una garanzia in questo senso, ed è una figura bellissima. Elegantissimo su Componidori, si avvia verso l'imbocco della via Leonora, mentre su Segundu si avvia sotto la postazione dei tamburini. Da lì, come si chiama questo passo che stanno facendo adesso, Andrea? Questo è il passo del suo compositori, questo è proprio il passo del suo compositori. I passi storici e unici della Sartiglia sono su passo del suo compositori, che è questo che stiamo ascoltando, poi ci sarà il passo del suo secondo, del suo terzo, e poi quello per la corsa del morto, la Sanremada. A questo proposito volevo... Poi c'è Gianni giù che sa, lui è stato un trombettiere, sa bene. Sì, a parte la mia esperienza di trombettiere, allora da qualche anno a questa parte i tamburini, abbiamo 3 gruppi, primo incrocio benissimo, adesso sotto la stella l'ho visto perfettamente. Allora dicevo, abbiamo 3 gruppi di Oristano che divulgano per il mondo le nostre tradizioni, i suoni della Sartiglia, ma su Bassud e su Gumpoidori, altri questi 2 o 3 passi che avete nominato, possono essere suonati solo alla Sartiglia, non in nessun'altra occasione. Non imparata. Non imparata, solo per è proprio, diciamo che è un accordo tacito, insomma, tra i gruppi, certo, che non viene mai, insomma, come se fosse un po' dissacrante, insomma, suonare questo passo fuori dalla Sartiglia. Abbiamo notato che i cavalieri tengono la mano destra. Ci sono diverse filosofie di pensiero in questo senso. Questo è il pensiero che diceva sempre la cara amica Nadina Cozzoli. Questo è il modo per eseguire l'incrocio con la mano
sinistra. In questo modo, sì, esatto. E vediamo anche il ralenti che ci ripropone la nostra regia. Tocco perfetto. Ieri mattina stavano provando proprio questa figura, quest'atto molto importante. Intorno alle 10 erano qua su Primu, cioè su secondo, su Campoidori, su secondo e su terzo, e hanno provato proprio questo momento. Senza spade naturalmente, però c'era tantissima gente che fotografava e filmava, perché sono momenti anche Beh, anche oggi intimi. credo che i social la stiano facendo da padrone. E intanto Ecco l'ultimo, il terzo. è stato fatto il terzo. Ora Andrea, molto sereno, si arriva alla prova sì, più importante. sì, qui abbiamo una pariglia di cavalieri che è in questa strada, in questa via. Si sono cimentati insieme per 24 anni. Quella di Ignazio Pariglia longeva. Sì, è molto raro, comunque questo è da sottolineare, perché è stato, quando si sta insieme così tanto, vuol dire che oltre alla passione hai veramente un rispetto per la stessa manifestazione e soprattutto per i tuoi compagni. Hanno all'attivo anche loro diversi centri, stelle portate a casa come bottino, sia Ignazio come Corrado Massidda e Fabrizio Manca. Ricordiamo che Corrado è mancino, perciò verrà, nella sua corsa verrà posizionata in un'altra maniera la stella, poi lo diremo. Ecco qua Ignazio che cerca comunque... Ovviamente non c'è una regola su come sistemarsi la stella, ognuno se la personalizza, perché oltre all'altezza del cavallo, l'altezza personale, quindi il busto, il braccio e così via, c'è da dire che su Campoidori ha pure il cilindro, quindi deve calcolare anche un'altezza leggermente superiore a quella normale, diciamo, certo rispetto... Gianni, però purtroppo noi sappiamo che ormai dopo le 6 discese di rito, quelle delle pariglie di testa, dopo scenderanno in 6. Esatto, e il primo è il più fortunato. E il primo si organizzerà la sistemazione della stella, perché gli altri ovviamente non sapranno dove se la trovano. Ancora un leggero movimento sulla destra, in maniera forse da centrare meglio. L'ha guardata un po' da una ventina di metri di distanza, perché calcola ovviamente la traiettoria del cavallo che esce dalla curva, e la stella, voi mi insegnate che avete usato la maschera, e poi tu Andrea l'hai usata proprio da Campoidori, la si vede quasi negli ultimi 20-30 metri, se non sbaglio. Sì, perché non hai più quella visione bifocale con la maschera, attenzione, perché hai comunque una visione un po' modificata, e poi alla fine, come qualcuno dice, tolti i famosi centratori di stelle come Bernardino Eca, Cicetto Serra, Melanzana che oggi non c'è, e tanti altri comunque, quelli che comunque hanno portato a casa decine e decine di trofei, gli altri comunque narrano che comunque una sorta proprio sortiglia, una fortuna arrivare sotto la stella e portarla a casa. Vogliamo sfatare un altro, tra virgolette, luogo comune, che siccome hai citato Melanzana è stato premiato molte volte qua in Sasea di Santa Maria, ma non aveva un galoppo, non si distingueva per un galoppo molto potente. Gianni, ne parlavo proprio ieri con Tore, effettivamente io non me la sento di dire che tutte le discese di Antonio erano a Trottiger de Gain. Solo negli ultimi anni. No, attenzione, perché io l'ho visto scendere anche con andature dignitose. Decisamente sì, solo che chi va più lento, o meglio chi non ha un'andatura molto veloce, non è molto lineare. Beh no, certo, hai un caracollare del braccio, eccetera. Seguiamo questa prima discesa. Eccola qua, la parte Squilli di tromba, su Campoidori fa la prima discesa. Sartiglia 2020. Partito. Velocissimo. Dai. Sì, l'ha presa. Bravo. Presa la stella. Bella. E fu così che prese la stella. Gremio festante, meravigliosa. Beh,
Guarda, salutiamo chi ci sta guardando adesso, ci arrivano i saluti dall'Afghanistan, da Udine, da tutto il mondo, e hanno visto, bellissima, la prima discesa del suo Componidori, 20-20, grandissima discesa, stella presa da suo Componidori. Ha dato proprio la sensazione in partenza, ha spronato il cavallo in maniera proprio decisa, come se volesse dire devo portare a casa la stella, e finalmente ci è riuscito. Stiamo cercando di avvicinarci a Presidente Soberaiu. Eccola qua. Sì, Gianni, tu che puoi, che sei in mezzo alla festa, non farti travolgere, perché insomma lì adesso potrebbe anche scapparci il brindisi con la vernacina. Sicuramente. Anzi, ricordiamo a chi ci sta ascoltando anche, soprattutto lì in Piazza Cova, dove c'è Riccardo Cardia, al Villaggio Sartiglia, che la postazione commento è sguarnita. Gianni, anzi, io direi totalmente. Si scarica così la tensione. Assolutamente. Ecco qua, sentiamo il presidente del gremio. Allora, il presidente del gremio, sì, credo che sia il regalo più bello che ti possa aver fatto il tuo Componidori. Assolutamente. Sono troppo contento perché se lo merita, un ragazzo che se lo merita davvero. Ma te lo meriti anche tu, perché resta anche nella tua storia di salute. Grazie Gianni, grazie. Fantastico, grazie Gianni, sei un inviato di guerra praticamente là in mezzo. Là sul fronte. Lui ce l'abbiamo sul fronte. Molto bello, adesso vedremo che su Componidori che a squilli di tromba tornerà a meritarsi anche il tributo. Gli applausi lo precedono. E ricordiamoci che non solo verrà premiato con la stella d'argento dal suo presidente, ma questa stella che si è portata via, essendo d'argento, è sua. Beh, bella da mettere in bacheca. Tante foto, tanti applausi, tanti scatti per su Componidori, che giustamente si prende l'acclamazione delle tantissime persone che sono qui sulle gradinate delle tribune e anche lungo la via Duomo per suo Componidori. È vero, come dice il presidente Gianni Dessì, è meritatissima questa stella per Ignazio. Anche vediamo nella pista un tifo affettuoso. Bellissimo, sì. Ecco il tributo dei tamburini e trombettieri Sasartiglia. Tanti telefonini che fanno sì, è bene. Una Sartiglia sempre più immortalata dalla tecnologia. Quindi partiamo già alla grande. La prima stella, prima discesa, Sartiglia 2020. Sappiamo che questo mese ha avuto quella giornata che si può leggere 2020 al contrario, adesso non ricordo il termine esatto. Su Componidori ci regala la prima stella, insomma un anno quasi da record questo, ma stiamo solo iniziando, è solo l'inizio, quindi ci aspettiamo grandi cose oggi. Oggi è anche martedì e poi, se permettete, anche domani pomeriggio. Ah sì, lo sentiamo, Gianni, lo sentiamo bello carico e positivo, sì, quindi sì. Va bene. Tu chiaramente Gianni, essendo tu lì dove c'è la fonte della vernaccia, notoriamente, se ogni tanto vuoi portarne anche un po' a noi, non è che ci fa male, chiaramente. È difficile passare, il servizio d'ordine mi filtra, non si può portare, mi filtra. E allora lasciamo il messaggio ad Antonio Sanna, che dopo ci verrà a trovare e chiaramente non avrà accesso a questa postazione se Antonio non porterà Sanna la su Guartu, su Guinto su Guartu. Antonio il Sanna. Esatto. Ecco, una cosa che non fanno tutti, sta risalendo proprio fin su al vecchio carcere, perché secondo me è giusto quando su Componidori prende la stella farla vedere anche a chi è più lontano. Insomma, assolutamente sì, perché allora, tutti hanno... Approfitto di questo momento di pausa perché qui c'è Maurizio Casu. Maurizio, vieni. Ciao Maurizio, in diretta per EIA TV Super TV. Allora, tu sei l'ultimo entrato, il più giovane, il bimbo del gremio. Sì, il più giovane in assoluto, sì. Assolutamente. Allora, io ho detto che è un bellissimo regalo,
se la meritava Ignazio, ma se la meritava anche il presidente. Se la meritava il presidente, se la meritava il gremio, è una squadra, è una famiglia che lavora tutto l'anno e questi sono momenti che davvero San Giovanni ci gratifica del grande impegno. Maurizio Cavaliere, Giacomo Poidori, oggi gremiante, credo che a questo punto la Sartiglia non la potrai più fare. No, adesso proviamo a dare una mano da un altro punto di vista. Com'è la vita, non ti dico nei dettagli, ma com'è vivere la vita del gremio? Come hai appena detto, sono appena entrato, quindi ancora non mi sono neanche reso conto abbastanza di questo sogno che mi è capitato, perché è davvero, per chi la vive, perché la sente in un certo modo, è un'esperienza straordinaria. Va bene, grazie Maurizio. Buona Grazie Sartiglia. Gianni, grazie Maurizio Casu, che si occupa anche del centro di documentazione Sartiglia, e vi ricordiamo che chi ha preso il biglietto qua può avere addirittura anche uno sconto qua per vedere l'antiquario marborense, ma ricordatevi anche che Oristano, la Sartiglia oggi offre tantissimo, andate a visitare i musei che sono bellissimi, la Pinacoteca, l'antiquario marborense. E intanto Andrea, Roberto, su Componidori è lì con il suo presidente, momento di grande emozione. Onore giustamente anche su Componidori ha onorato i musici con un saluto con la stella, alzando la spada verso trombettieri e tamburini. Ecco qua il presidente Gianni Dessì, che l'ha premiato con la stellina d'argento e non è ancora finita qui. Non è ancora finita. Infatti io non ho detto nulla e non dirò nulla. Però se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono delle prospettive assai buone, insomma. E questo comunque era il famoso momento che durante la vestizione abbiamo detto lui sognava, e si è avverato. Sì. Comunque una cosa è sicura, perché non lo dico io, ma lo dicono tanti cavalieri che hanno corso e corrono la Sartiglia: quando hai un cavallo positivo hai oserei dire anche forse più del 50% delle possibilità di portarti a casa la stella, e in effetti il cavallo ha avuto qualche esitazione all'interno della vestizione, ma proprio forse qualche problemino per quanto riguarda le bardature, la coccarda, che è normale, ma dopodiché il cavallo serenissimo, tra l'altro si sapeva che era un cavallo perfetto per questo ruolo, e come si vede adesso nella partenza, ripeto, Ignazio l'ha proprio spronato decisamente, come per dire devo arrivare al risultato, e in effetti è stato premiato. Adesso dovrebbe partire su Segundu, in questo caso ecco qua, consegna la spada al terzo. Chissà di cosa staranno parlando. Sta salendo mi sta dicendo, mi raccomando. Sta salendo Corrado Massida perché è mancino. Qua vediamo che Fabrizio è destro. Perciò su Segundu Corrado Massidda, anche lui già Compoidori, come preferisce dire Gianni, non ex Compoidori, ma già Compoidori per il gremio, sempre per questo gremio di San Giovanni nel 2015. Anche lui centrò la stella con Sustoccu. Eccolo qua, è un mancino, come possiamo vedere. Come dicevi tu, il destriero del suo Compoidori è proprio un mix tra nevrilità e ubbidienza e serenità. Sì. Bello, molto bello. Anche questo di Corrado, come vedi, sta masticando molto, perciò vuol dire che è sereno. È agli ordini. Corrado è stato uno delle mie esperienze come componitore, no? Delle tue le mie prime esperienze. Ecco qua, sentiamo su un altro passo dei tamburini, ritornando. sì. Questo è su basso del suo secondo compone, quelli, come diceva Gianni, che devono essere suonati solamente qui in Sasè de Santa Maria o in Sartiglia, non possono essere eseguiti in parata, cioè quando i
gruppi vanno fuori a fare... Non possono essere esportati. Esatto. Occhi puntati sulla stella, Corrado. Quadratura fantastica questa, controcampo sulla stella. Ecco qua, si posiziona la stella da mancino, l'ha spostata in modo deciso, adesso la ricontrolla. Anche Corrado ha nel suo palmarès, al suo attivo, diverse stelle centrate. Andrea, se posso, sì, prego. Visto che Ignazio è tuo cugino, sì. Adesso io te la pongo da giornalista, visto che ovviamente tu sei stato Campoidori oltre che essere suo cugino. Qual è stata la tua sensazione nel momento in cui tuo cugino ha infilzato la stella e ci ha regalato la prima stella? Questo è il Gianni giornalista. Però stai diventando il Gianni indiscreto. Barbara D'Urso. Guarda, io ti dico la verità, stamattina ho pregato molto per questo che accadesse, perché davvero, come ha detto Gianni, se lo merita non poco. Ripeto, uno che è un ragazzo comunque sempre giovane abbastanza, e che in una pariglia, sai che io sono proprio un tradizionalista della Sartiglia, Gianni, cioè preferisco più le cose genuine, e stare 24 anni con gli stessi compagni non è da poco, perciò tutta la pariglia si è meritato questa stella. Assolutamente sono d'accordo con te. Tra l'altro nella mia intervista, seguiamoci la discesa di Corrado, poi continuiamo con questo argomento. Eccolo qua, una bella spinta da parte del cavallo. Eccolo, molto che esce veloce dalla mezza curva, sì, sta spingendo tantissimo, è un po' distratto, però ha ripreso la posizione. L'ha proprio mancata, come mai? Comunque non l'ha aiutato il cavallo, come vedi, se poi rivediamo le immagini, muoveva troppo la testa, e forse Corrado giustamente ha dovuto pensare un po' a tutte e due le cose, sia al fatto di dover arrivare sotto la stella per inquadrarla, perché era lì, nel senso che comunque vede anche la posizione in cui si trova adesso la stella, se l'è messa a lui, perciò aveva capito che poteva essere interessante lasciarla lì, e il problema è che il cavallo un po' l'ha disturbato. Roby? Il cavallo non ha aiutato il cavaliere, ogni tanto succede, probabilmente è un cavallo meno sereno di chi ha subito di più questo particolare della bardatura, delle coccate, l'ambiente, la gente, i rumori, le cose. Infatti se fosse arrivato sotto la stella un tempo di galoppo prima, l'avrebbe presa. O perlomeno l'avrebbe comunque toccata. Ho toccata. Allora, dicevo prima dell'intervista che ho fatto qualche giorno fa a Ignazio, che poi appunto è tuo cugino. Facevo notare, ma l'ho fatto notare da subito, quando è stata ufficializzata la sua designazione da parte di Gianni, che per la famiglia Lombardi comincia a diventare quasi da record 3 Lombardi che hanno fatto su Campoidori, perché insomma non è da tutte le famiglie avere 3 componenti. Questo fa sicuramente, come ha detto Ignazio, fa sicuramente piacere, perché arrivare ad essere a ridosso delle famiglie importanti come Fiori, Casu, Figus, che al momento li abbiamo superati, abbiamo superato anche qualcun altro, fa piacere, perché quando tu hai vissuto una vita comunque come anche per me, perché io sono da ragazzino che bazzico questo mondo, arrivare a certi livelli ti fa solamente piacere.
Sì, e quindi avete scritto come cognome Lombardi il vostro nome. E mi fa molto cognome. piacere quello che ti ha detto nell'intervista, che quando io e mio fratello Alessandro facevamo la sartiglia e lui era ancora un ragazzino che faceva le sartigliette, e eravamo i suoi idoli, e ci ha gratificato in maniera non poco. Certo, lo avete instradato voi al mondo del cavallo e soprattutto della sartiglia. Sì, ha detto che faceva la sartiglietta lui. Poi lui è diventato più bravo di noi. C'è un tempo per tutto. Eravate bravi voi nel vostro periodo, e oggi lui è molto più giovane di voi, quindi sicuramente. Ha detto molto più giovane di voi, Andrea. Grazie. Vorrei dirtelo. Sì. Dai, che siete dei ragazzi. Vabbè. Con Gianni siamo più o meno coetanei. Sì, abbiamo forse un anno di differenza. Quindi questi 35 anni ve li portate benissimo. Sì. Io 36, lui 35. E intanto ci stiamo avviando verso la terza discesa. Fabrizio manca, il forestiero tra virgolette della Pariglia, proviene da Tramazza, ormai in Sartiglia oristanese DOC. Sì. Perché quando noi abbiamo invitato gli stranieri Strangius a iscriversi all'Associazione Cavalieri, è stato solamente un piacere. Eccolo qua, anche attenzione anche a Fabrizio, perché come tutti gli altri due qui ci sa fare. Però purtroppo anche lui, secondo, è troppo alta questa stella, credo, non mi è sembrata. Ho sentito, proprio ha sfiorato la stella, la spada ha sfiorato la stella, per cui si è sentito proprio il rumore del metallo su metallo, ma proprio di uno sfioramento. E adesso il protocollo prevede che sia su un Poidori di martedì a tornare qua per diritto, e si cimenterà lui, quindi vediamo se regalerà una stella al gremio non rivale, no? Alla gremio del martedì. Dai, ci fermiamo quindi per un istante per la pubblicità e torniamo subito. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo e sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Ed eccoci, siamo tornati. Adesso è la volta della capocorsa del martedì, giusto? Sì, che vestirà i panni del suo Poidori del gremio dei falegnami martedì, Cristian Mazzuzzi. Suo cavallo si chiama Schizzo. Sì, Schizzo, è di sua proprietà il cavallo che monta Cristian. Anche lui ottimo parigliante, in Sasea de Santa Maria ovviamente ha avuto anche lui le sue opportunità, certamente meno di altri, perché poi c'è anche questo particolare nel mondo della sartiglia, che ci sono quelli più considerati chi meno, e Cristian comunque è abbastanza... Ecco, bellissimo comunque anche il suo cavallo. Ci sono i baroni. Sì, certo. C'è una gerarchia sì.
prova importante per lui questo pomeriggio, vediamo la sua partenza perfetta, serena, tranquilla, spinge anche lui, sprona anche lui, vediamo anche il suo cavallo un po' guarda, però è ancora bello disteso. Tocca la stella, l'ha presa un po' da sotto. Sì. Però già è un buon allenamento per martedì. Adesso sicuramente Christian, quando salirà adesso lì all'asilo, come si dice, o alla Esso, i due luoghi famosi di Oristano. Non ci si arriva più alla Esso adesso. Ci sono i balloni. Ci sono i balloni. Tra l'altro mi facevano notare ieri... Perché noi arrivavamo anche alla Standa, sì, attenzione. È vero. Sì, quindi nell'altra Viale Diaz arrivavate. Esatto, sì. Allora, ieri durante il collaudo del percorso con la commissione qualcuno faceva notare che forse è un po' corto rispetto a come era prima il tratto che si ha per disimpegnare, frenare. Sì, per disimpegnare il cavallo, Sì, per cui molte volte qualcuno si arriva un po' lungo. Bisogna stare molto attenti, soprattutto quando superi la curva, devi lì già iniziare a prendere in considerazione la distanza. Poi c'è qualcuno che rischia un po' di più e quindi si butta lo stesso e frena all'ultimo momento. Poi è chiaro che il cavallo non è stupido, come arriva e vede il muro di paglia si ferma. E intanto ci continuano ad arrivare tanti saluti dal mondo e c'è Enrico Sequi che ci sta guardando dalla Thailandia, secondo me dall'altra parte del mondo. E noi lo salutiamo Enrico perché lo conosciamo. Dottor veterinario. E Angela Di Benedetto invece che ci saluta dall'Abruzzo. Ormai con i social non ci sono più limiti, anche grazie alla tecnologia messa in campo dalla squadra che sta dirigendo oggi il Media Center, dove ci sono Nicola Azzori, Nicola Di Mille, Andrea Marras. In pista Matteo. Andrea Cinus, giovane cavaliere con già all'attivo diverse stelle, anche mi pare una d'oro, perciò è una buonissima media, anche una miglior discesa qui in Sasea de Santa Maria. Il suo cavallo molto allegro, lui fa equitazione a livello agonistico, bravissimo cavaliere di salto ostacoli. Questa è uno di quei cavalieri dove non puoi dire ci riesce, vero Rubi? Qua... Giovane ma ci riesce. Però io credo che prescindendo dalla fortuna che gli hanno tolto il rosone dalla coda, evidentemente gli dava fastidio. Eccolo qua, vedi? Bella partenza. Sta mandando proprio. Molto rapido. E la prende. Vedi. Questa l'avete chiamata, diciamolo. Sì. Diciamolo. Ma Andrea ha da anni questo vizio che ogni tanto la zecca proprio. E io immagino la felicità di papà Gianni Cinus, che è il papà di Andrea, giovanissimo tra l'altro, un ragazzo che tra l'altro fa equitazione se non sbaglio, però ha iniziato anche lui col mondo della sartiglietta. Da bambino. La sartiglietta deve essere una bella scuola, Gianni? La sartiglietta è la scuola per la sartiglia. Ormai poi è la scuola. Non è obbligatorio naturalmente per partecipare poi alla sartiglia degli adulti aver fatto la sartiglietta, però è consigliato a quei ragazzi che hanno questa passione. Devo dire che noi come Proloco ci stiamo impegnando tantissimo per istruire, tra virgolette. Quest'anno abbiamo fatto un corso, ne ho parlato anche di recente in una trasmissione, un corso a questi ragazzi molto molto frequentato, praticamente sono venuti tutti perché abbiamo spiegato loro alcune regole del benessere animale, alcune regole della storia della sartiglia, perché i ragazzi devono conoscere il mondo che poi dovranno da adulti affrontare in qualche modo. E intanto eccolo che torna Andrea Cinus verso la postazione, si ferma davanti alla tribuna B
tante persone, un lungo applauso per questo giovane cavaliere. Ha perso la stella perché stava rischiando anche di perderla qui sotto. Sì, gli stava per sfuggire. Però comunque c'era una misura minima, no? No, vabbè, se la centri è centrata. Poi diciamo che in altri anni, in altre occasioni, non è stata centrata, però se saltava oltre 25 metri te la assegnavano, e che era una cosa un po' così. Questa era presa, cioè anche se fosse volata via. Ma poi avremmo chiamato il VAR. Esatto, che abbiamo. Abbiamo anche il VAR. Eccolo qui, si aggiunge a quella media altissima, perché in base alle Sartiglie non tante al momento, che ne auguriamo tantissime, e poi sai, anche in giovane età trovarsi in pariglia dei compoitori è una soddisfazione non indifferente. E tornando al discorso, comunque, allora un po' di sana fortuna ci vuole. Assolutamente sì. Però ci sono quelli che nascono più bravi di altri a questo gioco. E infatti abbiamo, come io dicevo in partenza, lui è uno che ci sa fare, ci riesce e l'ha dimostrato con la stella che adesso si porta a casa. E questi tori, tu dicevi, però avevano i costumi di... I costumi che hanno oggi sono di pattada. Di pattada. Sì. Che abbiamo già visto in altre occasioni qui negli ultimi anni. Bellissimo. Molto bello, sì. Si sono complimentati con lui alcuni membri del gremio di San Giuseppe, che sono dietro, stazionano qua vicino, naturalmente nel posto sotto la stella più o meno. Avete visto che non so se si è visto nelle immagini televisive, Andrea si è complimentato, o meglio i gremianti sono complimentati con Andrea per questa stella colta. Avete visto chi ha premiato? No, mi è sfuggito. Gianni, tu sei sul fronte, ma ormai ti hanno inglobato No, è che si sta svolgendo lontana la vestizione. La vestizione, la premiazione. Cavallo montato a briglia, attenzione, questo c'è, adesso me ne sono accorto adesso, è bellissima questa figura del suguardo con il morso sardo, troppo bello. Ero anni che non vedevo. Qui ci vuole mano leggera allora, e sapiente. Qui sono sotto la stella, adesso mi stavano facendo una brulla, tra virgolette. Ho chiesto a Giuseppe chi aveva, e lui mi stava cercando di trarre in inganno, che Melanzana, perché qua vicino. Io per un attimo stavo chiedendo a Melanzana che cosa prova, poi ho capito che mi stavano facendo una brulla. Ma chi? Soberaio e Gascia? Soberaio e Gascia. Soberaio e Gascia Giuseppe, deve essere abbastanza premio pimpante per la seconda stella, tra l'altro del gremio, però è sempre un cavaliere, ci mancherebbe, peraltro anche un bravissimo cavaliere, quindi sono ben felice di averlo premiato. Sei ritornato dopo anni di assenza, adesso ti sei nuovamente motivato per lavorare col gremio? Ma io quando c'ero mi sono sempre goduto tantissimi momenti che riguardano il gremio, che riguardano la Sartiglia. Sono assolutamente gli stessi, sono io che sono cambiato molto, ma i sentimenti e i pensieri sono sempre gli stessi, uguali. Certo, grazie Giuseppe Vacca, operaio Gascia del gremio di San Giovanni. Ne approfittiamo però tra una vernacina e l'altra. Melanzana, parlavamo di te prima. Dicevamo qui con Andrea Lombardi e Roberto Torigia, che sono in regia, sul banchetto degli speaker, che tu sei stato uno di quelli che ha preso più stelle di tutti. Sì, vero? Sì, sono stato uno dei sono imbattuto 22 d'argento e 6 d'oro ne ho per adesso. Avete riconosciuto Melanzana dal suo modo di... No, uomo imbattuto. Uomo imbattuto. Quindi non ti batterà più nessuno a questo punto. No, cioè, qualcuno ragazzo sì, sperando che durino a correre, capito? Io ho corso da ragazzino, ho corso, capito? Quante Sartiglie hai fatto? 47. Solo? È una battuta naturalmente. Grazie. 47 Sartiglie. Io praticamente stavo nascendo più o meno. Sì. Io ne ho fatto solo 6 in postazione e commento. Sia domenica che martedì.
5 volte. Adesso non si può Ma quasi più c'è fare. ancora la strada, mi dicono dal microfono, dalla postazione microfonica, che c'è ancora strada, puoi ancora partecipare? No, ho 76 anni adesso. No, dimostri di No, me. ma li aumentiamo. Se volete, la posso fare, non c'ho paura. Per Antonio aumentiamo l'età. Ma guarda che il ragazzino me la mette ancora sotto, non c'è problema. Grazie Melanzano. Intanto squilli di tromba per Attenzione. la discesa di Graziano Sì, Pala. attenzione che Graziano mi pare che siano 15 all'attivo le sue stelle centrate con una o due d'oro. Perciò anche Graziano è un centratore sì, di stelle, sì, come eccolo qua. diceva Luigi Cozzoli. Diagonale giusto, partenza perfetta, bella la curva, la mezza curva. È già pronto, lo inquadra un po' di più. Molto, eccolo, tende il braccio. Tocca la stella, sembrava presa per un istante. Sì. Anche lui un po' disturbato dal cavallo, perché poi l'ha ripresa in mano prima di arrivare alle colonne, subito dopo casa di Annadina. Ecco, lo rivediamo. L'ha presa un po' sopra. Era lì, sì, purtroppo niente. Allora, ho un'altra piccola precisazione sulle condizioni della pista. Ieri, durante il collaudo, l'esperta del Ministero delle Politiche Agricole, che fa parte della commissione di collaudo, la dottoressa Paola Zocchedu, ha chiesto e ottenuto che venisse leggermente bagnata, perché era un po' secca ieri. Poi in queste giornate magari di mattina c'è freddo e umido, ma durante il giorno poi il sole secca la sabbia. Io direi che, visto calpestandoci, passandoci, camminandoci sopra, direi che la pista è perfetta per anche quest'anno. Ormai da diversi anni a questa parte stanno indovinando la miscela di sabbia, insomma non è proprio un indovinello, ma lo stanno facendo con cognizione di causa. Ma tieni presente, Gianni, che dopo ciò che successe 5 anni fa non credo che non c'è più margine, non ci sono più margini per sbagliare. No, sarebbe, perché errare è umano, ma perseverare, insomma. E comunque tutto serve per fare esperienza. Ecco qua, adesso dovremmo essere a gruppi? No, c'è solo Enrico, evidentemente una forma di ringraziamento, perché è il padrone del cavallo di Ignazio, Enrico Fiori, l'anziano della Sartiglia 2020. Un onore concesso. Sì. Insomma. Il fatto che si possa scendere da soli non è da poco. Enrico vestì i panni da compositori da ragazzino nel 1967 per il gremio di San Giuseppe e poi più recentemente nel 2004 però per il gremio di San Giovanni. Anche in quell'occasione nel 2004 centrò la stella con la spada Enrico. Eccolo qua, il veterano, che comunque sempre Fiori, perché era il veterano, dicevamo tempi fa era sempre Antonio, e oggi è diventato il veterano della Sartiglia. Enrico Fiori è partito col suo bellissimo grigio. L'ha mancata. Oggi non ci sono limiti, o la beccano in pieno oppure si va lisci proprio. Comunque c'è da dire anche questo particolare delle telecamere e della ripresa TV che ti appiattisce molto. Sì. Probabilmente dagli schermi non si riesce ad apprezzare la velocità reale di questi cavalli. E intanto aspettiamo che salga un altro gruppo di cavalieri, ci fermiamo di nuovo un attimo.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Siamo tornati. Il primo gruppo di cavalieri è arrivato alla piazza Mannu e siamo pronti per la prima discesa. Anche qui una mandata di San Giovanni, tutti già compoitori di San Giovanni. Dovrebbe partire Ignazio Nonnis, credo, che è questo sulla destra. Sì, dovrebbe partire lui, Ignazio Nonnis, compoitori per il gremio di San Giovanni nel sfortunato 80 sciopero per la Sartiglia oristanese, poi nell'82 parte Antonello Mele, su compoitori Antonello Mele, vestì i panni nel 99, eccolo qua Antonello Mele in partenza. Attenzione Antonello, anche lui all'attivo tantissime stelle. Tocca la stella, ma... Allora, ne approfitto visto che il cavaliere non ha preso la stella. Qui abbiamo Eleonora Mainò, che è un ospite, lavora a Siena TV, giusto? Intanto spiegaci qual è il tuo lavoro, Eleonora. Allora, io sono non solo per Siena TV, ma anche soprattutto per il Corriere di Siena per raccontarla, perché non l'avevo mai vista la Sartiglia e essendo un'appassionata di cavalli, avendo insomma per tanti anni seguito da me personalmente un programma sulle feste tradizionali in cui vengono impiegati i cavalli, mi mancava la Sartiglia, quindi la dovevo vedere e è qualcosa di pazzesco. Sì, bella definizione. Vediamoci questa discesa intanto. Ignazio Nonnis, questa volta con la mano destra, non sinistra. E tocca la stella che vola tra la gente. Presidente dell'Associazione Cavalieri Ignazio Nonnis, come ho detto già prima, è stato compoidori purtroppo nell'anno dello sciopero 1980 per il gremio di San Giovanni e poi Ignazio Pinna lo richiamò nell'82. Una bellissima Sartiglia. Sì. Allora la stella al contrario, adesso la rimettono a posto. Allora dicevamo Eleonora, è pazzesca, mai quanto il palio però di Siena. No, mai quanto il palio, ma sono due cose totalmente diverse. Credo che però se un senese rimane colpito al cuore da una festa che si fa con i cavalli e che si fonda sulla storia e sulla tradizione, per cui il popolo sente così tanto, vuol dire che è qualcosa di superlativo. Insomma, noi ce l'abbiamo, anche noi ce l'abbiamo nel sangue, la nostra bella storia di uomini e cavalli.
Vediamo questa discesa. Giorgio San, bella falcata da parte del suo destriero. E che peccato per Giorgio, perché anche lui ha un buon palmarès, un bellissimo costume di Desulo, è abbinatissimo con le sue coccarde sull'arancione, ma purtroppo ci dispiace per l'altro costume che abbiamo visto invece era di Osilo. Un'altra domanda di Eleonora e poi facciamo accomodare. Gianni, Sì. Gianni, scusa, potresti chiedere alla nostra amica Eleonora se in cambio di questa magia che le stiamo regalando mi procurerebbe a me personalmente, scusate se utilizzo il mezzo pubblico per scopi privati, una foto del mitico Re Artù, che forse lei se lo ricorda. Allora, mi diceva Roberto in postazione che aspetta, vediamo questa discesa, poi traduco in senese. Vola la stella sulla nostra postazione. Questo non era mai successo. No, non era mai successo. E questo ha porta sfiorato fortuna. ha sfiorato i giornalisti. Sfiora i giornalisti. Se la sono vista brutta. Una categoria bruttissima quella dei giornalisti. Io indegnamente la rappresento. Allora, mi diceva Roberto, se in cambio di questo bello spettacolo tu sei in grado di procurargli una fotografia del mitico Re Artù. Volentieri, accidenti, sì, Re Artù, insomma. Poi anche ieri noi abbiamo fatto un bel giro di scuderie grazie a un amico speciale che è Michele Ardo, ci ha portato in giro e ho trovato pezzetti e legami tra Siena e Oristano un po' ovunque, quindi molto volentieri la farò avere a Gianni e la porterà a Roberto. Che è l'allevatore che ha vinto il palio. Che è l'allevatore che ha vinto il palio. Come l'allevatore? Era tu il cavallo? Certo. Attenzione. Era ora. Andrea. Sì, e questa è proprio meritata. Ricordiamo chi è? Dovrebbe essere Pomogranato. Allora, mi diceva che Roberto è l'allevatore di Re Artù, quindi questa fotografia sarebbe il massimo per lui. È una cosa preziosa, io non ho mai avuto esperienze da allevatrice, ma il mio babbo è stato proprietario di un grande cavallo da palio, quindi insomma capisco poi i legami che si creano con questi animali quando poi arrivano alla corsa più importante che c'è in Italia, che è il palio, insomma diventano anche doppi legami. Non solo in vacanza, ma anche per motivi professionali. Cosa produrrai da questa Sartiglia? Produrrò un racconto sulle giornate di Oristano. Io cerco sempre, quando vado fuori e soprattutto scrivo per il giornale, dove insomma il supporto delle immagini è relativo, di raccontare quello che può legare Siena e i posti che visito attraverso la passione dei cavalli. Quindi qui ho da scrivere. Ieri sera volevo uscire, non sono riuscita perché ho scritto per 4 ore. E vabbè, ti porterai sicuramente un bel ricordo. Avete qualche domanda oltre quella del... No, chiedile se si ricorda l'anno e la contrada per cui vinse Re Artù. L'anno e la contrada di Re Artù. È 98 Nicchio. E il Fantino? Il Fantino. Dario Colagè. Detto il Buffera. Detto il Buffera. Perfetta. Bravissimo, grazie. Grazie Gianni. Grazie a voi, grazie. Stai facendo un lavoro fantastico. Grazie. Eccolo qui. Eccolo qua. Pomogranato, Fabrizio, complimenti davvero, ha centrato la stella in pieno. Se avete visto è arrivata sull'Elsa senza toccare la lama. Anche lui già con poi d'ori per il gremio di San Giovanni qualche anno fa, anche lui tantissime stelle all'attivo e l'ha dimostrato oggi con quest'altro centro. Molto, molto bello, un costume di Paoli Latino quello che indossa Fabrizio Pomogranato. Era quello, dicevi, ricercato? No, quello ricercato... di Cardias. Esatto, è un altro sempre... Quello di Cardias. Come dicevamo anche l'altro giorno, Andrea, i costumi neri sono tipici della zona del Montiferro, dell'Alto Ristanese. Sono molto Sediro, belli. Paoli Latino, Basanta, Seneghe, che è un paese bellissimo qui a pochi chilometri. Mi pare che ci sia un amico che sia nato lì. Sì. Vabbè, c'è anche buona carne a Siena. Buon olio, buon vino.
vino che Antonio Sanna non ci ha ancora non ci ha portato. portato. Io invito nuovamente, scusa Gianni, Riccardo Cardina del villaggio Sartiglia, luogo dove ci sono le prelibatezze della Sartiglia, di venire qui in postazione commento. Noi saremo ben felici di accoglierlo con un vassoio di zeppole e una vernacina. Cioè noi non diciamo di no, ecco, mettiamola così. Se poi c'è qualche altra anima pia del circondario di questa Sea de Santa Maria che vuole venire, noi lo cogliamo, braccia aperte. Andrea Luzzi, il sindaco di Oristano, ha premiato questa stella e allora abbiamo scaricato la tensione di questi giorni con la prima stella dei Sucumpuidori, Andrea. Sì, è una cosa bellissima, anche la vestizione è andata tutto molto bene, poi la stella dei Sucumpuidori è stato ha sbloccato la situazione, è un po' di tensione ovviamente, la Sartiglia è sempre una cosa meravigliosa, ma dopo tutti i preparativi, l'incontro in prefettura e in questura ci voleva, adesso sta andando meglio. Vediamo questa discesa. Sergio Ledda, una iena, attenzione a Sergio. Peccato. Ci ha dato la sensazione di che l'avesse presa qua dalla nostra prospettiva. Adesso col ralenti capiamo come è stata, qual è il problema, qual è la questione. Allora Andrea, tu oltre che essere il sindaco sei anche il presidente della fondazione, un impegno davvero sta diventando sempre più grande, alla fine non so se riusciremo a resistere con questi ritmi. E tu hai partecipato con me alle tantissime riunioni, molta gente non sa, molte persone non sanno cosa c'è veramente dietro la Sartiglia. La Sartiglia è fatta dai gremi, dai cavalieri, dai massaiedas, dai tamburini, però è fatto anche da un grande lavoro organizzativo, viste le normative attuali, sulla sicurezza, che ha preso giornate intere. Pensate che nella riunione finale per l'ok relativa alla Sartiglia siamo stati 8 ore in riunione, con momenti anche un pochettino difficili. Sì, ho vissuto anche io. Quindi c'è un grande lavoro dentro e insomma il presidente della fondazione, il sindaco di Oristano, insieme anche al presidente della Proloco, insieme agli altri, fa di tutto per difendere la Sartiglia davanti a tutto e davanti a tutti. Certo, allora, primo anno per la Fondazione Oristano, un cambio che non è soltanto un cambio di nome o di look, ma un cambio di contenuti. No, è un cambio di contenuti, abbiamo l'istituzione Sartiglia che di fatto è la vecchia Fondazione Sartiglia col presidente Luigi Cozzoli che sta facendo un lavoro già egregio e non poteva essere altrimenti, una persona che è stata 2 volte con Pomidori, con Gremio Falegnami e Contadini. Poi recentemente le nomine del Comitato Cultura e Turismo, Santina Raschiotti e Dora Soru, e poi un CDA di alto livello per cercare di portare questa Fondazione Oristano a dare una spinta culturale e turistica di cui Oristano ha veramente bisogno. Oristano c'ha già una buona situazione relativa alla cultura e al turismo, ma ha bisogno secondo me di uno strumento che canalizzi, che focalizzi tutte le iniziative, tutte le cose buone e che porti un pochettino ad avere un rilancio maggiore in questi settori. Grazie Andrea e buon proseguimento. Grazie sindaco, grazie Gianni. Beh, è un grande lavoro quello che è stato fatto da ogni punto di vista, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda tutto l'apparato di comunicazione. Ci fermiamo ancora un attimo. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Eccoci qua, altro gruppo che sta arrivando alla piazza Mannu. Gruppi abbastanza grandi, Andrea. Sì, sono sempre da 6. Altri anni io ho vissuto anche uno alla volta. C'è stato l'anno del dottor Pepe Sedda che ha voluto riportare un po' alle origini
questa corsa dove in effetti quando abbiamo iniziato a correre anche io si scendeva a 1 e non in gruppo. La stecca. La stecca voluta e non casuale. Alberto Carta Alberto Carta. Manca la stella Alberto Carta, che se non sbaglio ha esordito con te, Alberto? Sì, nel 2000 Alberto Carta ha esordito con me. Anche lui negli ultimi anni ha avuto la fortuna di centrare qualche stella e anche portato a casa la sua stella d'oro. Ecco. e intanto ci ha raggiunto qua Antonio Sanna, che è venuto con la vernaccia, quindi può avere il microfono, se no non lo avrebbe avuto. Grazie, intanto vediamo il prossimo cavaliere partire al galoppo sfrenato che affronta questa discesa, poi parliamo di vernaccia. Dai, eccolo qua, pronto. Ecco, la presa, bellissima. Ci voleva la vernaccia. Ci voleva la vernaccia, l'hai portata apposta per brindare. Certo, questa Gianni, tu che sei sulla pista, ti possiamo dire che te ne lasciamo. Allora, quindi Vernaccia ne sta scorrendo, però non mi sono avvicinato, no. Preferisco non... Paolo Soddu, dovrebbe essere Paolo Soddu, del 48 in testiera. Allora, visto che Antonio ha la cuffia, giusto? Il microfono. I miei due compagnetti di Pariglia. Avete ricostituito la Pariglia? Sì, sono un po' ingrassati loro, io sto benissimo. In linea. Antonio. Ma mi sente Antonio? No, non ti sente, puoi dire a me, io riferisco. Allora chiedigli se oltre alla vernaccia ha portato anche della buona grappa. Ha detto Gianni, si è portato anche il grappino. Certo, solo esclusivamente per lui. Solo per te, ha detto, lui. solo per te. A parte che è una battuta. già salutato tutti, gli emigrati, quelli che sono fuori, già fatto. Posso salutare mia cugina? Sì. Ok. Ciao Giusy. Ma non fare la mano perché tanto non sei inquadrato. Non ti vede, non ti sente ma non ti vede. E intanto torna il nostro cavaliere a riprendersi il giusto tributo della tribuna qui alle nostre spalle e dei tamburini e trombettieri nella postazione che è loro davanti alla sede dell'arcivescovado. Eccolo qua, alla premiazione dovrebbe essere Alessio Garau, sì. Sì, quest'anno ci arriva anche molto lontana la voce di Silvia Urru, Sì, in effetti è un po' distante, ma cercheremo dopo di riprenderci. Io un po' ho inquadrato qualche cavaliere, giusto guardando la figura. Questa è la quarta? Sì, questa allora, vediamo un po'. Facciamo un riepilogo. Abbiamo quella del suo compoitore, la prima stella centrata, poi Andrea Cinus, Fabrizio Pomogranato che era la terza, e qui abbiamo quella di Alessio Garau. Noto una bardatura, o meglio, le rosette sono un po' particolari, sono dei garofani, delle rose. Sì. Nando Faedda. E intanto c'è Gianni in collegamento con Nando Faedda sul percorso. Che ha appena premiato. Nando, non c'è una gerarchia vera e propria, il presidente sceglie chi vuole, lui all'interno del gremio, ovviamente fatte le figure istituzionali. Perché ha scelto te, Gianni? Sicuramente perché io sono il prossimo presidente e di conseguenza ecco, sì, allora questo mi era sfuggito. Diciamo che essendo il presidente futuro, vale per questo la premiazione, non per altro. Ho capito, non è che ci fosse
vabbè, un legame c'è sicuramente, un legame Un legame c'è, logicamente, perché siamo tutti del gremio, siamo molto amici, però questo è Prossima amicizia. discesa. Vediamo la discesa. Dovrebbe essere Gianni Serra. Ha avuto grossi problemi in partenza, anche adesso il cavallo un po' ha rallentato la sua corsa. Allora, non Nando, ha mai avanzato questo Nando, quindi tu cavallo. dal 24 giugno sarai il prossimo operaio. Certo. Come si vive da pre-operaio? Ma per me non è una cosa nuova, è una cosa già vissuta altre volte. E comunque è una bella cosa perché c'è quell'ansia anche di farlo, l'ansia della Sartiglia, cioè quando si pensa alla Sartiglia, la scelta del corsa, ci sono un insieme di cose che fanno piacere, ecco, vivere. Di solito si dice dimmi chi è il presidente e ti dirò chi è il capocorsa. No. Per me è sbagliatissimo perché non lo so neanch'io e non sto dicendo così. Ce ne sono 120 cavalieri, meritano tutti. Vediamo questa. Bellissima! Ecco uno che è sceso benissimo. E meritava davvero. Segnati il suo nome, non si sa mai. A voi la linea. Anthony Maccioni. Anthony Maccioni, glielo diciamo. È preciso. È il genero di Melanzana. Sì, L'ho aggiustata difatti. io, se no non la pigliava. È stata opera di Melanzana. Gli ho detto al presidente di segnarsi il suo nome, che non si sa mai, perché è quello che sarà il presidente il prossimo anno. Eccolo qui, Anche perché gli ha bella portato stella. fortuna. Bellissima stella di Sì. Anthony Maccioni. Sì, Anthony è stato al fianco del suo compositore di martedì l'anno scorso, nel 2019. Antonio, non andare via, Antonio il Sanna è sceso giù. Tu stai portando fortuna, quando sei arrivato tu già 2 stelle nel giro di pochi minuti. No, mi hanno chiamato per portare la vernaccia e quindi poi dopo mi avrebbero dato del taccagno, sono venuto e ne ho portato una bottiglia da 50 cc. Così da buffantadotto. Mi va di non arrivanta costumerie. Addirittura questa spada si è spiegata prima di entrare nel foro. Guarda il cielo, Anthony Maccioni. Genero di Melanzana. Si accompagnò anche nel 2010 Elisabetta Secchi Anthony. Sì, lo ricordiamo. Anche lui indossa costumi di Paoli Lattino. Sarà Monsignor Carboni a premiare il nuovo arcivescovo di Oristano, poi lo sentiremo al rientro. Silvia ricorda che sono 5 stelle, su quante discese? Adesso Gianni te lo dico, con Così questa di Anthony sono... Scommetto che vuoi fare La statistica. Assolutamente, Accidenti. sì. È il mio io non vedo l'ora di fare la statistica. Dopo 15-20 discese cominciamo a fare le statistiche. Allora adesso arriva Monsignor Carboni e lo sentiamo. Ci mettiamo all'interno. 16. 16, 5 su 16. Dai, è facile già. Monsignore, buonasera. Intanto padre Roberto. Bene, e lei tutto bene? Sì. Allora, credo che sia davvero un onore essere chiamati a premiare da parte del gremio. Allora, io da ragazzo ho visto molte Sartiglie, ho studiato qui ad Oristano, quindi fa parte un po' della storia della tradizione mia. Però certo è un'emozione fortissima essere chiamato a premiare. So tutto il lavoro che c'è dietro dei cavalieri e anche la bravura che ci vuole per prendere una stella, quindi auguri a tutti. Certo, lei è andato via da studente, diciamo più o meno da Oristano, poi ritorna da pastore, insomma da vescovo, quindi vive la sua prima Sartiglia. Sì, è una grande emozione, intanto perché è un evento di comunità, di popolo. La Sartiglia è Oristano e Oristano vive la Sartiglia e quindi noi ci dobbiamo sentire dentro a questa festa, perché è una festa di tutti, è bello. Grazie padre Roberto, Monsignore, arrivederci.
Gianluca Murtas, mancino, anche lui ha l'attivo tante stelle e difatti se la porta a casa anche questa. Alla 17ª discesa, se non sbaglio. Sì. Luca Murtas, si faceva molto il nome quest'anno di Luca come possibile cilindro. 6 su 17 discese, 35%. L'uomo dei numeri, Gianni. E questo è importante perché poi martedì faremo il raffronto, perché non è tanto il numero quanto il confronto, quanto la statistica rispetto alle discese. Ah sì, mi diceva Melanzana? Che questo gli ho aggiustato io la stella. Che gliel'ha aggiustata lui la stella a Luca, certo, perché lo conosce, perché sa che è un mancino. È un mancino. L'esperto ci vuole sotto la stella, è inutile, qui insistono a non mantenerli gli esperti. Dovrebbero pagarlo proprio l'esperto, seduto qui vicino, gli sposta a destra e a sinistra, basta. E chi meglio di Melanzana può farlo. E comunque Melanzana aveva lasciato la Sartiglia per raggiunti limiti d'età, però davvero, a parte gli scherzi, è stato un grande Antonio Fiori, ricordare il nome, non è Antonio, sì. Antonio, sì, sì. È un attimo perché c'è anche è Angelo, il suo fratello, sì. Antonio Fiori, che ha dato davvero tanto al mondo della Sartiglia. Ecco qua, altra stella. Che indossa un costume di Cagliari. Sì, questi sono gli abiti che vennero indossati per accompagnare su Campoidori Peppe Sedda per il gremio di San Giuseppe. Però all'occasione non venne utilizzato Sabarrita, ma un altro copricapo con una treccia particolare. Maurizio, che ha premiato, Maurizio Casu, meglio di così, insomma. Che onore, un cavaliere che è un amico, che prese la stella anche 20 anni fa quando io feci su Campoidori, Luca Murtas, quindi mi fa particolarmente piacere. Ricordiamo che Maurizio insieme a Nando sarà il prossimo Beraie Gascia, dico bene? Sì, esatto. Grazie Maurizio, grazie. Si sta preparando Matteo Liccheri che allora, ho sentito Maurizio dire che Matteo la prende, adesso vediamo. Speriamo per Matteo. Costume di Oristano, Matteo Liccheri, forza. Invece purtroppo la manca. E la tribuna A come un'onda si sposta e si sporge. Però non era Maurizio che si è sentito fuori campo. No, era Paratore, il Giacomo Idori della Luigi, sì. Era a fianco, ha detto vedrai che la prende, in realtà non è andato così. Perché Luigi è uscito qualche anno con Matteo, ha fatto pariglia con Matteo. Matteo, ricordiamo che accompagnò anche Sergio Ledda, fu il suo terzo compagno. Sì. Ecco che stanno per salire altri 6 cavalieri, anche in questo gruppo qualche Campoidori qualche cavaliere che ha già vestito i panni del suo Campoidori qualche anno fa. E adesso vedremo che succede, ci fermiamo ancora un istante. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa e 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda.
E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Ecco qua, siamo tornati, i cavalieri del nuovo gruppo si avviano verso la piazza Duomo, dove a brevissimo ci saranno le nuove discese. Andrea, hai appuntato i numeri? Sì, Silvia ha annunciato la partenza per Francesco Loi. Vediamo se è lui che partirà per primo. Dovrebbe indossare o meglio indossa, se è lui, un abito di San Mugheo. Adesso vediamo se alla quadratura, se riesco da... Sì, dovrebbe essere lui, ma non è di San Mugheo, ma credo sia di Azzara, mi pare, o sì, forse di Azzara. Francesco Loi. Bello il grigio pomellato. Sì. È uno dei mantelli più accattivanti nel panorama. Peccato. E intanto avevi ragione all'inizio, è costume antico di San Mugheo. Di San Mugheo? Assolutamente. Sì, scusa, sono andato a frugare nelle mie tante comunque scartoffie. Sei andato a frugare nel computer, di la verità, che non è Beh, lo sai che ormai qua la tecnologia la fa da padrone. Beh, intanto qui da queste parti è passato anche Luigi Cozzoli, sempre a vedere che tutto funzioni bene, il presidente dell'istituzione Sartiglia che sta facendo un po' la spola tra la pista non e è che ci postazione. controllano troppo. Ci stanno controllando. Ci stanno controllando. E intanto continuiamo a salutare le tantissime persone che ci stanno seguendo sul web, su tutte le lingue. Vi ricordiamo che potete seguire questa diretta anche in sardo e in inglese, in sardo con Ottavio Nida e Maria Barca, e in inglese con Bettina Brovelli e Davide Camba. E a proposito di sardo, Ottavio mi ha domandato chi fra pago hanno cui su a questione delle Sartiglie in Sadru. Bravo! Bravo! Braccio atteso. E la stella vola di lato nell'area del gremio. Che poi a proposito di sardo sempre, noi quest'anno abbiamo intitolato la trasmissione di Super TV Chistionendi des Sartiglia, perché ci piace dirlo nel nostro idioma, nella nostra lingua. E mi sembra una cosa buona e giusta, tu sai quanto ci tengo. Dusciu. Soffro a fare la cronaca della Sartiglia in italiano, però purtroppo è così, mi tocca. Francesco Serra è chiamato alla partenza, uno dei... anche questo con un costume particolare, sicuramente un'altra stecca voluta da parte dei tamburini e trombettieri. Niente da fare per la stella. La maschera molto particolare, sì. Questa riprende un po' le vecchie, quelle che sì. si vendevano qui in Via Dita dalla merceria di Garau. Sì, quelle di carta a pesta. Erano in carta a pesta, quelle che si scioglievano solo col sudore erano monouso. Ce ne voleva una la domenica e una il martedì. Squilli di tromba, nuova discesa.
Furio Tocco, grande cavaliere Furio, purtroppo anche lui ex Giacomo Polidori per il Gremio di San Giuseppe nel 2008, fece coppia con un altro grande amico, Attilio Balduzzi, che oggi è in veste di commentatore. Stecca sottolineata dai fischi del pubblico per una nuova discesa. Alessandro Orru, niente da fare per Alessandro. La Stella ha battuto sull'Elsa, dando almeno l'impressione sonora l'avesse presa, invece purtroppo no. Ultimo di questa sestina, numero 51, Andrea Solinas. E qui si ritorna ai figli d'arte, alle famiglie. Andrea con Polidori 2 anni fa. Esatto. Per San Giuseppe. Eccolo in partenza. Che indossa la classica istimenta del velluto. Sì. Molto comodo per andare a cavallo. Sì. No! Questo è il contrario della fortuna. Questo è il contrario della fortuna. Mi piace come riesci a cogliere in maniera raffinata. Volevo dire altro, ma so che sarebbe bello rivederlo. Adesso lasciamo che la nostra regia ce lo faccia rivedere e poi, in attesa che salga il nuovo gruppo, ci fermiamo di nuovo per un istante. Con la punta, con la punta purtroppo io gliela darei. E gliela stanno dando, infatti. Applauso per lui, l'aveva presa. Sì, è giusto. Ha provato a palleggiarla per un istante. E a momenti gli riesce la magia del rinfilzarla per la seconda volta. È andata è meritata, è presa, perciò è giusto. Molto bene, molto bene. Teniamo il conto. A quanto adesso siamo? Lo aggiorniamo. Andrea ha dei problemi un attimo col computer. Però ma il computer di Andrea è tutto nella sua testa. È un DOS. Ha un Commodore 64, per quello arriva dopo un po' e va ancora a 56k. Con quei rumori strani di internet di un tempo. Benissimo, nuova premiazione, tante strette di mano, e il Gremio di San Giuseppe anche che lo circonda. È tornata a trovarci anche Tiziana Fanni, che era con noi per la vestizione. È tornata con i mostaccioli, altra specialità oristanese. Quest'anno non abbiamo le zeppole, ma chissà se Luigi Cozzoli ancora potrà fare questo miracolo di portarle qui da noi in postazione. Anche perché sarebbero delle zeppole presidenziali. Esatto, immaginati Dalla regia mi dicono di ricordarci anche di loro, forse. Beh, ci sta aiutando Silvia, 25 le discese. E quindi adesso c'è la nuova risalita, ci fermiamo di nuovo un istante. Cooperativa Sacro Cuore, dal 1979 leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore, trasporti e servizi con autogru dal 1979. E siamo di nuovo in onda, stiamo sempre attendendo che salgano i nuovi cavalieri.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, pecorino romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga a soli 19,90 € al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Eccoci, siamo tornati, abbiamo un ospite graditissimo con noi, abbiamo il sindaco di Oristano, Andrea Luzzu. Sindaco, beh dai, sta andando bene, sei contento? Sta andando bene perché c'è tantissima gente, ali di folla fantastiche anche nel percorso dalla vestizione a qui, il corteo era veramente tra le ali di folle straordinarie, sold out sulle tribune, sold out intorno alla pista, non c'è vento, una bella giornata. Non si può chiedere di più. Anche quest'anno, sindaco, avete fatto uno sforzo veramente gigantesco per mettere insieme. Tu hai usato queste 3 direttrici, no? Spettacolo, tradizione e sicurezza. Sì. È stato uno sforzo grande quello sulla sicurezza. Sì. Allora, tradizione perché gli attori principali sappiamo chi sono. Cavalieri, Gremi, Massaiedas, Tamburini, questi sono gli attori principali. Spettacolo perché ormai è un grande evento e grazie alla Regione Sardegna, al Ministero e alla Fondazione di Sardegna è diventato un grande evento, però anche sicurezza, per tutta una serie di motivi un grande evento è difficile da gestire, quindi anche se la gente non lo sa, dietro questo spettacolo ci sono giornate intere insieme alle forze dell'ordine, insieme agli esperti, insieme agli ingegneri, al genio civile, per cercare di rendere sempre più sicura questa manifestazione. Grazie mille sindaco, adesso ci godiamo qualche altra discesa e poi insomma... E poi andiamo in via Mazzini. Andiamo in via Mazzini. Io Grazie a voi. Io, Roberto Torigio, Andrea Lombardi e Gianni, poi con gli altri che verranno qua dove siamo qua. Grazie a Torna voi. a trovarci. Grazie a voi. Grazie sindaco, grazie mille. Ciao Andrea. Bene, il sindaco è venuto a farci visita chiaramente graditissima, ci vediamo subito alla prossima discesa. Si è spostato leggermente da una parte. Dovrebbe essere Vacca questo, sì, è lui. Purtroppo ha avuto qualche problemino in partenza, addirittura una mezza impennata da parte del suo cavallo. Ci è andato proprio sotto, era un po' più alta la stella. Come ha detto il sindaco, c'è un bel sole, soprattutto lì in piazza Mannu si vede, insomma. Sì. Noi siamo già un po' in ombra, abbiamo la cattedrale alle spalle. Squilli di tromba, prossima discesa. Per Alessio Piras, numero di tessera 29. Eccolo qua che una bella falcata, bella cavallo possente, giovane cavaliere Alessio. Tanto non sento più Gianni. No, Gianni sta parlando in sardo. Ah, ecco, Gianni non l'avevo visto, si è unito al commento in lingua sarda, quindi si sta adesso dedicando alle tradizioni. è una giornata poliglotta questa. Adesso poi lo vogliamo vedere quando passerà all'inglese. Dubito, però chissà, non si sa mai, In partenza Marco Arca, anche lui è un espertissimo cavaliere mondo dell'equitazione, è da qualche anno che partecipa a questa corsa, bel grigio il suo corsiero.
Niente da fare anche per Marco. Quest'anno mancano all'appello, Roberto, diversi veterani della Sartiglia, soprattutto del gremio di San Giovanni. Sì, c'è stato un ricambio non indifferente, pare almeno 6-7 inserimenti di giovani promesse. Ecco, vediamo un'immagine bellissima su Componitore che consegna che riprende la spada, e in quel caso la fatidica frase a Trusanus Mellus, chi Deo volla. Un'altra discesa. Per un soffio. Naturalmente, ritornando al discorso di Andrea, quest'anno mancano 3 pariglie piene come numero totale. Sì, intanto. Certo sono 9 cavalieri in meno. Ecco, 9 cavalieri in meno. Adesso bisogna vedere se ne approfitteranno, nel senso che bisogna vedere insomma quante spade circoleranno. Allora, sono nella postazione in lingua sarda, ti vogliono fare un saluto in lingua sarda subito dopo questa discesa. Va bene, seguiamo questa discesa e poi sentiamo Maria Barca e Ottavio Nieddu. Stella che vola tra i fotografi. Stella che vola tra i fotografi. Chico Soddu dai suoi gesti, come manda il cavallo in curva, e può essere solo lui, Chico Soddu. Un saluto in lingua Bravissimo. sarda, dessa postazione in lingua sarda. Sì, sicuramente salutiamo tutti i sono sikinde sa Sartiglia, amor noi non siamo sakinde sul saluto sappare, noi salutiamo Soski che ne su commenti in italiano e io sono storna sul saluto, sicuramente non querere salutare Vinza sorda sa postazione in inglese che ammentamo, non so chi questo veni fatto, questo manno triballo veni fatto può che arrivare sa Sartiglia in tutto il mondo. Grazie Maria. Ottavio Nieddu, appustisi di questa capata. Non vorrei sbagliare, ma questo è Rodolfo Manni. Niente da fare neanche per Rodolfo. Ancora un liscio. Allora, Ottavio, boca di scuffia, un saluto poi gli ascoltatori in lingua italiana. Non ti ho sentito. Un saluto poi gli ascoltatori in lingua italiana. Ah, saluti a tutti, ma devo dire in italiano? In sardo. Ah, in sardo. Ciao a tutti, noi siamo cristiani, siamo contenti in EIA TV, sa Sartiglia cosa nostra. Io sono un nostro, un sono questa gente che ho liberi questa esperienza a manna e da contare in sardo, in salima cosa nostra, e forse sa superare il umano che si può toccare. Dunque, se noi, Deo e Maria, se ho diadero, onorato di fare questo traballo. E dunque, è bello uscire che si può contare questa tradizione cosa nostra con salimba cosa nostra. Dunque salutiamo a tutti i che si ascoltano in italiano, ma non preferito continuare a cristianare. Grazie a tutti. Grazie Ottavio, grazie. Fantastici. Senti, Maria suggeriva di farlo anche in inglese. Maria suggeriva di farlo anche in inglese questo. Facciamo anche in inglese. Ci fermiamo. Sotto una buona stella, bevi remada.
Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. Eccoci di nuovo, è salito il nuovo gruppo. Andrea. Ne ho identificato 3, sono Giuseppe Sedda, Elisabetta Secchi, abbiamo 2 Amazzoni, poi vediamo di... Allora, dopo questa discesa, il saluto in lingua inglese. Filippo Vidili, già presidente dell'Associazione Cavalieri per più mandati, diverse discese più forti, più veloci, premiato come miglior discesa qui in Saser de Santa Maria. Dovrebbe partire lui, Silvia ha dato il via per questo cavaliere. Lo vediamo con un altro, anche lui col costume di San Mugheo. Eccolo qua, Filippo Vidili, grande parigliante in via Mazzini, bella discesa, bella andatura da parte del suo cavallo. Per pochissimo. Maschera molto particolare questa. Sì, è stata verniciata in modo da riprendere i colori della bardatura, delle coccarde, e soprattutto della... Now we speak English a little bit. Il saluto in inglese per i nostri ascoltatori in italiano. So, hello everybody, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori in italiano. Sono Alessandro Solinas, my name is Alessandro Solinas and I am one of the broadcaster here that Riscap de Sartiglia. Sorry for our international audience, I am doing an interview for the Italian audience. Ok, grazie. Adesso vediamo, thank you. Vediamo il cavaliere. Roberto, ti ha preso la lettera, Gianni? Stella fantastica! So we are very happy. We have to start. Questa è una stella internazionale. Questa è internazionale. It's international star. Torre says that is an international star. Una stella internazionale. Ok, un saluto anche per te in inglese. Hi to everyone, I'm Davide Camba, I'm broadcasting for Eia TV. See you here in Oristano. Grazie Davide, grazie. Potete seguirli anche direttamente sui canali social della fondazione, c'è il commento in inglese, mi sembra una cosa buona e giusta. Insomma, oggi li abbiamo oggi sentiti Gianni tutti. le hai fatte tutte, sono veramente felice, oltretutto l'hai fatto mentre si prendeva la stella. Essere poliglotti ci aiuta a prendere più stelle, mettiamola così. Questa era la stella per Salvatore Montici, un'altra Iena, un altro grande cavaliere qui in Saser de Santa Maria, soprattutto anche nelle pariglie di via Mazzini, grandi premiati per i vari ponti e le verticali volanti con le Iene, con Sergio Ledda e Bernardino Ecca. Anche lui ha un altro da aggiungere al suo grande palmarès di stelle centrate qui in Saser de Santa Maria per Salvatore Montici. Coloratissimo il suo costume, abbinato al costume di San Nughedo Santa Vittoria. Esatto. Il viola prevale in questo abito. Molto bello, molto bello. Premiato dal gremio ancora una volta. Abbracci da parte del gremio che vede il suo cavaliere prendere un'altra stella e adesso torna verso Sant'Antonio lasciando lo spazio alla nuova discesa. Intanto salutiamo anche le tantissime persone che stanno guardando la Sartiglia, ci stanno seguendo da Piazza Eleonora. Ciao a tutti, se sollevate le mani vi vediamo. E anche da Piazza Roma, naturalmente, da Piazza Cova al villaggio Sartiglia. Ricordiamo sempre a Chicco e Riccardo che stanno coordinando il villaggio che sono graditissimi anche da queste parti. Roberto, lo sai, bisogna riportare le persone all'ordine, è così, è così. Secondo me stasera stanno disattendendo. Un po', bisogna dirlo.
Alla partenza Andrea Concas, anche lui è un giovane cavaliere, qualche anno che partecipa. Vediamo la sua bella discesa, bella posizione del cavallo. Ora il numero 35. Allora abbiamo il microfono il Manunza. Il direttore della fondazione, dottor Robino. Sartiglia, stanchi ma ci siamo. Sì, Sartiglia, stanchi ma ci siamo, è la giornata e la Sartiglia ci sta ricambiando di tutte le fatiche consumate per organizzarla. Una città in festa, una manifestazione che ancora una volta conferma tutto il suo fascino, tutta la sua bellezza e tutto il portato di storia e di tradizione che ha per noi, e quindi veramente una Sartiglia che ci gratifica tantissimo. Quest'anno primo anno della Fondazione Oristano, come dicevo al sindaco prima, non ha solo cambiato look ma ha cambiato anche nei contenuti. No, certo, la Fondazione allarga i suoi orizzonti. La Sartiglia è la manifestazione più importante di Oristano, ma è parte di un sistema, perché Oristano è anche beni culturali, Oristano è attrattività turistica, e quindi la Fondazione Oristano nasce proprio per questo, per mettere a sistema tutte le eccellenze della nostra città e per mettere a sistema tutti gli operatori della nostra città, il comune, la Fondazione Sartiglia, la Proloco, tutti i soggetti che da tempo operano in questi ambiti, e quindi questa è Stella, questa è Stella. Gianfranco Manunza. Questa è Stella. Ha avuto un problema in partenza, il cavallo si è impennato, lui è dovuto scendere, però comunque alla fine vediamo che è stato premiato dopo questo piccolo intoppo. Però I puntini stavano con me, Stella, questa è Stella. Grande Gianni, ogni volta che prendi la parola prendono una stella, dai, sei un ragazzo fortunato. E vediamo il rallenti. Le immagini fantastiche che ci giungono dalla regia. Approfitto per ringraziare chi c'è in regia, intanto Roberto De Martis e poi chiaramente la regia di Marco Di Stefano, ma saluto in particolare gli amici che sono venuti dalla Sicilia per darci una mano: Francesco Aloi, Giorgio Ruta, Giovanni Chiaria e Giuseppe D'Agata, che stanno vivendo con noi questa esperienza per la prima volta. Dottore, ho qui il prefetto di Oristano che ha premiato poco fa, e quindi non possiamo non cogliere l'occasione per farci dare un saluto. Eccellenza, un saluto. Allora, il mio secondo anno alla Sartiglia, quello che ho visto è che quanto più segui questa manifestazione, tanto più ti appassioni e capisci anche il senso, quindi per me è una conferma dell'importanza della tradizione nella sicurezza come è stato oggi, quindi sono contentissimo di come è andata. Benissimo, grazie dottor Russo, grazie mille Gianni, grazie. Beh, giusto, l'abbiamo sottolineato diverse volte, oggi però è assolutamente importante questo che stiamo dicendo, cioè comunque l'infrastruttura, che anche noi facciamo parte di questa infrastruttura che sta intorno alla Sartiglia, deve essere quanto mai attenta e discreta affinché si possa lasciare che la manifestazione si svolga nella totale sicurezza, però che sia la manifestazione protagonista assoluta e non altro, e quindi benissimo, grazie alle parole anche del nostro prefetto. Eccolo qui, Gianfranco in premiazione. Allora sta per premiare l'assessore al Costume di turismo, Samugheo. l'assessore regionale al turismo. Premia l'assessore regionale al turismo, l'assessore Chessa. Gianni, poi strappagli una battuta se riesci anche all'assessore. Assolutamente sì, lo sto aspettando al varco. Nel senso che voleva dirti di strappare un'altra stella, insomma, ecco qui. Ah, ecco, in quel senso lì, con i puntini. Gianni, ci sei? Sì, avventati sì. un falco. Mi sto preparando. Bene, sotto di noi guarda, anche se Gianfranco Manunza. Anche se naturalmente è super scortato, ma con i gomiti ci facciamo largo. Benissimo, benissimo.
lo vediamo da qua con il nostro presidente, Sì. il dottor Cozzoli, Lo aspetto fuori pista perché- sul percorso. Certo, lo aspetto fuori pista perché all'interno della pista non è il caso fare interviste. Intanto la nostra regia indugia su la Elisabetta prima Secchi, la prima Amazzone per questo Amazzone. pomeriggio. Anche lei è stata componitore, sì, giusto? nel 2010 per il gremio di San Giuseppe, presidente Mauro Forza, Liccheri. forza che vogliamo la stella, Elisabetta. Anche lei grande centratrice di stelle. E per pochissimo. Il cavallo non l'ha aiutata però, effettivamente no, proprio per niente. non è stata una delle sue migliori discese questa di Elisabetta. Assessore Chiesa, di nuovo ad Oristano, è davvero un piacere ospitarla per la nostra Sartiglia e la regione insomma che ci sia e che è presente. Mi sembra che oggi anche altri colleghi del Consiglio regionale, altri colleghi di giunta sono qui presenti, quindi una presenza importante per una festa molto importante per tutta la Sardegna. La Sartiglia credo che ci abbia fatto fare il salto di qualità per farci conoscere, poi guardate quanta presenza. Una bellissima giornata, siamo a fine febbraio, questo tempo, penso che questo clima non c'era nessuno in nessuna parte del mondo. Ecco qui tutte le cose abbinate, così come questa organizzazione di oggi ci deve far capire che noi dobbiamo saperci vendere l'immagine della Sardegna. Dobbiamo puntare... Aspetti un attimo, vediamo questa discesa. Attenzione alla stella. Giuseppe Secchi. Peccato. Purtroppo no. Bisogna puntare la spada. Bisogna puntare, sì, in questo caso dobbiamo puntare veramente a questi eventi di grande qualità. Noi dobbiamo proprio ripartire dalle tradizioni, a chi eravamo, a chi siamo. Guardate, stamattina ero stato allo Surgio alla presentazione di un libro, ho conosciuto un poeta, ma ho conosciuto un luogo, un comune dove la verità non ce l'ho mai andato. La Sardegna la dobbiamo prima saperla conoscere noi sardi e apprezzarla, e dobbiamo imparare a parlare bene noi per prima la nostra Sardegna e poi dobbiamo sapercela vendere. Ecco, io da assessore al turismo cercherò di mettere in una vetrina ancora migliore, ancora diversa, dove possa rappresentarci ancora di più la Sartiglia Oristano. Quindi benvengano questi momenti, ma grazie a tutti gli organizzatori, grazie al sindaco e ovviamente agli amministratori locali, ma soprattutto alle Prolocco, alle associazioni di volontariato che poi molto si sorregge su di loro. L'iniziativa sta andando bene, mi sembra che la gente sia felice, io percepisco questo, quindi tutto va bene, però non dobbiamo arrenderci, noi siamo sardi, dobbiamo capire che possiamo essere i numeri uno, lo dimostriamo quando andiamo nelle fiere, vedete come sono state trasformate, vedete che l'Italia non solo parla di ciò che stiamo facendo, quindi se ci uniamo, mai più 100 gong da 100 berritasa, se stiamo insieme saremo i numeri uno. Grazie mille, ci fermiamo un istante e torniamo subito, Gianni. Grazie. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. E siamo di nuovo in onda, nuovo gruppo che sta giungendo verso la Via Manno. Adesso il nostro Andrea Lombardi si sta prendendo gli appunti e ci dirà chi è che deve scendere, perché Andrea è la nostra thinking machine. No, è più che altro la nostra ultima risorsa, nel senso che... Io se bevo un altro bicchiere di vernaccia posso cantare canzoni ma non tenere i conti. Benissimo, intanto la nostra regia indugia sul numero 26.
Luigi Iriu col costume di Nule si sta apprestando a scendere in San Zeno di Santa Maria. Eccolo qua, Luigi, figlio d'arte, Enrico Iriu, il papà. Per un istante. Sì, visto che l'abbiamo citato, Enrico indossò i panni dei Sugompoidori per il gremio di San Giovanni nel 2005. Attenzione a Paolo Faedda, perché per un periodo è stato un po' guarda il cavallo, però sta andando forte. Attenzione a Paolo, anche lui grande centratore di stelle, peccato, era bello dritto ma purtroppo non... La velocità c'era. Sì, no, vabbè, Paolo ha sempre spinto il proprio destriero. Mi ridate i numeri così facciamo un po' di statistiche, quante discese e quante stelle? Sì, dopo questo gruppo Gianni così facciamo un conteggio. Va bene, più preciso. Sì. Però Gianni, matita e carta senza usare l'affarino lì. No, non è che non lo posso fare, ma non c'è il tempo. Matita e carta. In partenza un'altra Iena, dovrebbe essere, o meglio è Bernardino Ecca, l'unica stella d'oro del 2019, anche lui grande centratore di stelle, una ex Iena con il trio Montigi, Ledda, Ecca, grandissimi protagonisti nella Via Mazzini. Eccolo qua, Bernardino spinge il suo cavallo, vediamo se è fortunato come nelle precedenti edizioni. Niente da fare questa volta per Bernardino, ma c'è sempre martedì. E intanto, mentre aspettiamo la nuova discesa, saluto le tante persone che ci stanno guardando da varie parti del mondo e saluto anche la nostra amica Cristina che ci sta guardando in Piazza Eleonora. Poi vediamo se riusciamo a farla arrivare fin qui da noi, e gli amici che ci stanno guardando anche da Parma e che dicono ad Antonio: porta la vernaccia ai cronisti. E i tuoi amici che da Parma ci stanno guardando, caro Antonio, hanno capito tutto. Un altro mancino, bello quest'abito. Sì, molto. E a questo punto ho la sabbia anche sotto la maglia. Sotto la stella schizza sabbia dappertutto, ma è normale. Allora, l'ingegnere, due parole per la nostra diretta EIA TV, Super TV. Allora, la fatica premiata alla fine. Ingegner Filippo Uras, responsabile della sicurezza. Beh sì, diciamo che si hanno sempre momenti di tensione perché hai paura che tutte le cose... Adesso siamo in controllo, quindi sono contento, c'è bel tempo, abbiamo fatto tutto, l'impegno è stato ripagato. Grazie ingegnere, buon lavoro. Grazie mille all'ingegnere Uras, abbiamo visto questi giorni quanto lavoro c'è stato per mettere su tutta la macchina, e anche una persona che si assume una grandissima responsabilità. Velocissimo questo, velocissimo. Sì. Questo avrebbe meritato qualcosina in più. E intanto ci ha raggiunto Antonio Sanna. Antonio, ti richiedo una gran voce e noi non possiamo non invitarti qui tra di noi. È stata cambiata la stella, il presidente Soberaio ha deciso di cambiare stella. A posto? Sì,
e l'amico Web che naturalmente trovandosi lontano sta reclamando la tua mi presenza. sta reclamando la mia presenza, quindi sono qua Web, tranquillo, è solamente che c'è qualcosina da fare oggi e quindi sono un po' impegnato, però più tardi sarò qua in pianta stabile, sì. Quindi tranquilli. Andrea Pirodi in pista in questo momento. La stella vola in alto e cade sui fotografi. Anche Andrea fu Quindi, al fianco. Tore, colgo l'occasione, siccome qualche settimana fa siamo stati presso la casa circondariale, abbiamo illustrato agli ospiti che cos'è la Sartiglia, oggi la staranno guardando e ne sapranno qualcosa in più per quello che abbiamo fatto col Presidente e Maurizio Casu, e quindi li saluto cordialmente, saluto tutti quanti. Sì, è stato sicuramente un gesto importante quello che ha fatto la Fondazione, hai fatto benissimo a ricordarlo. Invece Andrea, stavi dicendo? No, di Pirodi che è stato al fianco di Antonio Giandolfi nella pariglia del suo compositori, sempre per questo gremio. Un altro gruppo di 6 che si preparano per la loro corsa. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Siamo tornati, vediamo che un altro gruppo si sta avviando verso la piazza Manno per l'ennesime discese. Come siamo, Andrea? Hai 6 visto stelle per il momento. Su quante discese? Adesso te le conto. Schiaccia total, fai prima. Tocca il libretto e produce automaticamente. Non c'è il pulsante direttamente? No, purtroppo Andrea qua è venuto con una Commodore 64, non sappiamo che fare. Ho più bit io del Commodore 64, di quanti ne aveva il Commodore 64. Il numero 55 Francesco Carboni si avvia a compiere la sua discesa annunciato dagli squilti di tromba. 30 discese, insomma. Poteva andare meglio. Siamo scesi al 20%. Siamo scesi al 20%. Sì, bisogna risalire. Sì. Francesco Carboni alla sua col discesa. Costume di Hololai. Sì. Non ho capito, ma è entrata e riuscita? No, questa volta niente. Ha preso in testa un ragazzino, ma forse ha messo la mano. È uno dei rischi del stare sotto la stella. Tra l'altro non vedo più il cartello, una volta c'era attenzione, zona caduta stelle. Sì, le stelle cadenti della Via Duomo. Vediamo problemi per Marco Collu che è rimasto a terra per qualche anno, poi quest'anno ha deciso di riprendere a riprovare l'emozione in Sartiglia. Eccolo in partenza Marco Collu,
molto veloce anche lui, molto veloce. Niente da fare per Marco. Stella sulla Gli ha sabbia. toccato la punta, probabilmente gli è entrata nell'occhio, perché vedo che ha qualche problema. Allora, il presidente dei presidenti, no, il presidente dell'istituzione Sartiglia. Buonasera, dottor Cozzoli. Si sta divertendo? Una intervista formale, si sta divertendo? Sì, io mi diverto sempre la Sartiglia, non c'è niente da dire. Mi sono divertito quando la facevo, mi sono divertito quando ho fatto il presidente della giuria, mi sono divertito quando ho fatto il mestiere che stai facendo tu adesso, mi sono divertito oggi che mi hanno dato questo incarico a cui tengo molto e che mi ha veramente fatto piacere. Ho visto, perché abbiamo seguito, in parte anche sofferto assieme per alcune situazioni che si stavano creando nell'organizzazione. Seguiamo questa discesa e poi continuiamo l'intervista a Luigi. Renzo Mura, attenzione anche a Renzo, grande centratore di stelle. Però peccato che questa volta non è andata. riesce, no. Allora Luigi, dicevo, abbiamo naturalmente vissuto insieme momenti organizzativi. È arrivata la Sartiglia, ma naturalmente stiamo spostando, è un attimo solo, entriamo in sicurezza, quindi alla fine la Sartiglia è una liberazione per tutta la tensione che si accumula. Sì, abbiamo diciamo, sofferto, come giustamente hai detto tu, alcune situazioni che si stavano creando, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza dei percorsi, la sicurezza dei cavalieri, insomma alcune situazioni che comunque abbiamo bypassato perché siamo riusciti a superarle abbastanza anche brillantemente, grazie anche all'intervento dei nostri tecnici che sono Stella presa leggermente dal bravi. basso. Giampaolo Mughed con questo nuovo costume rigenerato di Samugeo. Allora Presidente, sei fresco di nomina, si può dire, c'è la tua prima Sartiglia da Presidente. Nostalgia della partecipazione attiva oppure no? Più attiva di questa mi sembra difficile, Gianni. Mi dice Torre, più attiva di questo mi sembra difficile. No, diciamo che quando si correva si pensava soltanto a correre e basta, e tutti gli aspetti organizzativi non solo non interessavano, ma non se n'era neanche a conoscenza. Da dentro invece, da dietro le quinte, vedi invece che c'è un gran lavoro e che la Sartiglia non comincia il giorno che si fa la vestizione, ma comincia 6 mesi prima e finisce forse 6 mesi dopo. Vediamo questa discesa e poi continuiamo con Luigi. Antonio Cuccu. Costumi di Orgosolo. Bellissimi. È anche bello l'abbinamento con niente da fare, con la bardatura. Allora dicevo Luigi, la Sartiglia non inizia il giorno della Sartiglia, non inizia alle 14, ma inizia 6 mesi prima e finisce 6 mesi dopo. Però c'è un momento in cui finisce la Sartiglia, l'hai ribadito anche in commissione. Quando finisce la Sartiglia? E quando su Campoidoro si toglie la maschera, a quel punto la Sartiglia è finita, non c'è niente da dire. Poi ci sono i festeggiamenti, ci sono tante altre cose, però la Sartiglia finisce al momento in cui su Campoidoro ridiventa la persona che ridiventa l'uomo. L'ho ribadito questa cosa, sembra una battuta per noi forse anche scontata, però Luigi l'ha dovuto dire anche con una certa tono di voce, perché qualcuno diceva no, la Sartiglia non finisce in quel momento, finisce a notte tarda, quindi con il carico di responsabilità che si dovevano prolungare fino a notte tarda per voi. Certo, è un problema anche di sicurezza pubblica, cioè aspetta la discesa. Emanuela Colombino, attenzione. Forza Emanuela. Eccola e qua. prende la stella. E gli abbiamo dato la stella. Meraviglia, meraviglia. La dedichiamo al dottor Cozzoli questa. E la dedichiamo soprattutto, la dedichiamo al dottor Cozzoli, la dedichiamo e alle persone che stanno lavorando da giorni nella biglietteria. Ilaria, Francesca, Enrica, Riccardo e Giacomo. Un grande abbraccio a loro. Tore, guarda, per un attimo metto le cuffie a dottor Cozzoli, parlaci direttamente. Dottor Cozzoli, mi sente? Certo che la sento. Guardi, le dedichiamo questa Sartiglia con tutto il... La dedichiamo a lei e alle persone che lavorano nella Sartiglia, chi è in biglietteria, a Nadia Usai, a tutti. La dedichiamo a voi. Proprio mentre stavi parlando è arrivata e così. Però una cosa,
Spiegami perché mi dai del lei. Lo sa, dottor Consoli, adesso che lei ha un ruolo istituzionale dobbiamo dare... Andrea, è giusto? C'è mollato. Sono solo atteggiamenti di facciata. Noi che abbiamo contatti con le delegazioni estere, soprattutto con i greci, te lo dico in greco, akabada. Grazie Luigi, grazie mille. No, grazie a te. Come sempre, insomma, la simpatia travolgente, siamo molto felici del grande lavoro fatto. Grazie, ciao Torre, grazie mille a tutti. Allora, Emanuela l'anno scorso non ha partecipato, è rimasta in parcheggio e 2 anni fa lasciò la Sartiglia con una stella e riprende quest'anno con un altro centro. Brava, veramente brava Emanuela, che ha vestito i panni dei suoi compositori nel 2014 in cui pioveva poco, tra l'altro. Sono stati 3 anni terribili per quanto riguarda la pioggia, sì. Anche l'anno di Valentina Uda e anche il 2016. Sì, Valentina Uda anche per Emanuela. Infatti Valentina è stata accompagnata da Antonello Feno, grande sartigliante, e poi anche da Emanuela, e poi viceversa è successo l'anno successivo, 2014, Emanuela Colombino compositore e Valentina Uda al suo fianco, sempre con Antonello Feno. Una battuta al volo con il dottor Angelo Bresciani, che è stato il presidente fino a qualche mese fa della Fondazione Sasartiglia. Come sta andando questa Sartiglia, Angelo? Bene, molto bene, su Campoidone una stella bellissima, una bella discesa, tutto bene, una bella giornata, bellissima come sempre. Ti stai ridivertendo come una volta la Sartiglia, perché fare il presidente non la vivi in un altro modo? No, come una volta no, mi divertivo quando la facevo invece di guardarla e di organizzarla, mi divertivo di più, mi diverto anche adesso, ma da spettatore. E mi sembra anche giusto, grazie anche per quello che hai fatto. Grazie Gianni. Avete fatto anche anche se nell'ultimo periodo, però avete lavorato tantissimo per dare poi l'input alla nuova fondazione, ovviamente. Era il nostro dovere, il nostro compito, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, credo che qualche cosa di positivo l'abbiamo fatta anche noi, insomma. Grazie ancora Angelo e buon Grazie. divertimento. Intanto continuiamo a salutare le tantissime persone che ci seguono da lontano, in particolare salutiamo Giampiero e Sabrina che ci stanno seguendo da Bologna, un abbraccio grande, i tanti sardi in giro per il mondo. Ricordiamolo che anche l'anno scorso, Andrea, ci hanno seguito in 2000 dall'Argentina. È bellissima questa cosa, cioè 2000, voi lo sapete chi fa i conti con il web, e si tratta di codici IP, sì, no? certo. Gli indirizzi Sì. che ti guardano, Sì. Questa cosa è bellissima, spero che succeda di nuovo, poi avremo presto i dati e lo capiremo. Argentina, altro paese di cavalli. Direi. E di gauchos. Prima o poi dovremo riuscire a portare ad Oristano alcuni cavalli da Ciutadella de Menorca, ci dobbiamo riuscire. Una cosa, mi impegno come presidente della Provoca a lavorare in questo senso qua, perché a proposito di cavalli e di razze di cavalli, i cavalli di Ciutadella de Menorca che fanno poi la Ensortiglia de Menorca sono completamente diversi da questi. Benissimo, lo aspettiamo Gianni, ci fermiamo ancora un istante. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit,
Da 20 anni, l'energia di noi sardi. Attivati ora. Eccoci qua, siamo tornati e adesso stiamo seguendo un nuovo gruppo. Vediamo un bellissimo costume di Desulo che si avvia verso la piazza Manno. Andrea. Sì, abbiamo in partenza Andrea Manias, che 2 anni fa è stato uno dei secondi aiutanti di campi di Antonio Giandolfi, e con lui eseguì l'incrocio con Sumo Poidori. Eccolo qua che parte Andrea Manias. Una andatura molto composta. Stella quasi presa. Era forse un po' alta però, almeno a mio avviso, però comunque la discesa era abbastanza lineare, pulita. Lui era ben messo, proprio dritto. Peccato. E abbiamo sul Longu, cosiddetto per via della sua altezza, grande compoitore anche lui con lo Stocco Centro La Stella nel 2015 per il gremio di San Giuseppe. Una delle immagini forse più belle che noi abbiamo catturato qua alla Sartiglia. Eccolo qua sul Longu. Alessandro Crobu. Vediamo. Vai Alessandro. Grande centratore di stelle. Peccato, per un soffio. Peccato. Ma lo diciamo anche che Alessandro non doveva correre, poi invece ha sostituito esatto. una persona, un altro cavaliere che non ha potuto. Esatto. L'ho incrociato ieri mentre passeggiava qua sulla pista, cercava di sentire un po' gli umori di quello che succedeva, e mi ha detto insomma che però era contentissimo di riscendere qui lungo questa via. Pronto invece adesso è il numero 42, Marco Serra, con questo antico costume di Paoli Latino di cui abbiamo parlato. I pantaloni mi lasciano un po' perplesso. Ma eccolo qua. Anche il particolare del Savacciò, calamitata questa, sì. Calamitata proprio. Sarà a causa dei pantaloni, no, sì. Però dice che c'è uno studio, sono dei pantaloni che sono stati ritrovati, ricostruiti secondo una iconografia ottocentesca. Sicuramente c'è sempre, questo lo stavamo dicendo, questo studio sul vestiario, sull'abbigliamento tradizionale, molto interessante. Come c'è stato per l'abito che abbiamo visto prima, calamitata proprio. Sì. Fantastica. Guarda come è arrivata sull'Elsa senza toccare la spa, guarda. E questo è il contrario della Iella. Esatto, esatto. Intanto salutiamo gli amici che ci guardano anche da Dubai. Saranno al caldo loro, però invece in Olanda, ci stanno guardando anche dall'Olanda, un po' più fresco. Sì. Torna da questa parte il nostro cavaliere con costume paulese antico a tenere i giusti onori da parte dei tamburini e trombettieri Sasartiglia. Anche Savacciò riprende il vecchio volto degli anni 50-60, primi 70. Non vorrei azzardare, ma credo che per Marco sia la sua prima stella in Sartiglia. Loro vengono come col fratello Francesco dal mondo dei tamburini, loro sono stati musici anche a livello di generazione, poi hanno deciso di, come si suol dire, darsi all'ippica. Non sapevo avesse dei risvolti positivi il detto.
Infatti abbiamo... Però attenzione, adesso io ho fatto la battuta, ma comunque poi sono diventati dei grandissimi pariglianti in via Mazzini con Pasqualino Forgillo, che ho avuto il piacere di accompagnare come aiutante di campo nel 91 e anche l'anno scorso, credo, se non vado errando, hanno vinto il primo premio nelle Praglie con un centrale girato con Pepe Catapano, già anche lui compoitore per il gremio di San Giovanni e a più volte presidente dell'Associazione Cavalieri. E intanto dalla regia continuano a darmi elenchi dei tantissimi luoghi da cui ci stanno guardando. Tantissimi luoghi. Qui c'è stata una sostituzione di cavallo, da quello che mi dicono, Salvatore Vacca, che partecipa con questo numero 91. La stella toccata, ma... Allora, sono qua a bordo pista con l'assessore regionale Anita Pili, che ha appena premiato. Penso che sia una bella emozione, prima volta da assessore, prima volta alla premiazione a Sartiglia. Sì, una vera emozione da oristanese poter partecipare a Sartiglia in veste di assessore e premiare, ma principalmente vivo questa manifestazione che per me è la più importante dal punto di vista affettivo come davvero un'emozione, perché rappresenta l'identità della Sardegna, lo deve rappresentare in maniera regionale, quindi non soltanto perché appunto c'è una provenienza da parte dell'oristanese. La Sartiglia rappresenta patrimonio dell'intera comunità sarda ed è giusto continuare a valorizzarla sempre al meglio. Hai visto quanta gente arriva a Oristano per la Sartiglia? Penso che l'abbia vista anche da non assessore, però lo sa insomma che Oristano diventa, per la Sartiglia diventa un punto di riferimento importante. Questo è importante per la città. La Sartiglia è assolutamente una manifestazione che riesce a attrarre collateralmente tante altre piccole manifestazioni che nel corso del mese in cui si svolge riescono a creare davvero tante presenze all'interno della città di Oristano e nei paesi limitrofi, quindi è sicuramente un evento importantissimo dal punto di vista economico e dal punto di vista dello sviluppo turistico regionale. Grazie Anita, ti facciamo rientrare nella tua postazione. Grazie ancora, arrivederci. Grazie mille Gianni, grazie all'assessore Pili, assessore all'industria della Regione Sardegna, anche lei presente qua per questa fantastica giornata. Intanto abbiamo qualche problema in partenza. Sì, ci sono problemi in partenza per Danilo Casula, figlio ora è d'arte. partito. Sì, adesso è partito, aiutato dalla, appunto nominato prima, Pepe Catapano, già compoitore e presidente dell'Associazione Cavalieri. Danilo Casula non è un'andatura, una falcata potente, però viene prende premiato. la stella. Abbiamo comunque notato una cosa, che chi ha avuto difficoltà in partenza ha centrato la stella. Fantastico, ottimo. Adesso insomma hai tenuto il conto di queste stelle? Aspetta che accendo il fornello. Adesso abbiamo un altro ammazzo nell'assessore Carmen Murru, è l'ultimo cavaliere in partenza, ammazzone in questo caso, per l'ultimo sestetto che abbiamo anche lei proveniente dal mondo della Sartigliedda. Applausi del numerosissimo pubblico sotto la tribuna A, ancora baciata dal sole. Siamo a 12, Tore, 12 stelle colte. Su quante discese? Adesso riaccendo il fornello col computer. Settimana prossima te lo diciamo, Gianni, non ti preoccupare. Gianni, sì. Se mi senti, io qua sulla tribuna vedo anche l'assessore alla cultura del comune di Cagliari,
dottoressa Piruddi, vedi se riesci a portarla per una breve intervista, sentiamo cosa significa per l'assessore del comune di Cagliari la cultura, che tra un po' si troverà a fare i conti con Sant'Efisio, venire qui e vedere questa manifestazione. Lei è oristanese, se non sbaglio, vero? Sì, credo che sia, insomma, se non proprio di Oristano, Sì, comunque ha un legame forte con la città. Sì, ha lavorato qui a Oristano per un po' di tempo. Stavo cercando, dunque ha premiato Michele Pinna. 57 Gianni. 12 su 57. Sì. Allora un attimo che adesso stavo cercando Michele. Ah, eccolo, lo vedo là. Vediamo questa discesa e poi ci fermiamo per un altro istante e poi diamo poi la parola a Gianni. Ok Gianni? Va bene, grazie. Eccola qui in partenza Carmen Murru. Anche questo complesso molto colorato. Il cavallo un po' guarda, però discesa molto rapida. Sì. Stella non presa. Ci fermiamo un istante, aspettiamo il nuovo blocco. Eccoci, siamo tornati. Gianni, sei con qualche ospite? Sì, abbiamo Michele Pinna che ha premiato poco fa l'ultimo cavaliere che ha preso la stella. Michele è, tra l'altro, oltre che essere giovane, un ragazzo giovane, attivo, un amico, perché è figlio di Ignazio, che tutti lo avete nominato anche durante la trasmissione. Allora Michele, premiare è sempre una bella sensazione. È sempre una bellissima emozione, poi tu sai benissimo che per me sono tutti amici, è piacevolissimo, poi è una bellissima Sartiglia, come gremio siamo tutti felici. E poi c'è la ciliegina sulla torta, anche se è arrivata per prima, ma la stella dei Sucumpoidori. Quella è una grande ciliegina sulla torta, soprattutto per Ignazio, un ragazzo che se lo meritava, ci ha fatto piangere. Io personalmente ho pianto. Vi ho visto. Ancora una domanda, cosa ti ha lasciato il tuo padre? Tra mille cose sicuramente, della Sartiglia, cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato mio padre? Cosa ti ha lasciato tuo padre della Sartiglia? Una cosa, tante sicuramente, una cosa bella. Il cuore, sicuramente il cuore. È un po' indescrivibile quello che ha lasciato mio padre, perché io ho avuto, la mia è una semplice fortuna essere nato all'interno del gremio. Io me ne sono innamorato, ho 42 anni e posso dire di esserci 42 anni in questa vita. Sono ufficiale da 5 anni, però io mi sento ufficiale da sempre. Quindi quello che si sente nel cuore non si perde mai? No, non si perde, anzi cresce. Grazie Michele, grazie davvero. Grazie mille. E intanto mandiamo ancora un po' di saluti a Vale e Claudio che ci stanno seguendo dall'Olanda. Mandiamo un grande saluto anche a loro. E intanto, siccome siamo arrivati alle 16, immagino che qualcuno da qualche parte stia incominciando a fare un po' di conti, perché questo è inevitabile. Stefano Garau, un altro anziano della Sartiglia, ha cambiato cavallo, dovrebbe essere quello del figlio,
Niente da fare per Stefano. Quando la stella batte sull'Elsa così e poi non è infilzata è un dolore anche più grande. Un membro della giuria, Ignazio Lombardi, e un altro Lombardi alla postazione. Ignazio, no, non sei tu, Sandro, voglio dire. Ignazio, volevo dire proprio. Vabbè, tra Ignazio e Sandro un po' di confusione, vabbè. Niente La di grave. vernaccia, lasciatela La a vernaccia, casa. Gianni. Lo dicono, mi stanno, vabbè, lui non ha le cuffie. Le orecchie, è vero. Allora Sandro, bella stella quella lì. Bellissima, splendida, veramente bella. Sono felice per lui. Nicola Figus. Nicola Figus. Stella presa. Andrea, ti chiedo una cosa, scusa Gianni, un secondo solo, ma tu tenevi anche tu il braccio teso oppure all'ultimo istante? No, io proprio lo nascondevo, tanto sapevo di non prenderla. Roberto, tu invece braccio teso o all'ultimo istante? No, top secret. Aspetta, forse Sandro voleva concludere, aggiungere qualcosa. Sì, Sandro, scusa Gianni. volevi dire, aspetta, ci stiamo togliendo la sabbia, siamo davvero pieni di sabbia. No, sono felice per lui e per tutta la manifestazione, in particolar modo per il presidente, devo essere sincero, sì. È una festa per la famiglia Lombardi. Certo, sicuramente, quello non c'è dubbio. Ma tu l'avevi presa la stella quando hai fatto su Campoidori? Sì, io da Campoidori? L'ho presa con lo stocco, sì. E allora quindi hai come dire, bissato. Gianni, chiedili se è più difficile con su stocco o con la spada. Ho accompagnato mio fratello Andrea, l'avevo presa anche con la stella con lo stocco. Mi chiedono dalla postazione, è più difficile con la spada o con su stocco? Visto che il momento si avvicina. No, per me è stato più facile con lo stocco. Ed è stato più facile, quindi per quello che ricordi tu. Certo, ma sì, pochi hanno questa stocco opportunità, quindi. Quante volte l'hai preso lo stocco? 2? Su stocco 2, 3? Dunque, 4 volte. 4 volte, significa pariglia di Campoidori. Diverse pariglie di Campoidori, sì. Va bene, grazie Sandro e buon lavoro. Sandro sta facendo sei un giudice, giusto? Sì, un giudice di gara, sì. Bene, grazie. Eccolo qui, Nicola Figus, anche lui figlio d'arte. Non vorrei sbagliare, ma ha lasciato la Sartiglia 2019 con un altro centro. Quest'anno si ripete già da domenica con una bella discesa e un bel centro per Nicola. Adesso potremmo anche incominciare a ipotizzare, tu cosa ne pensi? Altri due gruppi. Allora, qui abbiamo 57, almeno questo risulta dallo speakeraggio ufficiale, 57 discese. E che ore sono? Dovrebbe essere... Sono già alle 16:10. Allora, il presidente Soveraio mi ha detto che ha fatto premiare Antonello Pinna, l'ha letteralmente prelevato da dietro le transenne. Un malato di Sartiglia ti ha definito. È vero, malato di Sartiglia. E quindi per questo ti ha premiato facendoti premiare un cavaliere? Con una grande soddisfazione, diciamo. Grazie. Se non sbaglio Antonello ha le rosette anche sono nelle... emozionato, vado al mio posto. Dove ce li ha le rosette? In frigo. Sta proprio letteralmente saltando la transenna dall'altra parte. Va bene, sì, non era prevista questa premiazione, nel senso che non è un'autorità, non fa parte del gremio, è un amico appassionato di Sartiglia. Molto bene, bella Sartiglia appartiene alla gente, c'è poco da fare. Un altro giovane di Sartiglia, Daniele Ferrari, con questo stupendo grigio vinoso e prende la stella. Daniele Ferrari, costume di San Mugheo. 14ª stella. Sì, anche per Daniele.
E intanto ci guardano anche da Minneapolis, in onore del nostro caro amico Elio Turno Artemale, anche da Chattanooga, Tennessee. E gli è volata via anche a Daniele la stella, centrata in pieno praticamente, poi vola via, ma ormai aveva superato le distanze da regolamento, che sono 25 metri. erano 25 metri, ma visto e considerato che quella che è stata assegnata ad Andrea Solinas gli è volata subito, proprio appena centrata, ha toccato l'elsa e poi schizzata via. Gianni, se ti può interessare, siamo 58-14. 58-14. Sì. Eccolo qua che rientra Daniele con il suo bellissimo grigio, molto elegante, molto esuberante. Io l'ho visto alla sfilata per le benedizioni, un bellissimo grigio vinoso. Si vede già dal suo sguardo. Questo sa di essere bello, sì, sa di essere veloce, sa di essere abbastanza agli ordini. Sì, sì. Classico cavallo togo da Sartiglia. Da Sartiglia. E ci ricorda un po' Antonino Fiori con i suoi cavalli grigi. Eroina, Eugenio Leccherè, l'ultimo che ha portato, eccolo qua, la venatura le macchie di colore vinoso, così detto. È un po' la bardatura, adesso mi ricorda quella di Carletto Pala nel 78, quando ci fu quella grande impennata sempre col grigio Saul. Sì, c'era il blu al posto di Sì, questo. e c'era anche il giallo al centro. Giallo al centro. Abbiamo Tore Carta che ha appena premiato. Tore, che ci dici della Sartiglia? Ne sai qualcosa? Ma qualcosa spero di ricordarmela, comunque sembra che stia andando tutto bene, dai. A parte gli scherzi, certo. Siamo in ordine, dai, va bene. Tante stelle, quella del Sugo Poidori è stata la più importante. Sì, bellissima discesa, complimenti a Sugo Poidori, ha fatto un'eccellenza veramente. Festa nel gremio, festa grande. Grandissima sicuramente. Tu sei uno tra i più anziani, tra virgolette, del gremio, nel senso che comunque oltre che essere la tua età di appartenenza al gremio sei anche figlio d'arte, quindi hai bei ricordi anche tu del gremio. Veterano più che... Veterano, sì. Bei ricordi del gremio. Bellissimi ricordi perché ci sono nato, diciamo, in mezzo alla Sartiglia, quindi Attenzione alla discesa, Gianni. i ricordi rimangono per tutta la vita. Ecco la discesa, grazie Tore, grazie. Abbiamo in pista Aru. Bellissimo costume di Foggia Spagnola. Sì, molto bello. E stella presa, molto bella, molto bella. Gianni, come sempre quando sei in collegamento parte la stella. No, vabbè, è un caso. Se fosse così semplice lo faremo sempre. È bello anche perché comunque è anche bello che non tutti prendano la stella, voglio dire, non sempre la stella può essere colta, perché se si prendono tutte le discese e prendono la stella penso che non sarebbe neanche divertente, insomma. Invece c'è proprio lo scarico della tensione, ogni 2 o 3 cavalieri una stella e così via. Volevo dire una cosa a proposito dei non oristanesi. Hai fatto una breve introduzione, Andrea, sottolineando il fatto che Suderzu è di Tramazza, giusto? Non è un cavaliere oristanese. È entrato a far parte dell'associazione prima che chiudessero agli esterni, a non oristanesi. Sì. Io sto rivedendo un po' gli archivi della Proloco, ci sono degli archivi storici davvero importantissimi.
Devo dire che negli anni 60-70 la Sartiglia la si correva più da non oristanesi che da oristanesi, forse perché non c'era questa sensazione, questo... Sì, in effetti c'erano più pariglie, più o meglio, da fuori. c'erano le pariglie di Paolilatino, di Abbasanta, di Sedilo, Dalla zona di Cagliari, della zona di molto. Cagliari, Doglianova e Sinna, ricordiamo il famoso vecchietto, quello con la barba Sì. bianca, e il suo compagno, che erano uno di Sinna e il vecchietto di Tutti Doglianova. comunque paesi di grandissima tradizione Sì, equestre. sì. Sì, poi improvvisamente si è deciso, forse perché i Cavalieri ormai Oristano Erano molti. stava crescendo, si stava crescendo. Se vai a vedere le origini anche di tutti i cavalieri cittadini di Oristano, vedi che poi alla fine le origini sono veramente, Oristano non per niente è stata capitale della Sardegna, veramente è una sintesi, no? Vogliamo dirlo. Sì, assolutamente sì. Nella tradizione magari non siamo, come allevatori non siamo tra i maggiori, perché i cavalli anche per la Sartiglia arrivano come allevamenti arrivano da fuori Oristano, molti. Nella zona del Sassarese soprattutto, però sicuramente nella tradizione della cavalcatura, nella conduzione del cavallo abbiamo sicuramente una tradizione. Dicevo che quest'archivio della Proloco, che ha organizzato la Sartiglia dal 1956 fino al 2006, credo che sia, io lo sto scorrendo pian pianino, credo che sia un documento storico, una serie di documenti storici importantissimi, e insieme alla Fondazione Oristano molto probabilmente ricostruiremo in un volume, ricostruiremo un po' tutta quella che è stata la storia di 60 anni di Sartiglia. Altra discesa. Roberto Corona. Roberto, molto veloce, eh? Sì, è una bella discesa, sì, molto bella. Peccato. L'ha presa leggermente giù. La stella vola così verso l'alto. Immagino quel foro che diventa sempre più piccolo. L'ha presa proprio di fianco, è toccata con l'Elsa. Certo, prima era molto più piccolo. Corrado, scusate ti interrompo, Sì, fai. appena premiato poco fa tra una vernacina e l'altra, ma c'è, insomma, anche per darsi un po' di calore, cioè di forza, di energia. Guarda, ho premiato un ragazzo che conosco da quando era piccolissimo, insieme a Antonio Madeddu, è cresciuto ed è un bravissimo elemento. Vediamo adesso questa discesa. Michael Casula, il fratello, prima ha centrato la stella, speriamo anche per lui. Eccola qua. È un'altra Anche stella. questa, ogni tanto Andrea le chiama, è così. È Apoteosi. così. Allora, questa poi Corrado, è in dicevo, famiglia, sì, in famiglia. allora hai premiato Tore, che conosci da bambino, da piccolino, anche lui arriva dal mondo della Sartiglietta, eccetera. La tua appartenenza al gremio, tu sei un agricoltore vero, possiamo dirlo? Sì. Imprenditore, dai. Imprenditore agricolo, sì, vabbè, sì, agricoltore nel senso che è imprenditore agricolo, certo. Messaio, Sinara. Messaio, come dicono il gremio un po' cambia, perché comunque gli imprenditori agricoli, gli agricoltori come una volta non ci sono più. Sì, effettivamente scarseggiamo di imprenditori, soprattutto imprenditori agricoli che si vogliono impegnare nelle tradizioni, per cui bisogna rivolgersi a una platea un po' più ampia. Ovviamente chi è appassionato, chi crede in San Giovanni viene accettato, a prescindere che sia un agricoltore oppure no. Anche se non è così semplice far parte del gremio, No, effettivamente non è semplice, perché si viene per chiamata e deve dimostrare una passione per San Giovanni abbastanza grande. Per San Giovanni e poi per tutta quella che è la vita del gremio, che non è solo Sartiglia. No, assolutamente. La Sartiglia è un elemento della vita del gremio. Ci sono diciamo, momenti della vita del gremio molto più importanti, francamente, che possono essere le ricorrenze dei santi, storiche dei santi e via dicendo. Va bene, anche tu hai avuto la bandiera a casa, significa che sei stato presidente anche tu. Per 2 volte. 2 volte, quindi ricordiamo i tuoi capicorsa. I miei capicorsa sono Federico Fadda e poi Giorgio Sanna.
Ti ringrazio, che non voglio che mi sfugga la Grazie dottoressa mille. Stellino. Grazie, se la puoi tenere un attimo, ci fermiamo un secondo e torniamo da te. Assolutamente sì. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione, perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Eccoci qua, altro gruppo, sarà l'ultimo? Chi lo sa? Chi lo sa? No, non è l'ultimo, vediamo già dalle immagini che non è l'ultimo. Minimo un altro c'è, perché sono lì pronti che aspettano queste spade. Aspettano queste. Però stiamo arrivando alle 16:30, quindi non dovrebbe mancare Non tanto. dovrebbe mancare molto, forse un altro gruppo ancora e poi ci si sposterà sulla via Mazzini, cioè il corteo dei cavalieri si sposterà lì, noi come da tradizione resteremo qua abbandonati. Abbandonati da tutti. Dovrebbe iniziare la prima corsa del sestetto un mio vecchio compagno di pariglia che era rimasto al palo per decenni e ha deciso di Angelo Massidda, noto Didon, è stato secondo compagno nella pariglia di Angelo Porta nel 89, ha qualche problema il suo cavallo, direi che sarebbe il caso di ripartire, non riesce a mandarlo proprio questo, lui tenta il tutto e per tutto. Molto. E la prende. E mi sembra che abbia fatto proprio la discesa. Sì. Non è più un mio compagno, no? Non ha mai corso con me. Vabbè, dai. Ci sta, dai. Ci sta. È la parte del carnevale di Oristano, dai, perché non dimentichiamoci che comunque è anche carnevale. Comunque adesso morale della sembrava favola. il ralenti e invece non era il ralenti. Melanza mai sceso così, No, ma a parte che Melanza lo faceva apposta e qui invece no, ma io, c'erano dei motivi. come ho detto anche ieri con Tore,
Antonio ha fatto anche discese con cavalli più veloci. Secondo te Andrea cosa aveva il cavallo? No, comunque ha avuto un po' di paura, sicuramente non conosco ma può essere un puledro, probabilmente un puledro, perché in genere sono quelli che hanno più timore per una corsa qui, sai. Non è facile comunque, perché bisogna poi essere lì a cavallo, è troppo facile stare qui nella sedia. Adesso bisogna vedere le reazioni del pubblico, perché il pubblico talvolta è cattivo. Abbiamo adesso qui la dottoressa Stellino, il microfono si era un attimo Gianni, bloccato, non la tratteniamo. procedi pure. Giusto una impressione su questa Sartiglia che sta vivendo, la sua seconda, no, la prima. La prima da questore e la seconda diciamo come da turista, e devo dire che è un'esperienza bellissima, posso solo consigliare di venire a vederla direttamente personalmente. Lei è stata dietro, come tutti noi, per curare la macchina della sicurezza. Abbiamo lavorato tanto, però alla fine insomma i risultati, sperando ovviamente non è ancora finita, però penso che ci siano i risultati. Ma i risultati li vedremo a fine manifestazione. Per ora vediamo che c'è tanto impegno, tanto lavoro da parte di tutti, soprattutto l'organizzazione. Devo dire che sta andando benissimo. Grazie dottoressa, grazie davvero per avermela Grazie concessa. Gianni, grazie dottoressa Stellino. No, è perché adesso allora la dottoressa Stellino ha atteso durante il blocco pubblicitario, quando poi abbiamo ripreso la linea, il mio microfono si era bloccato, quindi ha detto vabbè benissimo, vado via, e quindi io l'ho ripescata a forza quasi, insomma, ha fatto questa intervista, perché insomma è anche abbastanza a volte certi ruoli non è facile rilasciare interviste, ma comunque va bene. È una donna molto simpatica. Grazie mille Gianni, grazie intanto il tributo che c'è. È alla carriera. È alla carriera. Però c'è da dire che anche adesso il cavallo, come giustamente ha detto prima Andrea, non era serenissimo. No, beh, sicuramente era molto intimorito, forse si vede anche adesso al rientro, non era sereno, molta paura, guardava tantissimo. Martedì andrà meglio. No, non va. Ecco che rientra Angelo, eccolo qui il cavallo. Anche adesso vedi, c'ha le orecchie puntate, tutto. Una domanda che forse a voi due esperti si è ripreso, però dai. Io faccio quasi tutti gli anni, ma c'è un cavallo particolarmente adatto per fare la Sartiglia? No, qui hanno partecipato puro sangue, mezzo sangue, perciò non è quello il problema è sicuramente se sono cavalli che hanno, ecco, un'altra partenza. Roberto Volturo. No Gianni, non è proprio, non ci sono cavalli specifici. Gli è rimasta addosso, ma è caduta, però non l'ha infilzato. Insomma Gianni, non ci sono razze o tipologie di cavalli che si prestano più o meno, si presta alla serenità di un cavallo, la domatura, ecco, la domatura può essere importante, la tranquillità e l'assenza di paure. Ma in genere quasi tutti i cavalli sono animali un po' diffidenti, si fidano sicuramente del padrone, dell'ambiente che gli sta vicino, però poi se li sposti da questo ambiente, li porti in un ambiente come questo, chiassoso, molto colorato, per come vedono i colori ovviamente i cavalli, non come li vediamo noi, ma rumoroso, con i rumori che ci sono, allora penso che il cavallo a quel punto non sempre, se non è proprio adatto per fare questa manifestazione, non sempre risponde bene e crea problemi poi al cavaliere. Sì, naturalmente i primi a poter creare problemi sono i cavalli più giovani, che hanno meno esperienza, e se si trovano
qui in Sasea de Santa Maria per la prima volta rimangono un po' frastornati. Anche perché se vengono da feste paesane dove si corrono comunque Sallo Origa, sono corse che imitano un po' la Sartiglia, sicuramente il contesto è diverso, non ci sono queste tribune, non ci sono tante cose che noi vediamo qui in Via Duomo. E per un cavallo è importante, anche per cavalli che provengono dalla Sardegna, dall'interno, già vedere un muro di paglia così deciso può dargli anche dei fastidi. Sì, ma poi c'era un altro aspetto importante, il cavallo sente la tensione del cavaliere. Quello senza dubbio, quella è la cosa più sicura, quello è certo. Questa tensione che viene trasmessa e il cavallo, se ha sopra di sé una persona non proprio, diciamo, non parlo di essere adatta o meno, ma di essere tranquilla, serena in quel momento, perché magari si è provato tantissime volte un certo numero, magari le discese alla stella, però poi arriva il giorno che il cavallo o il cavaliere non sta bene, tu lo trasmette il cavallo. Puoi anche fare 1000 prove, poi qui è tutto un altro gioco. Sì, perché anche gli scompoidorisi, non so se si faceva una volta quando l'hai fatto tu. No, però non facevamo queste prove. Oggi fanno mesi e mesi che fanno prove, insomma, non appena il cavaliere prescelto viene avvisato dal suo presidente che sarà su Scompoidori, anche se non ancora pubblicizzata la cosa, resa pubblica, il cavaliere comincia a impostare, penso, la sua monta, il suo l'assetto. Insomma, oggi Gianni si prova tutto, tu lo vedi quando anche per il tuo lavoro si prova l'ingresso in sede per la vestizione, da Samesita, si prova l'incrocio, si prova l'uscita qualcuno probabilmente prova anche la corsa alla stella. Sì, abbiamo delle immagini, anche Pepe Sedda per esempio andava ad Arborea a fare le prove dell'incrocio, la prova della corsa alla stella, perché per arrivare il giorno della Sartiglia i più preparati possibili. Poi naturalmente può sempre succedere che il cavallo il giorno è di malumore e allora tutto quello che è stato fatto non viene vanificato in un solo istante, in una sola giornata, mezza giornata. Intanto siamo una nuova... Ecco un altro cavallo che sta guardando, è quello di Diego Pinna. Ecco, guardate le orecchie, sta puntando, è zig zag, non è una discesa serena, però poi si riprende per poco, e gli ha fatto uno scarto proprio sotto la stella. Anche questo è un cavallo che mi diceva Diego, proprio stamattina ero in scuderia da lui giorni fa, che è un cavallo che passa dappertutto, uno di quei cavalli che non ha problemi a superare un ruscello, una zona dove ci sono tronchi, eppure qui, come vedete, non... Io avevo visto, penso che sia capitato anche a voi, di vedere cavalli anziani della Sartiglia che magari sono stati messi a riposo, però se da lontano sentono i suoni della Sartiglia puntano le orecchie verso quella direzione, perché se li ricorderanno per sempre. Quello è vero. Un altro figlio d'arte è Federico Misura, eccolo qua, peccato. Questa è una bella discesa. Sì, era bella. Molto bella questa. Quindi... Il papà Antonello, grande parigliante in via Mazzini, Antonello con l'altro fratello Marco, e anche Franco ha fatto qualche sartiglia, grande famiglia di sartiglianti. Quindi i cavalli anziani hanno sempre questo ricordo della Sartiglia, non gli passerà mai. No, ma guarda che a me è capitato di vedere cose stranissime, tipo il vecchio Saul, che dopo un paio di Sartiglie, quando si aprivano le porte delle scuderie da gennaio in poi, lui sapeva già a cosa stava andando incontro. Quindi... Stefano Spiga, anche questo cavallo un po' guardone, nel senso buono della parola. Peccato, guardano un po' troppo, guarda, va.
Sì, beh, Saul è stato un cavallo che lo usò Luigi Cozzoli, e Nadina Cozzoli prima di Luigi. No, il primo in assoluto è stato Torre Figus. Ah sì, Torre. Nel 75 lo usò lui come compratore. Sta per scendere un mancino, mi pare, perché hanno spostato la stella. Hanno spostato la stella. Sì. Sì, è Giancarlo Melis, è tuo parente questo. Sì, un mio nipote. Sì. Sì. È un mancino. Che corre con Ignazio Nonnis e Giorgia Nonnis. Sì, c'è l'esordio della figlia di Ignazio. Sì, sì. Non sta impugnando la spada, come mai? Ah, l'ha presa adesso. Anche lui grande centratore di stelle da mancino. Peccato. Allora io sto cercando adesso di avvicinarmi all'assessore comunale del comune di Camera, assessore al turismo, giusto? Del comune di Cagliari? Cagliari, Cagliari. non Cagliari. Sì, Cagliari. Sì, l'ho vista prima sugli Sì, le ho fatto anche un cenno che l'avrei voluta intervistare, adesso vedo. Ricordami il nome. La dottoressa Piroddi. Dottoressa Piroddi. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, pecorino romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Eccoci qua, tornati, siamo proprio all'inizio della Via Duomo, i cavalieri stanno avviando verso la Piazza Manno. Andrea, hai segnato i nomi. Se mi permettete, ho l'assessore al turismo del comune di Cagliari. Alla cultura. La dottoressa Piroddi. Dottoressa Piroddi. Anna Paola. Allora, ciao Anna Paola. Ci conosciamo tu perché insomma, ci conosciamo da un po'. Intanto la tua esperienza ad Oristano com'era stata? Io sono oristanese di nascita, fino ai 18 anni ho vissuto a Oristano, poi avevo la famiglia qui, mamma è mancata solo l'anno scorso, quindi la Oristano è nel cuore, è sempre nel cuore. Seguiamo questa discesa alla stella. Gianni Serra Mancino, una delle sue poche discese in cattedrale. Per pochissimo. Gianni, a te la parola. Sì, allora, però oggi sei assessore alla cultura del comune di Cagliari. Un bell'impegno, non cagliaritana a Cagliari. Sì, c'è stato un grande dibattito su questa mia nomina da non cagliaritana. Un dibattito che mi ha lasciato molto perplessa, perché soprattutto in un momento in cui accogliamo la globalizzazione. Hai perfettamente ragione. La Insomma, i cagliaritani sono stati un po', soprattutto anche della parte politica, che
professa tanta accoglienza, insomma, quindi mi ha lasciato molto perplessa e mi è dispiaciuto un po', però insomma diciamo che sono quelle problematiche che si devono vivere, insomma. Vediamo quest'altra discesa. E Paolo Pippia, è un piacere rivederlo qua come ogni anno in Saser de Santa Maria, tante sartiglie all'attivo. E c'è la stella. Gianni, dire all'assessora che insomma quando tu fai le interviste ci sono le stelle. Mi dicono dalla postazione che con la tua intervista ha portato fortuna, insomma, quindi stai con noi così prendiamo ancora tante stelle. Non penso che stia andando. Dille che cosa le sembra l'organizzazione adesso che lei si dovrà misurare con Sant'Efisio. Allora mi chiede Tore Cubeddu dalla postazione cosa ti sembra? Ciao Tore. Cosa ti Ciao, sembra assessore. l'organizzazione della Sartiglia, visto che adesso vi state accingendo a organizzare Sant'Efisio? Ma è un'organizzazione eccellente, io penso che Oristano proprio sia uno degli esempi di organizzazione eccellente di una manifestazione che porta tantissimi turisti. C'è un ordine che è veramente eccezionale, proprio volevo fare i complimenti all'organizzazione perché sono veramente bravi, lo dico da oristanese e non solo da oristanese. Ma tu sai quanto lavoro e quanta fatica c'è dietro? Io l'ho vissuta indirettamente perché la Sartiglia per me era un appuntamento di tutti gli anni, quindi l'ho sempre vissuta non proprio nell'ambito dell'organizzazione, però posso solo immaginare cosa non ci sia vedendo poi quello che è l'organizzazione di eventi anche da parte dal Cagliaritano, insomma. Tutto pronto per Sant'Efisio? Sant'Efisio adesso è una bella scommessa, la scommessa prima adesso è l'America's Cup. Beh, certo. Non hanno niente da fare. Tore mi dice non avete niente da fare, insomma. È un bel periodo pieno, però è bello anche perché stiamo organizzando anche delle diverse cose anche con Oristano e quindi io da oristanese ci tengo a portare non solo Oristano ma su Cagliari è importante che apriamo anche al territorio, quindi Cagliari deve essere un punto di riferimento per tutta la Sardegna. Grazie mille Gianni. Ci siamo visti qualche settimana fa proprio qui a Oristano, un incontro penso istituzionale in comune, vero? Abbiamo fatto un incontro proprio con la Fondazione Sartiglia, io anche ora la chiamo Fondazione Sartiglia che adesso è cambiata, Fondazione Oristano, proprio perché stiamo cercando di capire come possiamo ragionare su alcuni eventi che possono mettere insieme, diciamo, le tradizioni della Sartiglia con le tradizioni anche della nostra città Cagliari. Grazie mille, grazie Gianni, grazie assessore. Grazie. Seguiamo la prossima discesa. Stefano Conco ha un altro mancino, se non mi... adesso vediamo qua. Sì, ma è Stefano, è un mancino, stella d'argento l'anno scorso, vediamo se si ripete anche quest'anno. Peccato. Comunque è sceso bene, era molto forte, spingeva il cavallo. Veloce e preciso. Bella posizione anche del braccio. Comunque diciamo che in generale oggi la velocità c'è stata, tranne in qualche caso. Anche questa è bella, quella di Alessandro Manca, anche lui Molto esce bella. da una stella dell'anno scorso. Vediamo oggi, peccato, una bella discesa anche questa. Però il cavallo che non ha tentennato, No, era lineare, dritto. al centro. Sì. Anche lui figlio d'arte è il papà Gianni Manca. Alla partenza viene chiamato Checco Armas, anche lui ha avuto la fortuna di accompagnare un Campoidori, Raimondo Carta, noto Momo, per il gremio di San Giovanni.
Qui velocità, però siamo stati lontani dal successo e la Stella ha anche rischiato di fare qualche danno alla maschera. Bel costume e belle le rosette che si sposano con i colori del giubbetto. Un giovane, Alessio Falchi, qualche Sartiglia all'attivo, bella discesa, questa guarda quanto si allunga, sì, sta allungando il cavallo. Speriamo bene per Alessio. Una signora, mi sa che l'ha presa bene. Bene, non ha preso la Stella, vediamo cosa succede ora, intanto ci fermiamo 5 secondi. Sì. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. Siamo rientrati, un altro gruppo, l'ultimo Roberto. L'ultimo sono solo 4 perché sì, stiamo nei tempi, dobbiamo anche pensare che quest'anno, se non ho letto male, il questore ha autorizzato 20 minuti in più oltre l'orario del tramonto e comunque credo che le pariglie cominceranno tra una cosa e l'altra intorno alle 17:30. Quindi un'oretta di pariglie ci saranno, un'ora e un quarto. No, di meno. No, di meno. Quest'anno ne mancano 3. Se tutto fila liscio, se le uscite dal portico si susseguono regolarmente, nei 40 minuti più o meno ci si esce. Sì, è Davide Fiori, un altro figlio d'arte, il papà grandissimo Efisio Fiori. Eccolo qui, bellissimo il complesso di Davide, costume, abito e bardatura, bellissimo anche il suo cavallo, bella falcata, forse non voglio una delle migliori discese che ho visto oggi, speriamo che sia coronata dalla Stella. Peccato, purtroppo no. Sfortunatissimo Davide, non ha un feeling come non lo aveva anche il papà Efisio, carissimo amico, peccato, era una bellissima discesa. Beh, non sempre essere buon cavaliere coincide col prendere la Stella, giusto? Certo. Guarda come ha oscillato la Stella, se avesse avuto una falcata in meno l'avrebbe presa di certo. Comunque la spada, cioè il fioretto, diciamo, questo è molto flessibile, sì. Quindi oscilla parecchio, sì. Se il cavallo ha un'andatura non lineare. Un altro figlio d'arte, Davide Figus, un bellissimo costume di Nuoro. Sì. L'ha presa anche sopra. Questo
bel colpo d'occhio tra i colori delle bardature e delle coccarde. Sì, da quel punto di vista credo Sì. che lo spettacolo sia Sì, assoluto. Vabbè, è tutto chiaramente spettacolare, però i costumi sono veramente molto molto belli. Cristian Pisano, anche con lui ho avuto l'onore di partecipare a una Sartiglia nel 2001 con Cristian. Lui accompagnò un compositore per San Giuseppe e anche lui poco feeling con la stella. Paolo Falchi ho visto che indossa gli abiti che ha riproposto qualche anno fa, che portò il Papa tantissimi anni, negli anni 70, ecco questo qua. È una bella cosa il fatto che il figlio si ricordi con questi, ci faccia ricordare con questi abiti e viene anche premiato. E va benissimo così. Hai visto che anche qui ha oscillato, si è abbassata e poi quando si è risollevata ha centrato. Molto bella, costume meraviglioso, anche questo diciamo così riporta i fasti Sì. non propriamente sardi. No. Però parliamo addirittura di anni 60. Sì, perché come ho detto prima, questi gli indossava il papà di Paolo. Ovviamente sono stati riprodotti, eccetera. Beh, in effetti negli anni 70, fine 50, primi 60 si usava molto spesso l'abito di foggia spagnola. Lo spagnoleggiante superava Sì, di sicuro assolutamente sì. anche Sì, perché sì. trovare un costume originale sardo Era molto difficile. di un certo valore era difficile, questi si arrangiavano insomma, un po' così. Paolo ha qualche difficoltà per riportare in premiazione il suo cavallo. Vediamo giù in pista anche lo sta aiutando Sergio Ledda. Lo sta aiutando Sergio Ledda e vediamo anche Paolo Casu Junior, grande sartigliante, anche lui compositore nel 92 per il gremio di San Giovanni, presidente Ignazio Pinna. Ecco Ignazio su compositori che anche lui ecco quando a volte si dice che gli speroni servono, cioè, senza esagerare, però bisogna usarli, non è portarli e poi non li usi. Ecco, questo è il classico cavallo che non è agli ordini del suo cavaliere. Il cavallo, ricordiamo, è un animale da branco, ama molto la compagnia dei simili, però quando la domatura è precisa e quando non intervengono fatti fisici particolari non deve fare queste cose. Credo che sia la sua prima stella questa per Paolo. Sai che non lo so. No, proprio la prima. Sì, la prima? Sì, per Paolo è la prima. Tra l'altro non doveva neanche farla la Sartiglia quest'anno
credo, è brutto dire sostituire perché non è una sostituzione, in questa pariglia doveva partecipare Pasqualino Forgillo, ma per una questione di esami ha dovuto desistere e i compagni hanno chiamato Paolo perché non doveva partecipare. Federico Feno, anche lui figlio d'arte, anche lui ottimo cavaliere, bella posizione, bella... questa è una stella bellissima, sì. bellissima. E adesso teniamo il conto, Andrea, come siamo? Siamo a 20 stelle. Dai, mi sembra un buon numero, cosa dici? Sì. 20 su quante? 78. 78. Dai, questa è facile, Gianni, dai. Come facciamo ogni tanto con Roberto da 10 anni, grazie all'opportunità che ci ha offerto Gianni Ledda negli anni, se mi permettete, per me la miglior discesa fino a questo momento, io metterei questa. Io non azzardo cos'è, però una cosa la dico con certezza, che non vorrei essere al posto dei giudici. Ma noi siccome non siamo al posto dei giudici, non siamo neanche i giudici, possiamo dire quello che vogliamo. A parte gli scherzi, poi tutti i giudici sono amici nostri, ecco vediamo Serra nello sfondo dietro con la cartelletta. Per me si può prendere in considerazione questa di Federico. Comunque siamo al 25,6%. Beh, non è male, dai. Vabbè. Diciamo che per fare una statistica precisa bisognerà ovviamente aspettare il numero delle discese finali, ma che voi sapete, ha chiuso su Campoidori oppure? Sì, deve scendere un altro, l'ultimo cavaliere, e poi torna a lui. Ah, quindi non sta più dando spade? No, avete la conferma? Chiuso. Okay, un altro figlio d'arte è in attesa sua al carcere, cosiddetto carcere in Piazza Manno, è Luca Amado, anche lui ha chiuso la Sartiglia del 2019 con una stella d'argento. Vediamo cosa ci propone quest'anno Luca. Il papà è stato Campoidori nell'88, la famosa pariglia dove Bresciani centrò la stella di platino. Eccolo qua. È buona, è buona. Dove è andata? Se l'è portata via. Sì, volata, niente da fare. E con questo mi pare che sia arrivati alla chiusura. Quindi fino adesso sono state 79 e 20. 79, quindi abbiamo altre 3 discese, la chiudiamo con 82. Che io avevo paura che potesse essere di più. Sì? Sì. Però si è svolta in maniera abbastanza lineare, non ci sono stati periodi di tempo. Anche il tipo di giornata influisce molto. Sì. Io ricordo quando c'era Francesco Castagna, poverino, Campoidori aveva piovuto veramente tantissimo e tuttavia lui aveva fatto una remata molto bella. Ricordo proprio Francesco Cavaliere molto bravo, però ho veramente un ricordo di tanta pioggia. Stella a 8 punte. Stella a 8 punte. La pioggia ce la ricordiamo anche io, Roberto e Gianni. Sì. Beh, certo, eravate a fianco a me. Sì. Avevamo condiviso lo stesso acquitrino. Un anno la battuta di Andrea, sembriamo in spiaggia. C'è la sabbia, l'acqua ce l'avevamo in testa. Ci mancava il rastrello e il secchiello. No, sì. Ci sono stati 2 o 3 anni consecutivi che non ci ha graziato per niente il clima e il tempo, per cui abbiamo sofferto davvero fino alla bruttissima Sartiglia interrotta perché non era possibile correre da quanto ormai la pioggia aveva rovinato il percorso.
al galoppo rientra Polidori. per accorciare i tempi. Bravo Sugo Polidori. Ha anche accontentato molti cavalieri. Sì, certo. Adesso Gianni De Sil, il suo presidente, qua, eccolo, lo vediamo adesso, gli consegna su stocco questa lancia di legno. Senza essere irriverente nei confronti della Sartiglia, domani questo ruolo spetterà a me con il bambino, con Filippo, a cui io consegnerò la... Bisogna allontanarsi. Melus attimi che provai, Naraia da Suddizio. Chiede di sollevare. Dicevo, domani a quest'ora si concluderà anche la Sartiglietta con Filippo Corona e le sue due secondo e terzo, tutta al femminile. Gianni, a che ora è l'inizio? Alle ore 14 saremo qua. Alle 14? Sì. Tra le 13 inizia la vestizione in piazza. Roberto, ma lo stai chiedendo perché devi fare qualcosa durante la Sartiglietta? Avrò il piacere di raccontare assieme a Valentina di questi... Roberto si fa 3 giorni di full immersion. Mi fa compagnia. Però mi date di più e quindi mi sembra giusto, mi sembra equo. Io domani sarò in regia, dai. Cerco di dare una mano a Gianni dall'altra parte. Roberto, mi farai compagnia, del resto condividiamo insomma questo piacere di 3 giorni di tensione. Io domani, come appunto stavo accennando prima, sarò giù in pista, però col ruolo di presidente della Proloco. Non avrò avrò il microfono perché farò anche lo speakeraggio sul percorso, ma in realtà la speaker è Santina Raschiotti. Io ogni tanto farò qualche battuta dal microfono bordo pista. Sarà, speriamo, una bellissima Sartiglietta, come fino a questo momento è stata bella la Sartiglia di oggi. Speriamo che si concluda ancora meglio adesso. Chissà. C'è in palio un bel premio. C'è in palio tanto oggi. Momento di grande emozione. La discesa non su stocco. L'ha presa, ma e qui il gremio veramente, e questa è fantastica, veramente grandissimi momenti di felicità. Sugo Polidori prende anche la stella con su stocco. Questa si chiama Stella d'Oro de Gumpoidori. Questa è una stella d'oro che io ricordi. L'ultima fu quella di Attilio Balduzzi. Sì, qualche piccola differenza. Incredibile. E la centrò anche lui nella stessa giornata. Ce ne sono pochi in giro di stelle d'oro da Gumpoidori. Ricordiamo quella di Gabriele Pinna, l'ultima era, ripeto, quella di Attilio Balduzzi. E adesso l'ha presa con una precisione incredibile. Signori, sto vedendo la gente che piange qua, il gremio che piange. Grandi applausi a Sugo Polidori che sta passando in questo momento sotto la nostra postazione. Sono tutti in piedi, il pubblico è tutto in piedi. Grande, tutto in piedi il pubblico. Una Sartiglia incredibile. Bravo Ignazio, meriti davvero questo bellissimo premio. Un ragazzo modesto, un ragazzo educato, un ragazzo a modo, davvero.
Prenditi tutto il tempo che vuoi per festeggiare. Via Mazzini può attendere. Beh, direi proprio di sì. Dopo facciamo un conto, 2008 e siamo 12 anni. 12 anni, ritroviamo una stella d'oro dei Gumpoidori. E che stella! Una velocità incredibile, un assetto fantastico. Anche i tamburini sono in... Grande applauso anche da parte dell'arcivescovo di Oristano, che lo saluta sul balcone e non smette di applaudire. Ovviamente per dare opportunità anche agli altri di recarsi in via Mazzini, torna sui suoi passi, perché sarebbe stato bello comunque arrivare fino in fondo, ma i tempi si stanno stringendo. Tra l'altro è anche molto nuvolo, si rischia per via Mazzini. Ci sono tutte queste componenti che ha cambiato espressione anche la maschera. sì, sembra più sorridente. Beh, Andrea, sei contento? Assolutamente, questa è proprio... Tu hai un modo di gioire. L'hai visto? No, io sono rimasto veramente in una maniera... sono rimasto in silenzio perché me l'aspettavo, o meglio, speravo che arrivasse. Ecco qui Gianni, emozionatissimo. Beh, Gianni io l'ho sentito ieri al telefono, il presidente era molto teso, sentiva molto il peso della responsabilità, credo che sia stato ampiamente ripagato, perché insomma veramente meglio di così mi sembra molto difficile. Adesso bisogna capire se Stocco lo darà. No, a tutti e due. Sì. Lo darà. Certo. Bravissimo Ignazio, bravissimo, veramente incredibile. Adesso ecco qua Corrado che si fa avanti per ricevere su Stocco. Corrado Massida, ecco qua, in questo momento glielo consegna, gli fa i complimenti. Anche da parte di Fabrizio, complimenti per suo Gumpoidori. Ecco il mancino Corrado Massidda. Speriamo che anche Corrado ci dia un'altra gioia. Beh, lui è abituato perché l'anno 2015 centrò proprio la stella con su Stocco. Gianni, vogliamo registrare un attimino la tua emozione di questo momento? Ma è indescrivibile davvero, perché... Guarda, digli di guardare da questa parte, ovviamente... digli di guardare da questa parte. Guarda in postazione, ti sta salutando Tore. Ciao Tore, sono molto contento, molto emozionato
nessuno chiede al Campoidoro di prendere la stella, ovviamente l'importante è che torni a casa sani e salvi, ovviamente si amesita. Poi ci sono queste emozioni che in più, con una stella con la spada e con lo stocco, è qualcosa di indescrivibile, che non so neanche come descrivo. Dire, 12 anni, dopo 12 anni ce la regali questa bella cosa, tu e il tuo Campoidoro. Sì, esatto, dopo 12 anni se lo merita tutto, perché è un ragazzo semplice, non ha mai chiesto niente, molto umile, però hanno fatto anche loro come pariglia una storia importante che per la Sartiglia, 23 anni insieme si meritano tutti. Capito? Grazie mille. Grazie ancora. Ho visto che Gianni è stato travolto dalla bolgia. E sono i problemi dell'inviato di guerra. È un privilegiato. È un privilegiato. Perché facciamo il cambio martedì allora. No, uno di voi viene giù. No, Andrea ha detto che preferisce stare qua. No, voi avete la vernaccia di sicuro, forse le zippole, qualche dolce, non lo so. Zippole no. Zippole no, purtroppo no. Non abbiamo niente. Un mostacciolo. Ah già, ho visto prima dei mostaccioli, che sono buoni lo stesso i mostaccioli di Oristano. Oristano, vernaccia mostazzollos. Eccolo qua, Corrado Massidda, bella partenza, spinge. Forza Corrado. Conosce questa pista, visto che ha centrato l'anno suo con Sustocco. E cos'è? E il Gremio impazzisce l'altra volta. Fantastico. Incredibile, grande Corrado, grandissimo Corrado. E adesso penso che Gianni non ci crede neanche lui. Guarda, adesso Gianni non ha più, credo davvero non ha più niente da aggiungere. Credo che per vedere due stelle centrate con lo stocco bisogna ritornare indietro nel 1988, l'anno di Angelo di Mariana Amadou e Angelo Bresciano. Pino Sanna accentro la stella con lo stocco e anche Angelo. Grande Corrado, grandissimo, molto contenti. Tanto vediamo dalle bellissime immagini riproposte dalla nostra regia la gioia e l'esplosione abbiamo visto una posa veramente scomposta di Luigi Cozzoli, il nostro presidente. Era poco istituzionale. Fantastico, molto bene, veramente meraviglioso. Tanto però la luce sta calando parecchio, però se veramente si può immaginare che le pariglie abbiano questo breve lasso di tempo in più, non è male. Sono le 17:15. Saranno sul percorso alle 6:15? C'è ancora una corsa con Sustocco. C'è ancora Sanremada. Abbiamo due corse ancora però anche se le pariglie oggi sicuramente sono molto belle. Il fatto è che bisognerebbe chiudere alle 18:30, entro le 18:30, però vediamo. Bravo Corrado, grandi applausi per lui, sta passando sotto di noi, sguardo avanti, stella in Sustocco. Corrado era seduto a fianco a me in chiesa il giorno della Candelora. Sono molto contento, io ho sempre partecipato a questi momenti che ritengo siano importanti per la vita della Sartiglia. E so che anche per loro sono molto importanti, per i cavalieri. Lì si sente la comunità. Adesso per par condicio ce ne vorrebbe un'altra. Beh, d'altronde Fabrizio non è da meno, perché anche lui nel suo armadietto, nella sua vetrinetta o bacheca che sia, di stelle ne ha diverse, perciò dobbiamo incrociare le dita e vedere di fare l'unplane. Diciamo che per San Giuseppe probabilmente adesso sale un po' di preoccupazione, perché sportivamente certo.
Ma siccome noi sappiamo, Roberto, che non c'è nessuna rivalità e nessuna competizione con l'altro gremio, quello che accadrà martedì sarà tutta una Sartiglia diversa. Grande Corrado, grandissimo. Come abbiamo detto diverse volte, è come se si corresse in un altro periodo, non è... Il microfono aperto di Gianni Ledda accoglie tutte le emozioni della pista. Bene, adesso abbiamo l'ultima discesa prima di Sanremada. Esatto. Fabrizio manca, come ho già accennato poc'anzi, non da meno come partecipante qui in Sasea de Santa Maria. Vediamo se c'è la consegna del Sustocco. Eccolo qua, sì, si scende tutti e tre. Sì, beh. San Giovanni ormai ci ha abituato. Correva l'anno 1987. Sì, 87 Gino Mugueddu. Gino Mugueddu, quindi il mitico Ciccetto aveva escogitato questa cosa. Sicuramente è stata una tecnica, perché con Ciccetto era sicura la stella. Grande festa da parte del gremio e dei tifosi e degli amici del gremio. Barrita rossa, gonnellino rosso, novità per Savaglia su Campoidori. Molto elegante questo abito rifatto in passato da Enrico Fiori. Questo è il passo del Suderzo, e qui vediamo un inserimento, se non sbaglio, questo è il passo che ha scritto o messo su carta Nello Cocco Barritas. Sì, esatto, confermo. Confermi, Gianni? Sì, sì, sì. Perché c'è stato un inserimento di qualche nota in più del vecchio passo. Sì, dal era Suderzo. stata riarrangiata da Nello Cocco. Da Nello Cocco. Sì. Perché io ricordo la mia vestizione, comunque l'hai confermato tu, Gianni. Sì, sì, che tra l'altro la tua vestizione ho suonato pure io. Sì. Come trombettiere. Eccolo qua, Fabrizio, terza possibilità per il gremio di San Giovanni, già 2 stelle all'attivo, 3 stelle all'attivo. Sarebbe Vabbè. stato fantastico. Sarebbe stato fantastico. Ma secondo me quando tornano in scuderia bevono lo stesso. Ah, ne sono sicuro. No, Potremmo andarci anche noi. No, tanto... c'è l'alcol test domani. Come domani? È perché è quello del giorno dopo, no? No, cos'è? No, il giorno dopo non vale, scusi. E chi ci va il giorno dopo? Il giorno dopo non ci va nessuno. Una volta che sono smontati da cavallo, non devono guidare. A parte gli scherzi. Mia mamma ha detto di non uscire domani. Tua mamma ti ha detto di non uscire, di stare a casa, mi sembra giusto. A parte gli scherzi, sono stati fatti i narcotest, sono tutti risultati negativi naturalmente, tutto a posto, ormai stiamo rientrando, diciamo, in quella che è la Sartiglia che ci piace, la Sartiglia pulita,
è giusto che sia così. Io apprezzo naturalmente questo ambiente quando è pulito. Anche perché era ora di sfatare un luogo comune che la Sartiglia era un ambiente non molto pulito, insomma è ora di finirla. Beh, mi pare che siamo sulla buona strada. Assolutamente sì, posto che uno nella sua vita è libero di fare ciò che vuole, nessuno lo impedisce. No, però questi sono grandi eventi, ecco qua il momento bellissimo, Sabi Maio che viene data dal presidente del gremio su Componitore. Le immagini che ci arrivano dalla regia sono veramente molto molto belle. Dobbiamo ricordare che la troupe televisiva Videobank che arriva da Catania, anzi per essere più precisi Belpasso, un paesino in provincia di Catania, sono dei carissimi amici oltre che dei bravi professionisti. Io scappo perché mi sta seguendo in una strettoia il cavallo. E se non stai attento ti appettiga. Ti appettiga. Su Componitore passa sotto la nostra postazione. Guarda, io approfitto di questo momento mentre su Componitore si prepara. Intanto adesso seguiamo con religioso silenzio questa risalita e poi approfitteremo per ringraziare tutti prima di spostarci alle pariglie. Intanto seguiamo Sanremata. Sì, questa è la corsa più importante per qualsiasi Componitore. Uomo-cavallo, l'uomo che si appoggia e si affida totalmente agli occhi del suo cavallo. È un misto tra abilità, valentia, eleganza, perché comunque anche la figura, quando noi la vediamo fotografata del suo Campoidori che ritrae un istante, chiaramente non dà il senso della pericolosità, lo si può soltanto intuire, però è elegantissima vedere questa figura del suo Campoidori che è sdraiato riverso all'indietro sul suo cavallo e il cavallo che chiaramente sta galoppando, e poi lui ha questo mazzo di fiori, questa Sabipia de Maio. Dicevo, contiene in sé diversi elementi, appunto rischio, valentia, eleganza, ma noi oristanesi forse chiediamo troppo al suo Campoidori, perché questo è un rischio che corre soltanto lui, nessuno di noi, a nessun altro lo corre. Però ci piace pensare che su Campoidori si sacrifichi per noi, perché poi finisce così. Finisce la Sartiglia, perché la Sartiglia finisce qua, poi ci saranno le pariglie, ma quella non è Sartiglia. No, quella no. La Sartiglia del gremio dei contadini finisce in questo momento. E niente, è un atto che noi chiediamo appunto a suo Campoidori, un sacrificio, l'ultimo sacrificio. Poi la benedizione fatta in questo modo probabilmente è un'introduzione in tempi un pochino più recenti, perché non era così molti anni fa, poi col tempo è andato trasformandosi. Religioso silenzio. Cavallo sempre più sereno, è alla sua terza discesa. E ha concluso alla grande la sua Sartiglia Ignazio Lombardi su Campoidori per il gremio di San Giovanni. Il gremio ha scelto di lasciare la stella, di solito si lascia soltanto il nastro, ma hanno lasciato anche la stella. Adesso uno strappo violento e si strappa il nastro verde. È la Sartiglia. La Sartiglia è finita. Per adesso grazie, ci fermiamo 10 minuti 10 e torniamo per le pariglie.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. L'Acquolina, a Oristano. Non c'è limite al gusto.
nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Eccoci qua, siamo tornati su Componitori, è arrivato sulla via Mazzini. Ci siamo spostati fuori le mura. Della città vecchia, diciamo. Poi recentemente è stata fatta una specie di installazione da cui si vede di nuovo dove passavano le mura della antica Oristano. Beh, cosa mi dice Andrea? Sì, ecco, non mi sentivo. Bellissima Sartiglia qui in via Duomo, 3 stelle centrate per la parriglia dei Sugompolidori del gremio di
San Giovanni. Adesso qui si fanno le pariglie, via Mazzini, su Brocci, famosissimo, è un posto dove quando sei lì dentro l'adrenalina è alle stelle, perché qui si fa tutto un altro giochino, si partecipa in team, non più da soli. Qui devi affidarti. L'affiatamento conta molto. Esatto, qui l'affiatamento, la sicurezza, l'appoggio del compagno è importantissimo. Qui non si sbaglia, se si sbaglia, ci mancherebbe altro. Non si sbaglia da soli, quando qualcosa non quadra bisogna ricordarsi che la colpa non è di nessuno. E questo è lo spirito dello sport, almeno così chiamiamolo qui in via Mazzini. Allora, ora cosa succederà? Adesso finiscono di fare il giro qua lungo la via Mazzini, poi i tamburini e i trombettieri torneranno a sistemarsi lungo il percorso. Le prime 10 pariglie che vediamo nella sfilata ritorneranno indietro e andranno a collocarsi sotto su Brocci e partiranno non dalla via Verdi, dalla via Verdi partiranno tutti gli altri cavalieri che faranno un altro giro. Passeranno da fuori, da via Figoli. Da via Figoli, esatto. Quindi gireranno intorno praticamente all'isolato, rientrando poi da su Brocci, però dalla parte da via Verdi, dalla parte esterna. In passato tutti partivano non da via Verdi ma dall'altra stradina che riporta in via Tirso, ma ovviamente i cavalieri erano meno e perciò si poteva fare. Un altro piccolo particolare, ricordiamo che Sugo Poidori farà una corsa semplice per modo di dire, perché anche quella ha il suo impegno, dove però Sugo Poidori non gli viene permesso di esibirsi in evoluzioni sul cavallo. Starà seduto, al massimo potrà appoggiare le braccia, consegnare le redini del suo cavallo ai suoi compagni e appoggiare le proprie braccia sulle spalle degli stessi. Questa è l'unica possibilità che ha Sugo Poidori qui in via Mazzini, perché in passato, parlando di storia, Sugo Poidori qui non c'era. Si sente? Sì. Non c'era proprio, questa è una innovazione degli anni dei primi anni del Novecento probabilmente, da quello che raccontano o raccontavano purtroppo i più anziani. Se me lo permettete, vorrei approfittare di questo momento un attimo di attesa per fare un po' di ringraziamenti, visto che oggi veramente l'avete visto quante persone hanno lavorato intorno a noi, e quindi ci tengo intanto a ringraziare lo staff. In regia ringrazio innanzitutto Nicola Di Mille, Andrea Marras, poi ringrazio Mauro Pes, Francesca Savona e poi la troupe che ha fatto le riprese offline in 4K, chiaramente Nicola Azzori e Matteo Casula che hanno anche curato parte delle infrastrutture insieme a Ari Online, poi Luca Manuzza, Paolo Carboni, Stefano Flore Matacena che hanno fatto tutta la parte di riprese offline in 4K, le fotografie ufficiali, e poi la troupe che invece stamattina ha fatto le vestizioni, quindi Davide Corona in testa, Sandro Corona, Lucio Frau, Mauro Salsera, Vincenzo Rodi,
E invece qua sulla Via Duomo per le pariglie la troupe è composta da Roberto De Martis, che cura la direzione tecnica, Peppe Modica, Giuseppe Giua, Roberto Neri, Roberto Muretto, Gianni Coppez, Alessio Notturno, Gianata Perra, Maurizio Murroni, Francesco Aloi, Giorgio Rutta, Giovanni Ghiaria e Giuseppe D'Agata, che sono i nostri cari amici che sono venuti, come ha detto anche Gianni prima, dalla Sicilia a darci il supporto tecnico e che supporto tecnico, molto contenti. Marco Di Stefano in regia, Daniele Vittiello, Massimo Angioni che ha curato l'audio anche, insomma, delle postazioni commento in inglese e in sardo, Maurizio Scano, Massimo Pinna che poveraccio ha passato tutta la sera a fianco a me, e Donatello Garau, e poi anche la squadra di Noche, Luigi Cocco, Manuel Persico, Federica Serra, Pasquale Gadoni e Matteo Ruggiu, che hanno passato la giornata con la nostra camera VR e hanno ripreso, vedremo poi le immagini, in 3 dimensioni, cioè in VR hanno ripreso su queste stelle del suo componitore, quindi credo che sia anche un bel risultato. Ringrazio loro, così non lo faccio dopo, e adesso vediamo che, come stava giustamente dicendo Andrea prima, le prime 10 pariglie stanno tornando verso Subruccio. Immagino che questo ordine venga dato dai risultati della precedente Sartiglia, sì, che è entrato in premiazione nella precedente Sartiglia 2019, di diritto rientra nelle prime 10 anche perché non si sono fatte finalmente selezioni, quindi anche essendo diminuito il numero delle pariglie, anche se solo di 3. Beh, in effetti quest'anno mancano, per arrivare a 120 ne mancano 9, però ne mancano molti di più, perché se avessimo fatto come in passato si facevano, recentissimo passato, perché ancora qualcuna me la sono sbattuta sui denti di selezione, però voglio dire, probabilmente all'appello mancano più di 20, anzi 25 cavalieri, e questo è un sintomo da valutare, perché c'è qualcosa che sicuramente, secondo il mio parere, quello che è successo 2 anni fa ha dato il via a un ripensare di come andare avanti in questa manifestazione. 25 cavalieri in meno in linea di massima non sono pochi di questi tempi, perché io mi ricordo, ho iniziato a fare la Sartiglia che eravamo 45 cavalieri in tutto, e allora poi si è arrivati a 90, e oggi fino a ieri eravamo 120 e oggi siamo 111. Siamo 111. Io ho notato, Andrea, prima, quando si ricomponeva il corteo qui sotto, la mancanza di 2 cavalli, c'erano... Sì, ho visto anch'io, sì. Quindi lì bisogna ipotizzare qualche piccolo problemino, insomma. Indolenzimento, qualcosa di... capita. Adesso vediamo, sì, mi è parsa quella di Alessio Cucco, mi pare. Adesso non una erano rosette azzurre di sicuro, le altre più scure. Vediamo un po' se... Sì, mi pare che fosse, ho visto Alessio Cucco che era a piedi nella pariglia di Paolo Falchi, che tra l'altro ha preso la stella, e Marco Bardino. A terra c'era, a piedi senza cavallo, c'era Alessio. Poi non so l'altra pariglia quale tu hai visto. Erano praticamente in sequenza, una dietro l'altra qui alla fine, insomma. In sequenza, se erano in sfilata poteva essere quella. Adesso vediamo un attimo anche qui dalle immagini.
Questa è l'Amazzone rosa, Antonella rosa al centro. Ecco qua, come dicevamo, le prime 10 pariglie rientrano del Subrocciu. Tempo fa non si entrava neanche da qui, si faceva il giro in piazza Roma, via Tirso, e poi si girava il vicoletto. No, quello valeva per tutti. Quello valeva per tutti perché eravamo pochi. Oggi, come ho detto prima, tu non c'eri, le cose sono cambiate, ovviamente anche per accorciare i tempi si fa di tutto per evitare un percorso più lungo, eccetera, eccetera. Adesso nel frattempo escono le prime 10 pariglie, gli altri stanno già arrivando e arrivano da Via Verdi. Tu sei andato a vedere sicuramente qualche prova. Sì. E quindi che impressioni hai riportato? Le impressioni sono di un impegno come al solito non indifferente, perché i ragazzi ovviamente sanno che questo non è uno scherzo, e quando si arriva in Via Mazzini tutti ci mettono l'anima per fare qualcosa di buono. Poi se esce o non esce, quello è un altro discorso, però comunque fino a che si arriva al giorno come oggi alla Sartiglia, tutti hanno provato, si sono allenati, abbiamo dei numeri proprio a livello importante. Io non ho mai amato dire a livello circense, perché al circo questi numeri non li fanno assolutamente, e poi il nostro non è, viene chiamato un circo nel senso non a livello letterale della parola. Qui il circo non c'entra niente, qui sono ragazzi che... Si parla di forma di spettacolo. Esatto. Eccoli qua, su poi parte qualcuno in mezzo alla pista, stranamente però... Eccoli qua. Sì, i cavalli belli, dritti, allineati, ma non avevamo dubbi, conoscendo gli interpreti. E questa è l'unica variante che si può concedere su Campoiore. È stata persa una berritta. Tranne qualcuno che in passato aveva voluto sfidare il gremio e aveva preso un rosso diretto. Senza neanche il giallo. Allora, la pariglia adesso è quella di su Campoiore, che vestirà i panni di martedì per il gremio di San Giuseppe, di Cristian Mazzuzzi. Cosa eseguiranno? Ma probabilmente si allenano per stanno martedì. Allenando, anche loro, vedi, una sorta di volo d'angelo seduto, il suo cavallo un po' sbanda. Guarda, effetto fisarmonico. Dovrebbero, sì, comunque tutto sommato non è andata male, ha sbandato un po' troppo, e qui iniziano i giochi. Allora abbiamo Federico Feno, Sergio Ledda e Matteo Licheri. Qui abbiamo una iena, quella di Sergio Ledda. Qui probabilmente potrebbe essere un centrale girato, al centro dovrebbe esserci Federico Feno, mi pare di vedere lui al centro. Sì, anche perché ha preso la stella, sì. C'ha il premio. Adesso dovrebbe tentare, non 3 su 3, non si gira, optano per una cosa più tranquilla. Tranquilla, insomma. Beh, ormai questo è il minimo, questo è il minimo. Difatti al centro c'è Federico, come avevo già detto, che ha centrato anche la stella. Comunque sono arrivati fino alla curva. Sì. La prima Amazzone che segue è quella Elisabetta Secchi, Cristian Pisano e Gianni Serra. Anche questa pariglia dovrebbe essere il famoso 3 su 3 col centrale girato.
fiore all'occhiello per Christian e la sua pariglia. Al centro ovviamente Elisabetta Secchi, già compositore anche lei nel 2010 per il gremio di San Giuseppe, fu presidente Mauro Licheri. Vediamo un po', stanno tardando per l'uscita, forse per la preparazione di redini e doppie redini, perché per questo numero c'è la necessità delle doppie redini. Eri acrobatico, Andrea? Ma come ti dicevo ieri, io poi a un certo punto avevo capito che l'età avanzava, allora conveniva fare più da bravi e avevo optato per, eccola qua, ecco la pariglia di Elisabetta Secchi, Cristian Pisano e Gianni Serra. Qualche difficoltà in partenza, però eccola qui, molla le redini e si gira, e questo è il suo numero. Parecchie difficoltà, però lei è brava. Sì, si è rimessa in... I cavalli però sono ben appaiati. Leggermente lenti, direi, però comunque adesso stanno riprendendo, però dai, l'hanno salvata questa pariglia. Molto bene, molto bravi, bene. complimenti. Però non sarà facilissimo per i centrali girati batterli. Adesso vediamo, perché abbiamo adesso Gianluca Fais, Davide Fiori e Fabio Fiori. Anche qui dovrebbe essere lo stesso numero. Usiamo il condizionale perché poi è chiaro che qua noi sappiamo una cosa e qui può esserci la sorpresa. Eccoli qua. Doppie redini, lui ha difficoltà, Gianluca Fais, a portarsi su, eccolo qua che si gira in questo momento, non ha la sella, mi pare di vedere lui al centro senza sella, non vorrei sbagliarmi. Brevissimo, forse volevano fare qualcos'altro perché ha in mano un qualcosa di curbio. Sì, adesso ecco, vedi? Sì, vediamo dal rallenti. Lui intanto è senza sella, non ha sella, ma non mi sembra neanche un sellino da corsa da poter sventolare come si faceva qualche anno fa. Giuseppe Garau, Stefano Garau e Stefano Spiga. Qui i ragazzi hanno avuto dei problemi, mi dicevano giovedì, proprio Stefano che ha avuto un problema, uno stiramento, dovevano tentare un 3 su 3, ma purtroppo dopo questo piccolo, tra virgolette, incidente dovrebbero optare per un centrale, e difatti vedi che sono seduti i laterali e usano la zucca come si usava in passato. Soffertissima. Sì, soffertissima. Ecco, questo ci dimostra che comunque anche il più, uso questo termine, ma passatemelo, non banale numero, perché fare anche questo, come abbiamo visto, non è facile, perché altrimenti sarebbe riuscito alla perfezione, e non è così. Non c'è niente di scontato in via Mazzini per le pariglie. No. Alberto Carta, Fabrizio Pomogranato, Claudio Tuveri. Qui dovrebbe essere un 3 su 3 normale. Base, ecco, sì. Usiamo il termine base, come quando ti davano la panda, no? Base. No, c'hanno le redini, doppie redini, perciò potrebbe essere un volo d'angelo o un centrale o una girata. Una 10. Girata. Sì. Infatti. Breve. È durata poco. Però, dai, insomma, dai, stando seduti comodamente qui, sì, a parte il freddo,
Ma loro non patiscono il freddo che poi stai scherzando, qui c'è freddo. Stavo soffrendo di più. Intanto vediamo quante persone stanno seguendo le pariglie anche dei maxi schermi. Li salutiamo, la città ancora gremita e ne siamo ben felici. Qui dovrebbe esserci una cosa importante, anzi importantissima, che se io lo dico dal basso per arrivare al terzo piano, quello del terzo piano non mi sente. Però adesso vediamo se Volturo, Roberto, Davide Cingolani che è un esordiente, no scusate, Marco Pau, Roberto Volturo e Michael Casula. Sì, hanno al collare il cavallo centrale, la fune e la piramide, la piramide, il tentativo di piramide, vediamo se eccolo qua, bellissimo, peccato. Peccato. Comunque, no, niente da fare. Ci hanno provato però dai. E di solito queste sono cose che si vedono più il martedì. Sì, tanto di cappello. Cioè, si sa che quando uno tenta la piramide la domenica è un rischio. Ma ricordiamo anche che i cavalieri sono persone comuni che fanno tanti lavori comuni, certo. Cioè non sono atleti no. che fanno questo di mestiere, per cui anche vedere queste cose fa un certo effetto, devo essere sincero. Lo scatto fotografico comunque resterà. Intanto al terzo piano c'è salito, anche se per poco. Ma secondo me martedì se la ritenterà. Io ho già paura con l'ascensore, figurati a quadro. Qui abbiamo, come dicevo prima, eccolo qua, l'altra pariglia è Luigilio, Alessandro Scano e Daniele Martu. Un ponte. Bellissimo, un ponte veramente bellissimo, fatto bene, lungo, cavalli tenuto bene, molto bene. Lui è proprio in posizione perfetta, staccato dalle braccia, la gamba sollevata, è al momento il miglior numero in assoluto. Sì, molto bello, felicissimo. Siamo al numero 1. Molto bello. E qui chi andava su è un esordiente, la prima sartiglia per questo ragazzo, Davide Cingolani, eccolo qua, che si porta su. Come esordio alla grande. In via Mazzini io gli invidio la schiena di sicuro. Però io preferisco il ponte del lunedì di Pasquetta. Allora, Alessio Piras, Cristian Sarais, laterali girati, bellissimo, laterali girati, Daniele Mattu, non semplice anche questo numero. Questo era anni che non si vedeva e difatti è durato poco perché forse anche più difficile della piramide questo. Guarda il lavoro che fa il centrale. Il centrale è Daniele Mattu. Con la mano destra 2 cavalli, con la sinistra 1. Qui bisogna ricordare, è doveroso ricordare gli inventori di questi numeri che sono Filippo Bonsignore, Furio Tocco, Costantino Santona e Antonello Basso. Andrea Concas, Federico Misura, Antonella Rosa. Attenzione a questa pariglia, dovrebbe essere una verticale volante, ecco lei al centro, Antonella, bravissima, molla le redini, cerca di portarsi su e la verticale è perfettissima, guardate che bella, è proprio una... Devo dire che erano incredibile, anni che non vedevo questi numeri, soprattutto la domenica che è sempre un po' più problematica. Bella questa, molto. E adesso come la mettiamo? Chi è primo?
Qua dipende sempre dai giudici come l'hanno vista, come l'hanno valutata, dal coefficiente di difficoltà e dal percorso che è stato fatto. Anche nella prossima pariglia c'è un altro esordiente, che è Daniele Cannea, partecipa con Gianfranco Manuzza e Filippo Vidi, due grandi esperti della Sartiglia oristanese. Eccolo qua, redini, doppie redini, molla le redini, dovrebbe essere un ponte, tentativo di ponte, e ci riescono, e questo è bello quanto quello che abbiamo già... Forse è cominciato un po' dopo, forse. Auguri ai giudici. Sì. Avranno una bella difficoltà, cosa dici? Molto bello. Sì, in effetti la domenica era da molto che non vedevo, poi almeno da quando faccio il commento, cioè dal 2015, un po' per la pioggia dei primi anni, la protesta che c'è stata poi, eccetera, non ho avuto modo di vedere grandi evoluzioni. Martedì del 2015 ho visto cose molto belle. Mi sa tanto che oggi San Giovanni è molto benevolo. Ci ha deliziato con le stelle meravigliose. Eccoli qua, Furio Tocco, un altro veterano, grande parigliante, Andrea Piruddi e Alberto Vacca. Furio dovrebbe essere in mezzo, eccolo qui, un ponte anche per loro. Attenzione perché Furio mi pare che siamo intorno ai 58 anni. E anche a questi cosa vogliamo dire? Bravi. Tutti i numeri che meritano rispetto. Eccolo qui Furio che aspetta i compagni che si sistemino in posizione idonea per farlo salire su in ponte. Lì dovranno giocare i giudici per nel momento in cui hanno visto il numero, come la velocità. Marco Cardias, Francesco Serra e Marco Serra, anche qua dovrebbe essere un centrale girato. Ecco che Marco al centro cerca di girarsi, ma mi sembra senza conseguenze. Sì, è già di nuovo in piedi, meno male. Un anno mi pare proprio Attilio Balduzzi era caduto, sì. Fatto male, almeno per quelli che ricordo io, poverino il cavallo. Sarà anche stanco, credo che si stanchino i cavalli, una giornata lunga per tutti. Sì. Vediamo un po' cosa è successo. Scivolato. Sembra essere scivolato. Questo è il momento. Sì. Si è aggrappato poi sul lato sinistro. Hai visto, Tore, come i cavalli tentano sempre di salvare i cavalieri? Ha fatto di tutto per non prenderlo, perché poteva essere pericoloso. Sì, fosse caduto in mezzo. Certo. Ma difatti il cavallo è un cavallo nobile, un animale nobile, proprio anche per quel motivo lì, perché ha testa, è intelligente. Paolo Faed, Andrea Manias e Giorgio Sanna. Anche qui dovremmo vedere un... Siamo già oltre le 10. Siamo alla numero 45 di testiera. Quindi alla 15ª. Dicevo, anche qui dovrebbe essere il centrale girato. Ho intravisto Asute Subroci alle parti, eccoli qua. Sì, sono loro. Paolo al centro, Paolo Faedda.
Ha qualche difficoltà Giorgio Sanna a destra del monitor, del teleschermo. Non sono riusciti a portare avanti il numero. Un'altra Amazzone è Emanuele, che ha centrato anche la stella oggi, bravissima, complimenti, bellissima discesa. Rodolfo Manni e Paolo Soddu. Qui abbiamo due grandissimi pariglianti, Rodolfo e Chico Soddu, Paolo, e qui dovrebbe esserci una verticale al centro. Emanuela ha una benda negli occhi, mi pare, una mascherina, la mascherina sì, perché non può fare il numero, allora è la verticale, perché non può fare il numero con la maschera, con Savaccioa. Hanno difficoltà, Rodolfo Chico ha difficoltà a portare su le gambe però ci riescono, bella. Questa è durata un po' di più di quella di Antonella. Rosa hanno avuto difficoltà in partenza, ma la stanno portando dopo la curva, ma il giudice già non c'è più, perciò non influirà nel conteggio. Qui hanno avuto qualche defiance. Poi abbiamo a seguire Alessio Garau, Gianluca Russo e Andrea Solinas. Vediamo cosa ci propongono. Anche qui vediamo doppi redini. Anche qui c'è una stella d'argento conquistata oggi qui da Via Duomo. Ha difficoltà modale delle redini, evidentemente non se la bianco rosso. Non se l'è sentita. Con con il nero, molto bello. Sì. Non se la so sentita. No. Martedì rimandiamo. A seguire Luca Amado, Francesco Armas e Antonio Cuccu. Siamo alla prossima. Sì, anche qui un po' di... Eccoli qui. Luca Amado, Francesco Armas, Antonio Cuccu. 3 su 3. Ho un tentativo di centrare girato, ma purtroppo Luca è a destra, è già su. Armas al centro non è riuscito. No, Antonio andato. Cuccu non è riuscito a portarsi su, a sinistra. E vediamo poi Francesco Carboni, Renzo Mura e Francesco Salis. Qui abbiamo Franco Carboni che è vestito. Ecco, rivediamo la pariglia il numero della pariglia di Amado. Sì, in effetti Antonio non riusciva a portarsi su, aveva difficoltà. Luca era in piedi da subito. Franco Carboni, già compositore del Pellegrino di San Giuseppe nel 1999. E qui non è riuscita a tappo, come si suol dire. L'imbocco a tappo. Ma a tappo era più facile uscire con i laterali del sapore antico. 3 su 3, il tentativo è quello, non hanno doppie reti, ognuno ha il proprio bilancino.
base. Era il destro che comunque aveva problemi, vedi come tenta di scappare, di andarsene, si allontana un po' troppo dagli altri. Fabrizio Sanna, un'altra Amazzone Carmen Murro e Alberto Matta. Qui è un 3 su 3, tentativo, l'Amazzone al centro ora tenta di portarsi su con difficoltà, però ci riesce. Abbiamo Fabrizio a destra, un altro veterano della Sartiglia. È un altro prodotto base, però Ma il velo dell'Amazzone dimostra anche quanto alla stiano fine andando veloci cavalli. Come velocità. in questo momento lì vento non ne tira tanto. Direi. Intanto vediamo che la luce sta iniziando a diminuire sensibilmente anche sulla via. Però dovremmo aver superato la metà. Adesso siamo al numero di testi del 61, 62 e 63 e sono però. Marco H, Enrico Fiori e Alessandro Urru. 3 grigi. C'era il sono tentativo. partiti abbastanza appaiati, non è stato possibile. Si rifaranno martedì. Ricordiamolo che il martedì, bellissimi questi cavalli grigi, giusto? Scusa, Torre, Cavalli grigi, giusto? Sì, questi sono grigi. Cavallo bianco non esiste. solo quel solo col principe. Mi alzo e me ne vado. No, è una cosa che abbiamo appurato un po' di anni fa, che se ecco. non esiste il cavallo bianco non esiste nemmeno il principe azzurro. Però- è un sillogismo aristotelico. Però è vero che esiste il cavallo albino. Quello lo possiamo anche passare, sì. Beh sì, quello sì. Non il bianco, ma l'albino sì. Ma intanto oggi ho imparato invece che Baio a parte Non è quello di... Castangia. Sì, Castangia. esatto, Baio Castagno. Perché non è il Baio di Tempio. Salvatore Aru, Fabio Chessa, Gianluca Mura. Bellissimo costume. È spagnolo. Molto Spagnolo. bello. Sì, questo merita anche una considerazione per il premio. E questi stanno camminando Questi stanno molto. camminando, sì. Forse è durato un po' meno del... Sì, ma c'è la velocità che c'è la influisce. C'è la velocità che influisce e influirà anche il giudizio dei giudici. Qui abbiamo la pariglia che dicevamo all'inizio, prima che iniziasse la corsa delle pariglie, dove abbiamo visto solo 2 cavalli e Alessio Cucco era, come si suol dire, appiedato. Vediamo cosa. Marco Bardino, Alessio Cucco e Paolo Falchi. Io ripeto, a piedi ho visto Alessio Cucco, sulla destra abbiamo un poliziotto che interviene. Ho paura che stiano incominciando a voler chiudere. Però tendenzialmente sicuramente vorrebbero far uscire tutti, giusto? Ma è possibile che possano anche interrompere prima che escano tutti? Assolutamente. È successo. Anche a mie spese. Sì? Cioè che non sei potuto uscire? Sì. Beh, sicuramente c'è da dire una cosa, che oggi se avesse tardato per una ragione, ma oggi con le stelle che ha preso il ritardo era più che giustificato, secondo me non dirà niente a nessuno. Rivediamo il ralenti proprio dell'uscita del suo opponitore. Guarda, se proprio vogliamo trovare un pelo in quest'uovo, che oggi è un uovo di Pasqua, tu fai conto che gli ultimi 4 non fossero scesi.
il problema era risolto. Certo. Perché il tempo è quello. Certo. Ma se lui voleva accontentare anche questi, il discorso è... Vabbè, dobbiamo mettere in gioco il fatto che si può arrivare a questo, che siamo arrivati più volte, non una volta. Io l'elenco ce l'ho, 2000, 1992 e anche altri anni. Dove... Il 2009 di sicuro, o 2008. 2009 c'è stato un incidente grave, perciò anche i ragazzi sanno che è da mettere in conto. O vogliamo 80 discese, forse qualcuno del pubblico. Forse però. si sento male qualcuno del pubblico. Sì. Sì. E anche questi sono quegli eventi che, portandoti via del tempo... No, ma io non credo, però adesso ho visto come è andata qui in Via Duomo, l'ultimo gruppo di spade non avrebbe influito tanto in Via Mazzini, perché tanto comunque siamo stati anche sfortunati perché si è coperto un po' il cielo, che non è poco. Adesso stanno discutendo, rivediamo all'uscita dei Sublocci. Il via, il segnale di via è stato dato, perciò una pariglia deve per forza uscire. Beh, almeno la chiusura la devono fare. Beh sì, quello certo. E intanto ringraziamo anche, ne approfittiamo per ringraziare la Lavos che sta facendo tutto il servizio ambulanza sui percorsi, fa parte del sistema di sicurezza che è stato posto in essere dal comune e dalla fondazione. Ecco Emanuela da destra, sembra soddisfatta del suo numero. Ma perché è lì a piedi? Però io dico che se la devi fermare la cosa fermala, oppure cioè perdono più tempo a discutere. Cioè qui sarebbero già passate 2 o 3 pariglie. Minimo. Adesso vediamo cosa succede. Stiamo un Non attimo è in bello, attesa. Perché ripeto, io l'ho vissuto nella mia persona, stare sotto a Sublocci e o parti, non parti, ti fanno uscire, non ti fanno uscire, senti lo squillo delle trombe, il via, e già sei teso, in più poi a meno che non ci sia qualcos'altro che noi non conosciamo, ma Beh, prescindendo da questa ambulanza, che immagino sia servita purtroppo per qualcuno del pubblico, se avessero deciso di chiudere la corsa sarebbe già uscito su un po' dopo. Se la devi chiudere, chiudi. Vediamo un po' cosa segna. Intanto approfitto di questa pausa di nuovo per fare qualche ringraziamento. Ringrazio tutta l'infrastruttura qui, siamo testate giornalistiche che hanno collaborato alla diretta con la Fondazione Oristano, in particolare gli ATV, Terra del Punt, Sardegna 2024, UTG, come detto ringraziamo Videogoom, Videobank, Oxide che hanno collaborato alla produzione e hanno reso possibile queste immagini. Adesso speriamo che si sblocchi nuovamente la pista, così proseguiamo con almeno le ultime pariglie, anche perché c'è veramente tantissima gente. Sì, sarebbe la prima volta e questa proprio, se dovessero chiudere adesso sono tante fuori. Più o meno la metà. La metà.
Adesso facendo una battuta, forse in passato sarebbe stato, per molti sarebbe stata l'occasione buona per non uscire. Perché dici che qualcuno dice vabbè, ma va bene così. Ma oggi no, perché vabbè, prima anche qualcuno non si preparava proprio perché non era così. Ho paura che qua si stia chiudendo. Vedo anche Paolo Casu che è al centro con Giubbottino Rosso che discute con perché se non credo che manchi l'ambulanza perché devono essere due. Quando va via una No, l'altra era parcheggiata in piazza Mariano, perciò non è un problema. L'ambulanza c'è, che deve rientrare l'ambulanza per poi riprendere la corsa. I tamburini intrattengono il pubblico con un altro passo da parata. Restiamo ancora in attesa, non abbiamo assolutamente idea di cosa stia succedendo. Stiamo provando a informarci e appena avremo la notizia chiaramente lo comunicheremo anche a tutti voi e a chi ci sta seguendo sugli schermi. Abbiamo anche Luigi sulla destra, giù in basso nello schermo. Sì, e anche il direttore della fondazione Francesco Vino. È al centro del Subroci, sulla sinistra. Peccato perché era stato tutto praticamente perfetto. Poi soprattutto quando sei lì e vedi sul compositore che avanza alla destra del Subroci e tu sei all'altra parte e vedi che come se volesse dirti tanto vediamo che vabbè, noi qua lo vediamo bene sulla via Duomo, c'è sul buio, la stessa cosa sta succedendo chiaramente anche dall'altra parte, ma la visibilità adesso uomo-animale non è la stessa, i cavalli al buio probabilmente ci vedono un po' meglio. Poi abbiamo anche quelle fasce di ombre nella pista che si vedono e certo il cavallo in quel momento non gli fa bene perché non capisce. Abbiamo fatto anche una sartiglia con i fari. L'organizzazione a suo tempo non era la fondazione, era il Comitato Sartiglia, aveva organizzato nella via Mazzini dei fari supplementari ma non era servito a nulla, anzi sono caduto. Vedi questi passaggi qui d'ombra, vedi, no, ma certo, tra un lampione, non può essere, non sono condizioni normali. Tra un lampione e l'altro. Sono strani i tempi di una decisione. Certo, cerchiamo di sforzarci, però ecco qua, stanno chiamando segnali di
partenza, vediamo chi esce. Bardino in 2 e manca Alessio Cuccu, manca proprio lui, come avevamo già detto con Roberto. Abbiamo Paolo Caso e Bardino che dignitosamente fanno un passaggio in 2. È giusto che lo facciano. Sì, certo. Ecco qua. Intanto vedo che dalla regia sono costretti a tirare su parecchio il guadagno delle nostre telecamere perché è molto al buio. È molto al buio. Sì. Siamo parecchio al buio. Adesso questo è stato un passaggio così Di fortuna, però perché non sentiamo ancora squilli di tromba, significa che usciranno ancora delle pariglie. Beh, se avessero chiuso la corsa sarebbe uscito sul componitore. Invece dovrebbe essere, sì, sono loro, Stefano Concu, Nicola Figus e Alessandro Manca, eccoli qua. Dovrebbe Forse essere hanno fatto un una 3 su scelta. 3. È un tentativo di 3 su 3, tutti i cavalli in mano, però non hanno qualche difficoltà e lo capisco anche perché a questo punto ecco, Attenzione, si rischia sempre e fanno bene così. Assolutamente. Sì, Non ci sono più le condizioni per fare una pariglia, per rischiare una pariglia. Però squillano ancora le trombe, vediamo che tipo di passaggi credo vorranno fare ancora. Credo che li faranno uscire tutti. Bernardino Ecca, Alessio Falchi e Salvatore Montigi. Già noi abbiamo difficoltà con la luce per leggere i nomi del giornalino. E intanto mi comunicano che avevano fermato perché hanno portato il cavaliere che è caduto al pronto soccorso, però è tutto ok. Giusto per dare anche delle spiegazioni plausibili. E intanto è stata fatta un'altra pariglia, è caduto. Salvatore purtroppo al centro. E Salvatore qui, Montigi è caduto. E qui chiudono la corsa. Sì. Questa è la pariglia di Bernardino Ecca. Salvatore che è a terra. E probabilmente si è fatto anche male perché il cavallo, Il cavallo questa volta non ce l'ha preso. fatta. Questa volta il cavallo non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta a evitarlo. Adesso vediamo qua cosa succede. Si abbassa. Sì, poi lui non riesce a inforcare. No, proprio sotto le zampe. Speriamo non sia nulla di grave. Vediamo subito circondato dai mezzi di sicurezza. È ancora a terra comunque. Ora vediamo che succede. E probabilmente finirà qui. Sì. Lo stanno tenendo a terra. Sì. Stanno strappando anche, adesso non so se è le braghe. Ho visto Che sicuramente è un momento difficile.
vedi, arriva la... Peccato, violenza. non è un gran finale per la serata. Dispiace perché... Poi lo sappiamo, a prescindere da quello, speriamo non sia successo nulla, non si sia fatto niente, però le precauzioni sono massime, per cui anche se in qualsiasi modo quando uno cade, certo, tutti no, bisogna controllare subito tutto. Assolutamente sì. È il suo cavallo lì? No, no, è il compagno. Mi pare sia sì, questo è Bernardino. Che è tornato indietro naturalmente per sincerarsi Applausi delle cose. per lui. Le due Iene, Bernardino Ecca e Tore Montigi, la terza che componeva la pariglia quando avevano questo soprannome, è Sergio Ledda. Vediamo. Queste immagini mi ricordano non il ritorno al futuro, il ritorno al passato. Al passato, purtroppo. Quando guardiamo le vecchie cassette degli anni 80 e si vede il buio. Probabilmente adesso su Corridori farà giusto un ultimo giro, ci saluti e basta. Ciò dimostra che comunque non è più un discorso che si faceva quando poi ha creato nell'associazione Cavalieri un po' di malumore, il fatto che se si è in più, se si è in meno, qui il problema non è più o meno, qui il problema è che se capita l'incidente, l'imprevisto, certo è vero che se recuperiamo un po' di tempo dalla consegna delle spade, cioè da Via Duomo, probabilmente recuperiamo, resta un po' più di tempo, più di tempo. Certo. Però il problema rimane sempre quello, l'imprevisto non lo puoi mettere in conto e di conseguenza il discorso non lascia un po' sempre il tempo che trova, non è facile gestire questo particolare. Non è facile, no, ma se stabiliamo che la corsa a pariglie è fondamentale, importante, spettacolare e quant'altro, allora bisogna togliere un po' di tempo alla Sertiglia. Il problema l'importante adesso è che qualsiasi cosa accada, nel senso che se adesso su Campoidori credo che sia la cosa più giusta chiudere la corsa, non ci sono più le condizioni per andare avanti, chiudendo la corsa ognuno si fa il proprio esame di coscienza e dice più di questo non si poteva fare, perciò la colpa non è di nessuno e andiamo a casa, torniamo a casa tranquilli, sereni. E la Sartiglia è questa, non c'è niente da fare. Certo. La Sartiglia è questa qui dove siamo noi ancora in Via Duomo, questa è la Sartiglia e quelle sono le pariglie. Le pariglie si vogliono fare, le facciamo, sapendo però che può succedere anche questo, è già successo, oggi un po' più in maniera più massiccia perché sono più della metà che probabilmente non parteciperanno, non potranno fare le pariglie. Anche perché Robert abbiamo visto giornate dove addirittura, non vorrei sbagliarmi, l'anno di Emanuela le discese sono state quasi 90 però le pariglie si sono fatte perché è andato tutto liscio.
qui siamo, aspettiamo siamo al notizie. buio proprio. Sì. No, qui non... Certo, non deve essere bello neanche per suo componitore adesso. Dover aspettare, lui comunque una galoppata la farà, anche se a mio modesto giudizio, cosa che avevo consigliato a qualcun altro anni fa. Sentiamo applaudire. Sì, evidentemente Tore si è alzato. Sì. Forse io sto dicendo... Non vediamo barelle. No. Adesso chiedo ad Andrea, in una situazione del genere sarebbe una cosa orribile che i suoi compositori e i suoi due aiutanti di campo passino benedicendo al passo con tutti gli altri dietro. È già stato fatto una volta e si potrebbe ripetere. Certo. Un saluto generale. Certo. Non c'è, anche la gente incomincia ad andare via. Insomma. E siamo anche fortunati perché non c'è molto freddo, non c'è vento, non c'è acqua. E possiamo ancora resistere anche noi qui a commentare praticamente niente. Perché... Però lo sai che il commento del nulla è il più difficile. Sì, perché certo, più che ricordare qualche episodio che è capitato negli anni, non possiamo fare. La prassi non prevede neanche un intrattenimento da parte dei tamburini e trombettieri, perché loro devono suonare giusto la rullata per l'uscita dei cavalieri. Una cosa è certa, che se si chiude così abbiamo tutte le pariglie premiate, quasi. Sì, quasi tutte. Certo che adesso si pone sicuramente la questione di capire come chiudere. Ma sarà poco, però io avevo azzardato l'idea che anche la corsa dei suoi compositori qui si poteva evitare. Quando lui apre la corsa al passo con la sfilata, e se ne può anche andare. E poi se ne aspetta per poi richiuderla in sfilata, si risparmierebbero due corse. Se è vero, come è vero, che siamo fuori dalle mura, il suo compositore qui non ha nessuna tradizione. Lui un anno, siccome questi nobili venivano sbeffeggiati e presi in giro un anno uno di questi compositori aveva deciso di andare a vedere cosa succedeva, se ci si poteva confrontare con questa cosiddetta plebe. Però oggi due corse sono importanti, visto come è capitato oggi, due corse in più, cioè due corse per i cavalieri, non per la parete del compositore che non fa nulla.
Passa intanto l'ambulanza che porta il cavaliere via, non vediamo sirene spiegate, nessun panico, quindi evidentemente la situazione è sotto controllo. Adesso sicuramente su Componitori passerà per chiudere la corsa. L'importante però è sicuramente che decidano anche in fretta, perché comunque ormai è buio e non è sicuramente semplice. Poi anche la gente sta andando via. Sì, ma poi pensiamo anche solamente a cavalli e cavalieri che oggi sono stati protagonisti. È ora di tornare a casa, soprattutto per i cavalli, è ora che vengano sistemati nel loro box, che possano bere piano a piccoli sorsi, perché avranno sete, che possano mangiare, che si possano riposare. E poi martedì sarà un altro giorno. Certo è che domani qualche polemica ci sarà. Sì. Beh, tutto serve per esperienze, siccome sono esperienze già vissute, questa purtroppo in modo più particolare, perché in genere quando pariglie rimanevano, come si suol dire, a tutte su broci e non partivano, erano 5, 6, non ricordo, forse 7 è stato il massimo, proprio l'anno dell'amico compianto Carlo Ligas, che approfittiamo per ricordarlo. E poi naturalmente martedì avremo modo di parlarne, purtroppo. Si chiuda e così insomma la giornata la portiamo a casa. Beh, certo, senza neanche poi qui è andata benissimo, perciò sì, direi che l'importante è che non si sia fatto male nessuno, insomma, che sia comunque tutto nell'idea che anche lo sappiamo benissimo che insomma, sulle pariglie può succedere una caduta. Anche perché voglio dire, qua con le stelle che ci sono state da parte della pariglia del Sugo Poedori si è avuto una sartiglia che non vedevamo da anni, perciò attenzione, non è che adesso dobbiamo fare in via Mazzini purtroppo non è andata come doveva andare, pazienza. Sicuramente però questa attesa è abbastanza snervante. Sì, certo. Questo sicuramente. Adesso vediamo. Ma io penso anche per voi della televisione che comunque no, certo il nostro problema è che sicuramente fra 10 minuti circa noi dovremmo chiudere la diretta e ci dispiace parecchio, quindi speriamo vivamente che la corsa si possa chiudere in questo lasso di tempo. Ci sono stati squilli di tromba, ma non credo che siano. E adesso c'è anche il problema che di ambulanze non ce n'è, quindi no, mi sembra di no. Non so se su Componitori può passare al galoppo senza la presenza dell'ambulanza. Esatto. Questo io non lo so assolutamente. Ma andando via al passo, che sarebbe la cosa più bella. Sì, Squilli di tromba. Vediamo cosa. L'uscita sono previsti Davide Figus, Luca Figus e Davide Urgu. No, è su Componitori. Chiude la corsa al galoppo. Bella, conclude la sua sartiglia in maniera esemplare. Ignazio Lombardi, Corrado Massidda e Fabrizio Manca. Bella pariglia. Tutto bello per assolutamente impeccabile. Tutto bello per questa pariglia e almeno possiamo chiudere
E con questa uscita noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a martedì, saremo qui dalle 11 in compagnia di mia ci saranno Tiziana Fanni e Andrea Lombardi, poi per le corse invece la corsa alla sera ci raggiungerà Roberto Torigia e poi avremo di nuovo Gianni Ledda sul percorso. Domani seguiteci perché c'è la Sartiglietta. Grazie, spero che non si è fatto un'onda a Tirosanno Mezzo. Deo bolla, no? Arrivederci. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora. Un formaggio gustoso, nutriente e ricco di storia. È il Pecorino Romano DOP. Da oltre 30 anni il Consorzio di Tutela vigila e garantisce su ogni fase del processo di produzione perché i consumatori possano portare in tavola un prodotto di altissima qualità. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione. Cooperativa Sacro Cuore. Dal 1979, leader nel settore della movimentazione e trasporto merci. Un servizio affidabile e su misura, grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. Oggi come ieri, Pecorino Romano DOP, un sapore unico che racconta l'amore per la natura. Gustoso, nutriente, ideale per i grandi classici o per insaporire nuove ricette. Pecorino Romano DOP, il futuro della tradizione.
Navigare nel cielo è sempre stato il nostro sogno. Per realizzarlo abbiamo percorso molta strada e superato ogni limite. Con la nostra rete abbiamo portato internet senza fili nelle vostre case. E grazie a voi che ci avete dato fiducia, siamo diventati grandi. Passa anche tu all'Incam e naviga soli €19,90 al mese per il primo anno. E un nuovo viaggio sta per iniziare verso il 5G. Sotto una buona stella, bevi Remada. Una gastronomia a 360 gradi che incontra i gusti e le esigenze di tutti i suoi clienti. La Colina, a Oristano. Non c'è limite al gusto. La nostra stella, la tradizione che ci distingue. CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia. La Coop Term, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo e sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano, www.coopterm.it. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni. Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.
Oggi con Energit puoi avere 50 kWh gratis ogni mese per l'energia di casa. E 100 kWh gratis ogni mese per il tuo contratto azienda. E in più con Energit hai sempre il 100% di energia green. Energit. Da 20 anni l'energia di noi sardi. Attivati ora.